Ringraziamo Luisa e Maria Teresa della loro testimonianza, ma anche del lavoro fattivo che fanno. Spendere, se posso, Certo. due parole per l'attività dell'Associazione Genitori, perché Maria Teresa ha raccontato così bene cosa fa ANSA e invece l'Associazione Genitori non ha una specificità di patologia. Noi ci occupiamo, vorremmo occuparci, ce la mettiamo tutta per sostenere le famiglie, perché le famiglie diventino consapevoli e competenti degli strumenti che sono a loro disposizione. Cerchiamo di aiutare la formazione delle famiglie, di dare informazione, formazione, sostegno. Attualmente stiamo attuando un progetto di sostegno ai fratelli, è un progetto pilota che stiamo facendo ad Oderzo, di cui siamo molto fieri, in cui accogliamo la famiglia interamente, indipendentemente dalla patologia, in cui il focus è proprio il sostegno ai fratelli, perché molto spesso i fratelli, i genitori lo facciamo inavvertitamente, però logicamente tendiamo a soddisfare i bisogni più forti, che molto spesso purtroppo sono della persona con disabilità, e il tempo sono 24 ore al giorno, non sono di più, le forze sono quelle e un po' i fratelli si perdono, e quindi proprio dall'esigenza dei genitori è partito questo progetto. Noi come associazione genitori cerchiamo di fare rete fra genitori, di sostenerci fra di noi, di parlare, di darci la possibilità di parlare un linguaggio comune, perché una cosa che ho scritto stamattina nel nostro gruppo WhatsApp, che naturalmente c'è, oggi è la giornata della consapevolezza, ok? Però dovremmo essere persone, non diagnosi, cioè siamo persone che si incontrano, sempre e comunque persone. Quindi è questa la cosa che noi come associazione genitori vogliamo fare, è un incontro di persone, e Maria Teresa dimostra che ci sono le persone che non hanno l'esperienza diretta, ma che hanno un'empatia e ci vengono incontro. Ci sono, non è che il mondo è tutto cattivo. Quindi sta proprio a noi cercare di coltivare questo humus positivo che c'è, e solo investendo sulle persone si può avere questo tipo di risultato, al di là della diagnosi che siamo normali o che ci sia qualche titolo strano, però alla fine siamo persone. Grazie, grazie. Il titolo dell'incontro di oggi era Autismi, famiglie e territorio. Qui il territorio è abbastanza rappresentato in maniera diffusa anche da parte degli enti, gestori, piuttosto che istituzioni. Qual è secondo voi una esortazione da fare a questo territorio, inteso come comunità più ampia o comunità anche più specifica, per dare supporto e sostegno alle famiglie? Ma direi che secondo me bisogna soprattutto restare sempre in ascolto, cioè dall'ascoltare parte poi anche la risposta che dà il territorio. Io risiedo in un altro distretto e quindi faccio sempre i confronti. Io quando vengo un po' a Conegliano in queste zone mi sento in un luogo in cui c'è tanta cultura, e io mi sento di dire, non perché associazione genitori della nostra famiglia, però credo che, e poi ho anche conosciuto poi l'Anfa Sinistra Piave, il Piccolo Rifugio, ci sono delle realtà ben radicate che hanno fatto cultura nel tempo e che sono riuscite a portare alla ribalta del territorio i bisogni e le necessità, però c'è da dire che la famiglia sta cambiando. I modelli familiari sono differenti. Io confronto spesso la mia esperienza genitoriale con l'esperienza che sto leggendo nelle giovani famiglie che incontro. Ci sono delle aspettative di vita e di realizzazione di sé che sono diverse da quelle che ho vissuto io. Adesso giustamente i genitori dei bambini e ragazzi con disabilità vogliono comunque cercare di mantenere una qualità di vita e di non immolarsi sull'altare della disabilità. Per cui è importante che
il territorio vada a sostenere proprio i servizi rivolti alla famiglia, gli asili nido, l'accesso alla scuola materna, alla scuola elementare. Stiamo però notando, e anche ieri, in questi giorni, abbiamo fatto un po', si dice una pachea, dei convegni, eccetera, e la cosa che è emersa un po' in tutti gli incontri di questi giorni è che sta venendo meno la sensibilità nel prendersi cura dell'altro. I nostri ragazzi più giovani non si approcciano più alle professioni sanitarie, al prendersi cura dell'altro. C'è la propensione sempre più scarsa, sta venendo meno questa attitudine verso l'altro. E io da mamma un po' così ho ragionato. Quando io ero piccola dovevamo star bene tutti e c'era un senso di comunità, io mi sacrifico un pochino per star bene tutti. Era una cosa che veniva molto naturale. Adesso invece la cultura è, prima di tutto devi stare bene tu. E il fatto di stare bene tu viene prima dell'altro e quindi fai più fatica a vederlo. Quindi direi che la comunità nell'insieme, il territorio deve cercare proprio di rendere di nuovo palese che il prendersi cura uno dell'altro fa bene a tutti, alle persone con fragilità, ma anche alle persone che sono normali, che stanno bene. Perché prendersi cura dell'altro non è solo una questione di uno stipendio a fine mese, è una questione di umanità profonda, di motivazione profonda. Là, secondo me, nei prossimi anni ci sarà tanto da lavorare. E diciamo, tutta la comunità civile comunque deve continuare ad essere attenta, ad ascoltare e a sollecitare, e anche ad avere buon senso rispetto alle nostre, diciamo, rimostranze, nel senso che è logico, noi chiediamo, però poi bisogna trovare un equilibrio nelle cose e quindi con una certa dialettica costruttiva e generativa si trova la strada, mettendo di fronte al fatto che comunque veniamo da anni in cui fra Covid, la guerra, ci sono state tante cose che stanno creando criticità e che saranno delle sfide per il futuro. Per cui insomma, però dobbiamo entrare in partita, starci e mettercela tutta tutti. Grazie. Prego. Maria Teresa. Io penso che è importante continuare a combattere con le istituzioni in primis perché io capisco che per loro non è sempre facile, però promettono. Io dico solo questo, dopo non so se è il 6º piano di zona che frequento, sono invitata come associazione, lo scorso anno io mi sono alzata e ho detto: signori, noi chiedevamo queste cose 20 anni fa. Sono 20 anni che noi chiediamo queste cose e non le abbiamo ancora avute. Hanno fatto delle serate per le elezioni regionali, siamo stati invitati e io sono andata lì con una carta e ho detto: cosa veniamo a parlare, a chiedere? Noi queste cose le abbiamo chieste in regione, le abbiamo chieste sempre 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Comunque qualcosa si sta muovendo, bisogna dire. Per anni c'è stato il silenzio più assoluto, adesso diciamo qualcosa comincia, c'è un tavolo per l'autismo in regione, siamo 16 associazioni che si sono raggruppate e hanno costituito un CAV, cioè praticamente ci sono 2 o 3 persone che vanno in regione a questo tavolo a rappresentare tutte le associazioni, queste 16 sono del Veneto. E
e qualcosa si muove lentamente, ma bisogna non perdere mai la speranza di poter arrivare un giorno a far capire a questa gente che non è che le necessità non ci sono e lo Stato deve provvedere ad aiutare questa gente, deve, perché hanno diritto di avere supporto, di avere, per esempio il Covid, quando siamo stati in lockdown ci telefonavano, manderemo, faremo, non abbiamo... Se telefonavano, faremo, come va? Va male, sono chiusi in casa, questi ragazzi non possono stare chiusi in casa. E allora abbiamo avuto il permesso, anche se nessuno poteva uscire, alcuni ragazzi hanno avuto il permesso col tutor di uscire, ma bisogna sempre mai stancarsi, mai e poi mai, perché solo così si riesce a portare avanti dei discorsi, dei progetti, di far capire a questa gente le necessità, perché loro dicono sì, bello, bravi, cosa ci dicono? Quando andiamo là a portare i nostri progetti, bravi, che bello, come siete bravi. Sì. L'importante è che non costino a noi. Che sì, certo. Sì. Comunque speriamo, noi ci auguriamo sempre per il meglio. Bene, ringraziamo, grazie. A presto allora. Sì. Grazie di tutto e del lavoro. Buon lavoro. Stiamo giungendo al termine di questo nostro incontro, però vorrei chiedere aiuto ai miei colleghi educatori per presentare un attimo, velocemente, prima di congedarci, un po' l'esperienza del piccolo rifugio. Dunque, Nicola, che è uno dei nostri educatori, c'è già la clac che ti sta annunciando. Ah sì, allora, bene, intanto grazie di essere venuti. Non ci aspettavamo così tante persone, quindi grazie di essere qua. Quello che facciamo noi al Piccolo Rifugio è dare delle opportunità, speriamo, qualitativamente interessanti. Offriamo delle esperienze partendo un pochino dal rispondere ai desideri delle persone che vengono da noi. Oggi è la giornata dedicata alla tematica dell'autismo, però mi piaceva l'idea di dedicarla alle persone in generale. Quello che facciamo noi al Piccolo Rifugio è ci occupiamo delle persone. Ci occupiamo sia di noi, nel senso che ci prendiamo cura un po' di tutte le persone che entrano al rifugio, ci prendiamo cura anche dei volontari, ci prendiamo cura degli ospiti, che alcuni sono qui con noi oggi, e da qualche tempo abbiamo iniziato a avventurarci un po' nel mondo dell'autismo, che è un mondo complesso, favoloso da scoprire dal punto di vista tecnico per quello che può essere il nostro lavoro, perché ti mette in discussione tutto quello che tu sapevi fino a ieri. Noi abbiamo tantissima esperienza come Piccolo Rifugio nella cura della disabilità. Io personalmente ho 20 anni di esperienza nella disabilità. Scoprire un modo differente di conoscere le persone è una cosa importante. Ecco, quello che facciamo noi in questi anni è questo. Stiamo cercando di imparare a fare un lavoro ancora migliore, dando l'opportunità a persone che in alcuni casi non sono proprio considerate. Cerchiamo di dargli l'opportunità di vivere delle esperienze nuove, esperienze diverse da quelle che ci sono adesso nel territorio. Il comune c'è, gli enti ci sono, ci siamo anche noi, ci sono tutti. Quello che volevamo fare oggi era: venite a vedere cosa vuol dire, venite a vedere che si può fare. Ecco, venite a vedere che si può fare. Bene, speriamo di esserci riusciti a farvi vedere che si può fare. Ottimo.
Grazie Nicola. Bene, siamo giunti al termine di questo nostro incontro. Ringraziamo ancora tutti voi per essere stati qui insieme a noi. Ringraziamo chi ci ha allietato dello spettacolo con il nostro Franciscus e Simone. Dunque un applauso ancora per averci stimolato e aiutato a prendere questa maggior consapevolezza. Ringraziamo anche Tenda TV che ci ha in qualche modo accompagnato in questa giornata. Per chi volesse c'è la possibilità di rivedere lo spettacolo nei canali YouTube in modo da poter in qualche modo apprezzare maggiormente anche il contributo dello spettacolo. Grazie appunto alla presenza del comune di Susegane che ci ha aiutato e accompagnato in questo percorso, alla diocesi di Vittorio Veneto che ha reso possibile, grazie ai fondi dell'8 per 1000, questo tipo di incontro. Grazie ancora a tutti, arrivederci. La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si lograno facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera?
Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente, cioè, al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata a scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni. Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiani per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla Sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di +5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna, che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale, a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso. Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme. Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo.
Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1 luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa. E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11. Tifo, bandiere e colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice.
Nel calcio ad 11 vince ancora Milano negli Juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Samps, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Enjoy e gli amici di Emmy e Chiara Del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vice campioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara. Oh che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello. 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat.
riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano a Monteporzio ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale e splendido, davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto. E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad, ETS e Centro Sportivo Italiano rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, è un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco
e 2000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto grazie al personale del centro sportivo italiano, che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5 oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale, e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità. Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per sviluppare il centro sportivo italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra Ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI.
L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao! Vi aspetto! Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Quattro passi, il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. La ribalta nazionale, senza nulla togliere alla Tenda TV.
Però poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che insomma a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione, proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire, vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi, Silvia, ci sarà la spiegazione ovviamente di che cosa c'è all'interno del santuario. Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi sicuramente aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo
creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa, diciamo, sul lato nord, verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta, curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto. La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario, e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma, e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e, più vicino a noi in Cadore, quella di Pieve di Cadore, di San Vito e di Candide. Una chiesa dedicata alla Natività di Maria all'interno delle mura di Serravalle è documentata a partire dal 300, ma certamente ha origini molto più antiche. La chiesa precedente l'attuale era collocata più a ridosso del Meschio, vicina al monumentale campanile. La rovinosa esondazione del Meschio del 1521, che ha lasciato tracce indelebili nella città, ha portato anche a lavori di ristrutturazione della chiesa, tanto che alla fine del secolo questa è stata riconsacrata. Successivamente, alla metà del Settecento, si è resa necessaria una sua riedificazione. L'interno è ad aula unica, ampio, solenne.
Presenta elementi della più antica tradizione come le paraste, le linee marcapiano, i capitelli, secondo lo stile neoclassico. Furono qui accolte le più pregevoli opere d'arte appartenenti all'edificio precedente, quindi tra tutte ovviamente la Pala dell'Altare Maggiore, opera di Tiziano Vecellio del 1547. Nel presbiterio hanno trovato posto anche le antiche portelle dell'organo, opera di Francesco da Milano del 1527. Sono 4 tele che sono state ricucite a formare 2 riquadri. Un'altra opera che proviene dal precedente edificio è la Pala con l'incoronazione della Vergine e le sante Augusta e Elena. È opera del Pomarancio, quindi di fine Cinquecento, ed è un dono della famiglia Minucci. L'altare dei battuti risale al 600 ed è opera di Francesco Cavrioli, uno scultore nato a Serravalle, famoso per le opere che ha lasciato nella Basilica della Salute di Venezia. Vennero realizzati anche nuovi altari e nuove tele. Tra tutte ricordiamo la Madonna della Salute, opera del pittore bellunese Clemente Doglioni. Tra 800 e 900 furono realizzati parecchi interventi, tra tutti ricordiamo il grandioso soffitto con la Natività di Maria, opera di Giovanni Battista Canal, che con il suo effetto di sfondato collabora alla percezione di vastità e di ampiezza che questa chiesa trasmette. Notiamo poi l'organo Callido del 1822. Al 1832 risale invece l'altare del Santissimo, un'opera progettata da Giuseppe Segusini e realizzata con il contributo anche di Marco Casagrande, valente scultore di Campea di Miane. Il battistero è opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto ed è datata al 1904. Nello stesso anno è stato realizzato anche l'altare che racchiude l'opera di Paolo Paietta, un valente autore serravallese che dimostra qui tutta la sua intensità nell'operare nell'arte sacra. Ci troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei 2 centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto. Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da Via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori.
Con gli arconi e la statua della Santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro, San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi di pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I sacri monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta, e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario.
Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è il centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle e Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta è dedicata a Sant'Elena. In realtà, tra le chiese di Roma, questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno, in tutte le ore del giorno, salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica ed è uno sforzo ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede,
compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle e per questo il padre, pagano, la fa seguire, scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici, poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo 500. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Madrucco. Madrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei condottieri che hanno sotto di loro, al loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite in friulano è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova
cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Vulcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana. Siamo entrati nel santuario, lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione e della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli battuti, che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo. E dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi, quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei battuti, che presenta i battuti alla Santa,
e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re matrucco che viene dal di là delle Alpi. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta, che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col bambino in trono, l'immagine di Sant'Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Sant'Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Sant'Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Sant'Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Sant'Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del 400 ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso.
Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Sant'Augusta, grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia, ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione. Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica ad acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Sant'Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati, il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore. Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture, linee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente
nella mente, nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Mateazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653. All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro. Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà 400. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo. Le forme ogivali, espressione del gusto neogotico che ebbe grande fortuna tra 800 e 900, evocano anche l'epoca in cui quel primo edificio era stato eretto. Un basso muretto, completato da pietre calcaree, lo delimita e sostiene le 10 colonnine in arenaria su cui si impostano gli archi con catene in ferro battuto. Vi troviamo paramenti murari intonacati, il soffitto in legno e la pavimentazione in grandi lastre di pietra della Secca estratta dal fianco destro del lago di Santa Croce. Tanti materiali, ciascuno con un proprio degrado e la necessità di specifiche azioni di restauro affinché l'intera architettura possa essere conservata, utilizzata, valorizzata. Gli intonaci esterni sono stati consolidati e pazientemente liberati dai microorganismi che li avevano attaccati e oggi le 3 facciate splendono. Un'adeguata pulizia è stata riservata agli elementi in arenaria, ripristinando anche la bocciardatura rovinata da scritte e incisioni. Una colonnina rischiava addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie.
Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa. Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità. si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, spingi.
Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto Grest, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i Grest estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio, bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale, le Grazie di Vidor, stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale. La giornata di incontro dei Grest dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali, quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora è un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, che libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti. Le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere.
Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori, dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione, dove passano il tempo a rilassarsi un po', per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi, e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest? Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi, e quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti fanno passare una bella giornata. Valentina, animatrice, coordinatrice del Grest di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il Grest nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini, fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera, dalle 8:30 alle 9, 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda, e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato. E alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo Bo, ma in realtà è il tam tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12, 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il Grest ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato o il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di Grest. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei Grest e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti di passare delle giornate diverse. Gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività, soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco, che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni, ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri Grest, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del Grest? Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po'
e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così, il nostro saluto del Grest è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del Grest? Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi, un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al Grest? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al Grest? A me piace molto andare al Grest perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, lavoretti e giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al Grest e perché ti piace partecipare? Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine e in tutto quello che fa. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente e soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono, mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente, soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza, danza, danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia per tutte e 4 le parrocchie ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto, i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con d'amore e guida andiamo a festeggiare.
La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si lograno facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Estate 2019. Nel cortile dell'oratorio di Anzano mi ritrovo con un amico, un giovinastro, un zarlatan direbbero quelli di Ceneda, no? E gli prospetto l'idea di provare a cimentarci in un progetto innovativo, qualche cosa di più robusto. Sai, mi piacerebbe fare una messa per intero, oppure non so, qualche cosa che sfidi il coro in un territorio a cui non è abituato. Passa un po' di tempo, passa qualche mese, arriva il Covid e sospende tutto. Ci ritroviamo un po' ammaccati ad avanzare con l'attività dei nostri cori, ma l'estate successiva questo giovine
Sapete che si dice no, sembra che non ti ascoltino mai, invece ti ascoltano. Mi richiama e mi dice: guarda, che ne dici se facessimo il Gloria e il Magnificat di Vivaldi con 2 cori e l'orchestra, con il coro Anzano e il coro che io adesso dirigo, perché nel frattempo ho iniziato a dirigere un coro. Siamo nell'autunno del 2020 e nel mezzo dell'inverno, all'inizio di gennaio-febbraio 2021, da casa, perché il Covid non permette di provare, inizia l'avventura per il coro Anzano ed il coro Le Sorgenti del Gloria e del Magnificat di Vivaldi. È un'avventura curiosa perché queste parti per noi nuove che non conoscevamo le impariamo da casa, in DAD, direbbe qualcuno, con questi strumenti a cui non eravamo abituati. È un percorso che vede partecipi anche dei mostri sacri della musica. Chiediamo le collaborazioni di Mario Lanaro, di Lucio Golino, che ci aiutano a capire la musica che stiamo facendo. Si fissa anche la data, 7 dicembre, ma dell'anno scorso, e purtroppo un'altra volta la pandemia ci mette in difficoltà. Avremmo dovuto cantare mascherati, distanziati di 1 metro, e probabilmente questa bella cattedrale non sarebbe stata sufficiente. Allora rimandiamo tutto, si ricomincia da capo, ma finalmente il sereno, come la bella giornata di oggi, ritorna e la musica si può fare di nuovo. Allora un punto rimane fermo, la data, il 7 dicembre, oggi. Oggi siamo qui per presentarvi questo nostro lavoro durato così tanto tempo. Insomma, siamo, immaginatevi, a ridosso dei giorni in cui questo evento deve accadere e, accidenti, accade l'imprevisto, una sovrapposizione di date, agitazione, nervoso, va tutto a monte, adesso cosa facciamo? Gente che si strappa i capelli, si discute, si ragiona come possiamo fare, incrociamo in questa chiacchierata, io e questo giovane che non nominerò, Sabrina Carraro, con la collaborazione e la fantasia di queste persone si dice, beh, aggiustiamo le date e proviamo a vedere se voi riuscite a fare il vostro concerto il 7. Siccome siamo qua, vuol dire che la soluzione è stata trovata. Allora, a questo punto chiedo, ma Sabrina, cosa avevi in programma che viene la Zumellese a cantare qui a Vittorio Veneto? E sai, c'è un'idea di beneficenza, potremmo lavorarci attorno assieme. Io dico sì, lavoriamoci sicuramente attorno assieme perché, sapete, sono un ragioniere, quindi ho subito detto possiamo risparmiare qualcosa sui costi, i volantini, l'organizzazione, come dire, ognuno ha i suoi difetti, no? Qualcuno invece che ha una visione un po' più alta dice, beh, perché magari non mettere assieme 3 concerti, una triade di concerti dedicati a chi magari se la passa un po' peggio di noi. Benissimo, nasce l'idea. L'idea si chiama Voices for Amici di Ampasilava. E io dico, Ampasi che? Cosa vi posso dire di questa associazione? Io poco, però abbiamo qui con noi alcune persone che forse possono rendervi partecipi di questo progetto meglio di quanto possa fare io. E allora vorrei chiamare qui, all'ambone, Michele Carraro e Nicola, dico bene, Carraro, che vi racconteranno come mai un mucchio di cori del Vittoriese hanno a un certo punto deciso di mettersi assieme per condividere un percorso, se vogliamo, di volontariato. Ve li ricordo ad ogni modo questi altri 2 concerti che compongono la triade, in modo tale che, così numerosi siete questa sera e ne siamo lieti, possiate ritornare ad ascoltarci il 16 dicembre, sempre in questa cattedrale, con la corale Zumellese, il coro Coldilana e un duo voce e organo, Sara Cecchini e Emanuele Darold. E il 20 dicembre, in chiesa a Salsa, sempre con il coro Coldilana, con gli sconcertati, con il coro Le Sorgenti di Maserada e il coro Note di Colore, che è il coro Anzano in piccolo, che ci sostituirà perché insomma noi siamo un po' stanchi per quell'occasione. Ecco, mettere assieme tutto questo
è stato un onore. Direi che vale la pena di ricordare anche l'aiuto che abbiamo avuto in questo progetto dalle aziende che ci hanno sostenuto e i cui loghi ritrovate nel libretto di sala. Ecco, se scoprite magari che qualcuna di quelle produce, non lo so, qualcosa che vi piace, tenetene conto, perché mettere davanti la musica, l'arte, in un periodo in cui magari, che ne so, si pensa di più al costo dell'energia e ai conti che non tornano, è veramente un segno di come dire, attenzione alla cultura per niente scontato. Per niente scontato. Dunque ringraziamo tutti queste aziende che ci hanno aiutato in questo progetto. Ringrazio anche la Tenda TV, che generosamente si sta prestando nelle riprese di questa serata, e un saluto anche a chi ci segue direttamente da casa, purtroppo anche alcuni coristi che, ahimè, hanno dovuto dare forfait, indovinate perché si vede forse qualche influenza in giro. Un saluto insomma a tutti quanti voi. Ecco, allora, dal sostegno delle associazioni al sostegno verso Amici per Ampassilava. Grazie agli organizzatori, grazie a chi ci ha coinvolto e ci ospita, e grazie soprattutto a voi che siete qui così numerosi questa sera. Essere a Vittorio per noi, intendo dire per Michele ed io, è una emozione particolare. A Vittorio sono nati i nostri genitori, hanno vissuto i nostri nonni. Io, Umberto ed io siamo nati ad Osigo, e queste chiese, questi luoghi fanno parte della nostra giovinezza e della nostra crescita. Michele è nato a Palmanova, ci siamo trasferiti a Torviscosa, dove un altro vittoriese, Franco Marinotti, aveva fatto costruire meglio la società italiana per la cellulosa, la società agricola industriale per la cellulosa italiana, la SAICI, e papà andò a lavorare lì. Ho studiato medicina, mi sono laureato e specializzato in neurologia e ho lavorato per 40 anni all'interno dell'ospedale di Trieste come neurologo. Michele ed io abbiamo due percorsi paralleli, io ho fatto il neurologo, lui ha fatto il nefrologo, basta una lettera, ha cambiato comunque la nostra vita e le nostre attitudini. Alla fine del mio percorso lavorativo mi è arrivata una letterina dicendo che a 65 anni ero inutile al nostro ospedale, e però ho avuto l'opportunità che un amico fraterno che ha seguito con me gli studi di neurologia e che siamo veramente amici, aveva avuto l'esperienza di conoscere un'organizzazione di Bologna che organizzava il volontariato in Madagascar, un volontariato puro, senza guadagni e solo con i costi, nel senso che tutto quello che si riesce a fare lo si riesce a fare senza averne neanche un indennizzo personale. E la cosa mi ha interessato e mi ha incuriosito, e ho detto, vediamo se un vecchio neurologo bollito per le nostre attività qui può avere qualche impatto in una realtà completamente diversa. In questo paese sperduto nel sud-ovest del Madagascar. Sperduto perché è un popolo lontano da tutto quello che noi conosciamo. L'unica cosa che rimane e che ci ha collegato al mondo era la rete wifi. Avevamo il telefono, potevamo comunicare, potevamo andare in internet, potevamo studiare, potevamo verificare le ipotesi e potevamo ampliare quelle che erano le nostre conoscenze mediche in un territorio completamente nuovo e diverso dai nostri orizzonti. L'esperienza che c'è stata è stata un'esperienza veramente travolgente, e già dopo il primo anno, nel 2018 e nel 2017, l'idea che Michele, che l'anno dopo sarebbe passato anche lui nella schiera dei non più utili, raggiungendo anche lui l'età della pensione, sarebbe stato molto utile come per le sue competenze specifiche.
Io mi occupavo più di neurologia, il problema dell'epilessia, ma che è un argomento molto importante, con questo mio amico fraterno Fabrizio Monti, che mi aveva fatto conoscere questa storia di questa associazione. Mi aveva detto: dai, vieni anche tu. Lui era già stato 2 volte e io quindi l'ho accompagnato per la sua terza esperienza, mia prima esperienza. E mi sono dovuto riciclare. Io mi occupavo di circolazione cerebrale, usavo gli ecografi e cercavo di capire se queste strutture potevano avere un impatto in una popolazione estremamente povera che non aveva strumenti, con un ospedale che peraltro allora festeggiava il 10° anno della sua esistenza, quando io ci sono arrivato per la prima volta. L'esperienza vi parlerà, non voglio ripetere cose, fare polpettoni troppo lunghi, Michele ne parlerà di più di questo, ma l'esperienza del contatto con questa gente semplicissima, di una umanità stratosferica, dove vedi bambini che ti sorridono per il piacere di sorriderti, che capiscono chi sei e anche pur non capendo tutto quello che noi facciamo, pur essendo completamente diversi, pur credendo che forse non siamo neanche tanto credibili, comunque ci hanno voluto bene e noi a loro abbiamo voluto veramente bene, almeno per quanto mi riguarda. Vi ringrazio per quanto potete essere vicini a questa associazione che, come vi ripeto, è un'associazione di volontariato puro, e do la parola a Michele. Grazie, grazie ancora. Buonasera. L'Associazione Amici di Ampasi Lava ha costruito dal 2006 al 2008 un ospedale in una zona desertica nel sud-ovest del Madagascar. Il Madagascar è, facendo una classifica reverse, è l'8° tra gli ultimi paesi del mondo, e la zona dove noi lavoriamo è la zona più ultima dell'ultimo dei paesi in termini economici. Ma nel Madagascar la salute pubblica è a pagamento. L'ospedale è stato costruito in 2 anni e donato allo Stato del Madagascar. Il dono era la restituzione dell'offerta del terreno che era stata fatta a chi voleva costruire l'ospedale vicino al villaggio. Il governo del Madagascar ha dato in gestione l'ospedale all'associazione, che ha come suo intento e compito di seguire solo questo ospedale. L'associazione ha assunto la gestione con il patto che l'associazione cura e curerà la parte economica e di fornitura dei materiali e delle strutture e di riammodernamento continuo dell'ospedale, e continuerà a mandare personale esperto con l'intento di insegnare alla popolazione, alle persone malgache che vogliono farlo, la medicina con le ultime tecnologie e conoscenze del mondo occidentale. Ma alla fine l'ospedale resterà dello Stato del Madagascar, che curerà di avere assunto il personale malgascio che gestisce l'ospedale. Allora l'associazione fornirà solo l'aiuto economico per mantenere una promessa assoluta. L'ospedale deve essere gratuito per gli ultimi degli ultimi. Il lavoro lì è emozionante se partiamo con il fatto che noi non siamo dei nuovi colonizzatori. Non andiamo a insegnare come si fa, andiamo a mostrare chi siamo, sperando che loro ci mostrino chi sono. Non vogliamo insegnare una nuova cultura, vogliamo imparare la cultura degli altri. Non vogliamo portare via nulla se non le emozioni. E quindi siamo alla ricerca perenne dell'armonia. L'armonia che è qui con noi, l'armonia di questo posto, l'armonia che il padrone di casa ci invita ad avere sempre, l'armonia dell'orchestra d'archi,
l'armonia del coro, l'armonia di essere vicini agli altri. Come possiamo? Grazie e buon concerto. Abbiamo chiuso questo inserto con l'armonia anche rispetto al luogo che ci ospita. E vorrei a questo punto dirvi anche perché abbiamo voluto scegliere questa data. Il 7 dicembre è la vigilia della festa dell'Immacolata, per cui ci sembrava particolarmente adatto il luogo, perché questa è la chiesa di Maria Assunta e gran parte del lavoro che vi presenteremo questa sera è incentrato proprio sulla figura di Maria, e anche la data ci pareva abbastanza azzeccata, perché da un lato ci dà modo di cantare il Magnificat, cantico dal Vangelo di Luca dedicato proprio alla Madre del Signore, ma anche proprio per il luogo appunto che ci ospita. Vorrei per questo chiamare qui a Lambone Don Graziano o Don Riccardo, non so, per magari condividere il loro punto di vista su questo tipo di esperienza. Bene, buonasera a tutti. Questa sera mi sembra che a Milano alla Scala si tiene la prima, no? Credo che quelli di Milano si sono persi una grande occasione a non venire qui stasera. Ecco, di là, ecco, delle battute e senza creare troppe attese, però la vostra presenza così numerosa e sapendo un po' da Paolo il lavoro che c'è dietro, credo che questa sera ci sarà qualcosa di bello, di emozionante e anche di importante. Ecco, ringrazio il parroco Don Graziano della cattedrale e ringrazio ovviamente i protagonisti di stasera, i due cori, il coro Anzano e il coro alle Sorgenti e i giovani archi veneti, insieme poi ai solisti che saranno gli interpreti di questa emozionante serata. Ecco, credo che Paolo abbia già ricordato delle belle cose calando questa serata in questa vigilia dell'Immacolata. Ecco, credo che in qualche maniera con le debite, diciamo, analogie diventi un'occasione anche di ricordare chi festeggiamo già da questa sera e da domani in maniera particolare, proprio l'Immacolata, una festa cara a noi cristiani. E quindi questo è proprio un introdurci dentro questa grande festa che domani celebreremo con solennità. Ecco, grazie quindi a chi ha profuso tanto lavoro per preparare in tutti i settori. Io ho imparato una cosa da quando sono parroco di Anzano, che quando vedo Paolo Stefan e Marco Simeoni insieme c'è sempre qualcosa di bello che succede, e quindi credo che anche stasera sarà così, non ho dubbi, quindi lascio la parola a Don Graziano se è qui per un saluto e auguro a tutti voi una buona serata. Ho l'impressione che Don Graziano abbia salutato con... Ecco, io lo vorrei ringraziare, Don Graziano, come dire, negli ultimi giorni, quando non lo chiamavo lui pensava che stessi male, vero? Ci siamo sentiti parecchio e ci ha messo a disposizione questo bellissimo spazio, quindi grazie, e soprattutto domani cercate tutti di venire a messa perché appunto sarebbe importante anche questo.
Abbiamo avuto per questa iniziativa anche il patrocinio di 3 comuni, Vittorio Veneto, naturalmente siamo nel territorio del comune di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, dove il coro Anzano nasce, prova e opera, diciamo, e anche il comune di Macerata sul Piave. Il ringraziamento va anche quindi alle amministrazioni pubbliche che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e vorrei chiamare anzitutto l'assessore Uliana per 2 parole magari e dopodiché il vice sindaco Traetta. Siamo soliti fare i discorsi alla fine, ma questa volta abbiamo pensato di farli all'inizio così che si possa andare a parlare di musica, a sentire musica nel prosieguo della serata. Grazie a tutti quanti voi di essere qui questa sera. Io stavo ascoltando con grande interesse quanto dicevano i nostri 2 amici medici che lavorano ed operano in un territorio così lontano e così difficile e mi domandavo cos'altro può aggiungere un amministratore che lavora qui. Io posso soltanto dire che vi ammiro moltissimo e posso dire con grande soddisfazione che vedo la chiesa piena questa sera. Questo mi fa capire che c'è interesse per questo tipo di attività che va al di là del piacere di ascoltare la musica, ma vuole invece contribuire per una missione più importante e decisamente più elevata. Poi permettetemi di aggiungere come assessore alla cultura che mi fa particolarmente piacere questa sera che ci sia un programma vivaldiano, perché ricordo a tutti che abbiamo avuto un illustre nostro concittadino, Alberto Gentili, il quale ha recuperato molto del materiale che era andato perduto di Vivaldi, l'ha conservato e ci ha dato modo di conoscere dei partiti musicali che altrimenti sarebbero scomparsi. E questo lo dico con l'orgoglio da vittoriese, perché questo nostro illustre concittadino ci ha dato questa grande possibilità. Poi ancora un'ultima cosa, la musica sicuramente, come diceva un grande compositore, Ravel, parla all'emozione e poi all'intelletto. Questa sera, vedendovi qua tutti così numerosi e sapendo qual è l'obiettivo di questo concerto, io credo che la musica parli sicuramente anche al cuore di ognuno di noi. Grazie. Buonasera a tutti. È con una certa emozione che in questo luogo così importante ricordo dei concetti fondamentali che mi riguardano. Io sono il sindaco del Covid di Cappella Maggiore, quindi ho vissuto in pieno quella che è stata la tragedia, non tanto di chi non se n'è accorto, perché c'è anche chi ha dichiarato di non accorgersi, ma soprattutto di chi ha subito gravemente le conseguenze, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico. Noi qui stasera siamo per una raccolta fondi molto importante. Prima abbiamo sentito 2 illustri medici che ci hanno parlato di un progetto meraviglioso, un progetto davanti al quale chiaramente ciascuno di noi deve rispetto. Stiamo parlando del Madagascar. Io sono professore di relazioni internazionali e diritto internazionale, quindi nei miei studi questi aspetti sono fondamentali. Tenete conto che il Madagascar ha un reddito pro capite annuo di $454. Il Lussemburgo ha un reddito pro capite di $110.000 annui. Questi sono i raffronti che esistono nel nostro mondo. Io comunque, prima di affrontare queste problematiche, porgo i saluti ovviamente dell'amministrazione che attualmente rappresento come vice sindaco e di Macerata del Piave, purtroppo non ci sono rappresentanti in questo momento, ma che insieme a Cappella Vittorio ha deciso di patrocinare questo importante evento. Questo ospedale, ho fatto delle ricerche in internet perché chiaramente sono curioso, quindi ho voluto vedere di che cosa si parlava
Bene, questo ospedale è l'unico presidio sanitario nel giro di 200 chilometri e garantisce i propri servizi gratuitamente, come è stato detto, per realizzare l'obiettivo di assicurare la salute, che è benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o infermità, e che è un diritto umano fondamentale da tutelare in tutto il mondo. Questo è scritto nell'ambito degli obiettivi che questo ospedale ha. Ma questi obiettivi sono esattamente gli stessi che noi troviamo nella nostra Costituzione. All'articolo 32 della nostra Costituzione si dice questo, che l'Italia considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. E questi aspetti, secondo me, devono far riflettere. Diciamo che viviamo in un mondo profondamente ingiusto. Secondo un recente rapporto dell'organizzazione internazionale Oxfam, gli 8 uomini più ricchi del pianeta possiedono la stessa ricchezza di 4 miliardi di persone, metà della popolazione del mondo, e l'1% della popolazione possiede la maggior parte della ricchezza mondiale. Quindi la priorità in questo mondo qual è? È evidente. La priorità è chiaramente cercare una redistribuzione della ricchezza che sia più giusta, che non sia a questi livelli. A questo punto io ringrazio il coro Anzano, guidato dall'amico maestro Paolo Stefan, il coro Le Sorgenti, guidati dal maestro Marco Simeoni, l'orchestra Giovani Archi Veneti, guidati dal maestro Lucia Visentin, e tutti coloro che hanno deciso di essere qui questa sera per partecipare a questo momento di solidarietà e cultura. Si diceva di Milano, in realtà qui c'è qualcosa in più, c'è la solidarietà che penso deve essere nei nostri cuori, oltre che nella nostra Costituzione. L'articolo 2 della nostra Costituzione ribadisce che la nostra è una Repubblica che deve basarsi sulla solidarietà economica, sociale e umana. E auguro a tutti una buona serata e ringrazio per l'invito e per questa meravigliosa serata. Grazie. Bene, grazie a tutti per i vostri interventi. Ricordo che in fondo ci sono delle cassettine e anche dei libri che rappresentano un po' il percorso dell'associazione Apassilava, che se volete potete portare via con un'offerta, imparerete un po' meglio di che cosa si occupa questa associazione e potrete anche contribuire al suo percorso. Detto questo vorrei passare alla musica. Siete contenti, vero? Allora, questa serata è dedicata ad Antonio Lucio Vivaldi, grande compositore veneziano dimenticato per tanto tempo, riscoperto nel Novecento. Non mi dilungo tanto su Vivaldi, ma vi ricordo soltanto, ecco, vorrei trasmettervi l'immagine così che dà il connotato alla sua musica. Pensatelo nella Venezia ricca, sontuosa dal grande passato, decadente, ma ancora capace di esprimere cultura con la C maiuscola. Vivaldi era un prete. Il prete rosso lo chiamavano perché era rosso di capelli e noi ce lo immaginiamo così, un po' sopra le righe, impegnato a comporre e a guidare le putte dell'ospedale della Pietà che cantano come gli angeli e suonano il violino. Il suo sacerdozio pare non sia proprio stato di pura vocazione, eppure ci ha lasciato molte opere nelle quali dà spazio al sacro. Convivevano in lui come forse in tutti noi. Umano e divino, sacro e profano. Nella musica di questa sera troveremo una particolarissima sintesi di questa ambivalenza. La sintesi vi viene dalle 3 famiglie, 2 cori e un'orchestra che vi sono stati menzionati. Dico famiglie perché queste realtà, come tutte le famiglie, come dire, vivono un percorso di gioia e qualche volta di difficoltà, di fatica, di condivisione, vanno avanti accrescendo la loro vita in modo ricco attraverso la musica.
Noi siamo onorati di fare musica e per questo vorremmo ringraziare anche tutti voi nostri familiari che ci permettete di farlo, perché vi portiamo via un sacco di tempo. E ringraziamo anche i datori di lavoro dei coristi che rilasciano permessi e ferie consentendoci di provare, nell'auspicio che in futuro possa sempre essere così, perché la musica ci fa più lieti. 3 famiglie, dicevo, 3 anime, Coro Anzano, Coro Le Sorgenti e l'Orchestra Giovani Archi Veneti diretta da Lucia Visentin, che comincerà questa serata e che vi invito ad accogliere con un caloroso applauso. L'orchestra aprirà questa serata con il concerto in Si minore, numero 10, opera 3, RV 580, per 4 violini, violoncello ed archi, nei movimenti allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Un'opera che affascinò a tal punto Johann Sebastian Bach che la volle trascrivere e la fece diventare il monumentale concerto per 4 clavicembali e orchestra. È una pagina dalla scrittura estremamente raffinata e complessa, a partire dal primo allegro con l'incalzante motivo dei violini obbligati per continuare con la maestosità del ritmo puntato del movimento centrale e concludere con una giga in turbinoso crescendo. Grande pagina di musica che riprenderà vita grazie ad Alice Bettiol, Francesca Pavan, Teresa Storer, Elisa Bisetto, violinisti, e Marta Storer al violoncello. Una raccomandazione: prima di lasciare spazio alla musica, i telefonini li spegniamo. La seconda raccomandazione è gli applausi solo alla fine. Signore e signori, a voi l'Orchestra Giovani Archi Veneti.
calore del vostro applauso penso che riconosca la bravura di questa giovane orchestra che ci onora quest'oggi della sua presenza, ma per il prossimo brano avremo tuttavia bisogno di qualcun altro. Ci apprestiamo infatti a presentarvi il Magnificat per soli coro e orchestra RV 589. È da questo Magnificat che abbiamo deciso di partire e fissare la data il 7 di dicembre. Sarebbe bello riprenderle le parole del Magnificat, ma insomma ci saranno altre occasioni per questo. Nel Magnificat Vivaldi alterna i brani corali a 5 arie per altrettante soliste, figlie di coro, allieve presso il Pio Ospedale della Pietà, nel quale fu a lungo insegnante di violino e compositore. Il carattere è umile e mesto, con continui richiami al numero 7 che raffigura i 7 dolori di Maria. È un ponte questo Magnificat, come lo è l'Immacolata, fra Maria e il Natale, un momento speciale di festa e preghiera che speriamo ci veda tutti partecipi anche come esecutori. E a questo punto ho il piacere di presentarvi il resto della compagine, a voi il coro che invito a raggiungerci qui davanti e che vi prego di accompagnare con un grande applauso. Assieme al coro Stefano Maso che ci accompagnerà all'organo. E con il coro invito anche le soliste Anna Tarca e Maria Zalloni e infine il nostro direttore Marco Simeoni. A lui ci affidiamo per l'esecuzione dei prossimi brani, per cui, signore e signori, pregandovi nuovamente di prestare attenzione alla suoneria dei vostri cellulari e pregandovi di non interrompere l'esecuzione fino al termine dell'opera, a voi Antonio e Lucio Vivaldi, Magnificat.
Grazie. Dalla sofferenza del Magnificat alla composizione con la quale chiudiamo la nostra serata. Lo facciamo con la gioia del Gloria, l'inno degli angeli. Anche in questo caso l'opera è pervasa da un riferimento numerico teologico. La struttura della composizione, simile a quella del Magnificat, è caratterizzata da una simmetria armonico-strutturale che richiama, pensate un po', l'architettura tipica delle facciate dei palazzi veneziani. L'opera è caratterizzata da una spiccata musicalità, grazie anche al contributo di strumenti che arricchiscono l'accompagnamento degli archi e del continuo. Invito quindi a raggiungerci Mauro Feltrin alla tromba e Riccardo Foladora all'oboe. Prima di richiamare il maestro e le soliste, ricordo che le 3 compagini questa sera qui impegnate avranno delle altre serate prossimamente, quindi l'Orchestra Giovani Archi Veneti si esibirà il 16 dicembre a Castelfranco, Mozart, e il 17 dicembre a Treviso, il coro Le Sorgenti il 20 dicembre nella chiesa di Salsa, qui a Vittorio Veneto, il 17 dicembre a Maserada e il 26 dicembre a Revine Lago. Il coro Anzano invece sarà a Gorgon Monticano il 17 dicembre e il 6 gennaio pomeriggio, classico concerto di Infuocanto, a Sarmede in teatro. Signore e signori, pregandovi ancora una volta di prestare attenzione alla suoneria dei cellulari e a non interrompere l'esecuzione, a voi gloria, buon ascolto.
Ci avete dato un'emozione grandissima, mi avete dato una forza. Quando tornerò dirò che ho sentito tanta gente e tanta musica dentro di noi e avremo coraggio di andare avanti. La nostra è un'associazione povera e quindi non ho grandi regali da fare a tutti voi, ma volevo regalare un pochino di emozione del Madagascar con il libro che ha scritto un mio caro amico che parte domani e che ha raccontato emozioni. Ed è una piccola staffetta, è un piccolo libro. Ce ne sono ancora forse alcune copie se qualcuno vuole comprarlo o dare una piccola offerta, che si chiama Viaggi in un mondo senza tempo ed è un libro di emozioni. Voglio darlo allo splendido direttore d'orchestra di oggi, è anche ovviamente maestro del coro Le Sorgenti. Volevo darne uno ovviamente al direttore del coro di Anzano e uno alla splendida direttrice e premio violino di questi magnifici ragazzi. Ho solo un libro da dare, non ho un libro da dare a tutti quanti. A tutti quanti do un abbraccio fortissimo e vi avrò nel cuore. Passatevelo questo libro. Grazie a tutti, è stato un piacere, grazie per averci accompagnati in questa serata, buona festa dell'Immacolata e buon Natale a tutti quanti voi. La gara nazionale si svolge qui ad Alberini perché l'anno scorso, un po' per colpa mia, un po' per colpa del professor Carbonelli, abbiamo preparato una ragazza che è riuscita sia nello scritto sia nella parte pratica a fare un bellissimo risultato e quindi a vincere il primo posto in enogastronomia. Ci troviamo qui quest'anno perché l'anno scorso una mia studentessa, Emma Catapan, ha vinto a Forlimpopoli la gara nazionale degli istituti alberghieri. Eravamo consapevoli già dalla vittoria che avremmo dovuto cominciare a lavorare, quindi è iniziata esattamente il giorno dopo che la nostra studentessa ha vinto e poi dall'anno scolastico, quindi da settembre in poi, è cominciata l'organizzazione vera e propria. All'interno della gara ci sono sostanzialmente 3 gare, una per ogni percorso formativo: cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Tutte e 3 le articolazioni svolgono una prova progettuale, quindi teorica, scritta. Poi le articolazioni si dividono, cucina fa una gara all'interno della cucina che dura 90 minuti e quindi poi c'è la parte della degustazione, mentre per sala bar è divisa la parte pratica in 3 momenti. Uno legato alla preparazione di un tavolo, quindi alla mise en place, quindi meramente legato alla sala, una legata al bar, quindi con la realizzazione di un cocktail, e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico
per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sala e vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. Nella gara nazionale il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando, successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ci ha dato la possibilità di poter conoscere dei ragazzi che hanno partecipato a questa gara, dei ragazzi magnifici, dei ragazzi che rappresentano l'eccellenza degli istituti alberghieri italiani, e questo ci fa estremamente piacere perché è compito nostro, da parte sia degli insegnanti che delle istituzioni, di valorizzare quelle figure che diventeranno poi il futuro della ristorazione italiana, e ne abbiamo assolutamente bisogno. In generale ci sono stati dei ragazzi veramente bravi, preparati, ordinati, puliti. Qualcuno era emozionato, quindi con l'emozione si parte un po' col freno a mano tirato, però sono stati tutti bravi, bisogna dire la verità. Diciamo che si sono sbizzarriti nelle tecniche più varie, ecco, perché c'è chi ha portato qualche antipasto, primo, molti secondi, per cui hanno variato molto le loro interpretazioni della gara. Nel complesso diciamo che le regole basi le hanno rispettate tutti in maniera ottimale, ecco. Le prove sono andate molto bene, i ragazzi molto emozionati, anche noi in realtà, devo dire, però insomma è anche una soddisfazione vedere questi ragazzi che si mettono alla prova forse per la prima volta, si confrontano anche tra loro, si supportano tra loro, abbiamo visto anche nei corridoi al di fuori del laboratorio di cucina che insomma interagiscono, si scambiano opinioni, è sempre bello vederli appassionati. Poi il loro futuro è un punto di domanda, ma intanto quello che si vede, le eccellenze di questi istituti insomma dimostrano che il lavoro che si fa è tanto ed è buono, positivo. La prova di mise en place consisteva a parlare in inglese innanzitutto e accogliere il cliente e fare la mise en place in italiano, mentre il cocktail era un cocktail a scelta dei 10 cocktail che ci avevano proposto e i vini la stessa cosa. La prova consisteva nel valorizzare una materia prima in maniera sostenibile e quindi andando a ridurre gli sprechi, a utilizzare cotture efficienti. E io sono andata a preparare un piccione che ho scomposto, quindi ho preso tutte le parti, anche quelle che di solito vengono scartate e considerate meno nobili, e le sono andata a cuocere tutte con delle cotture differenti appunto per andarle a valorizzare. E sono andata a preparare anche una maionese all'alloro come base, una coulis di albicocche, un olio all'alloro e dello scalogno in aceto di vino. Mi piaceva questo impiattamento che poi comunque è venuto da me perché dava un senso di continuità, tutti gli elementi erano appunto in senso orizzontale e mi piaceva proprio come risaltavano anche tutte le parti del piccione, quindi mi sembrava perfetto per il piatto che dovevo presentare. Ho fatto la prova di accoglienza turistica, inglese, francese e presentazione dell'itinerario. Era un role play riguardo eventi che potevano accadere dalla fase ante al post checkout. Ho parlato di Treviso, della Piazza dei Signori, il Palazzo dei 300 e poi mi sono dedicato alle ville. Spero di essermela cavata, ecco. Ho portato un secondo piatto a base di piccione e asparago bianco. Nell'impiattamento un po' tremato, però dai, è andato bene, sono contento. Ho appena finito tutte le prove, sono molto emozionata, lo sono tuttora. Prima ho fatto la prova di sommellerie, abbiamo fatto la stappatura, mi hanno fatto un po' di domande, però molto simpatici i giudici, devo dire. Le uniche difficoltà che ho avuto era perché appunto la cucina non era una che conoscevo, è la prima volta che entravo in questa cucina, ma mi sono ambientata. La prova di bar poteva sicuramente andare meglio, però mi sono impegnata, soprattutto tra ansia e non ricordare, mi è presa la sprovvista, però alcune cose le ho fatte sicuramente giuste perché ho studiato, è sicuramente una bella esperienza e la rifarei se potessi. È andata molto bene, sono soddisfatta del mio lavoro, sono contenta di quello che ho realizzato e è stata una bellissima esperienza. Siamo rimasti molto sorpresi perché ci siamo confrontati con dei ragazzi che hanno portato delle idee innovative, delle idee classiche ma con delle tecniche
importanti. Abbiamo puntato tutto sulla sostenibilità perché ce lo chiede l'Agenda 2030, perché la ristorazione del futuro è una ristorazione che deve essere soprattutto una ristorazione sostenibile. Sono Elisabetta Somma da Castalimenti, rappresento appunto la Scuola dei Campioni e sono qui come giudice nella gara degustazione. Abbiamo appena finito di degustare i piatti dei ragazzi, tutti molto bravi, piatti ottimi, hanno rispettato le tematiche, erano molto preparati, super organizzati e anche un po' emozionati. Sono Alessandro Breda, sono nato a Conegliano, è un ristorante a Oderzo che si chiama Zelius. Oggi sono qui come giuria. La preparazione dello studente è una cosa non approssimativa, ma una cosa che va in profondo. C'è un fermento in questa scuola in questi giorni che è davvero notevole, perché logicamente l'ambizione è portarsi a casa il primo premio. Sono mesi e mesi di preparazione, perché comunque non bisogna andare ad allenare solamente l'aspetto tecnico del piatto in sé, dell'esecuzione del piatto, ma anche il controllo delle emozioni e dello stress, perché è un fattore molto rilevante, soprattutto anche quando si entra in una cucina professionale. Ecco. Abbiamo studenti e studentesse che arrivano da tutta Italia, sono giovani, frequentano il 4º anno, sono ovviamente tra i migliori degli istituti, ma questo non vuol dire che loro umanamente non abbiano delle paure, quindi abbiamo cercato di metterli a loro agio, abbiamo pensato di assegnare a ciascuno di loro appunto quello che in maniera molto scherzosa abbiamo chiamato Angelo Custode, in maniera tale che questi ragazzi che sono nostri studenti di 3ª, 4ª e 5ª, che abbiamo scelto perché magari più propensi ad aiutare, potessero essere d'aiuto non solo a portare loro le attrezzature che richiedono, sistemare le teglie nei forni, accendere loro le attrezzature tecnologiche che magari nelle loro scuole sono diverse, e poi abbiamo voluto fare questo anche perché possano nascere degli incontri, delle amicizie e possano parlare tra di loro dal vivo. Il riscontro positivo, oltre che emozionante, è dettato dal fatto che molti ragazzi, che poi conosco personalmente perché molti sono anche dei miei allievi, mi hanno ringraziato per l'esperienza che hanno vissuto e sono diventati, non dico amici di chi partecipava alla gara, ma tanto rispetto, tanta ammirazione e soprattutto per loro è stata un'esperienza magnifica. Sono stata assistita per tutta la preparazione da un comì, un ragazzo dell'Istituto Alberini, che appunto mi ha dato quel suo piccolo supporto, ma che per me è stato grande. Mi ha aiutato quando mi ha ricordato del piccione in abbattitore, quando mi ha ricordato degli scarti in forno, diciamo che mi ha aiutato e mi ha salvato. È andato tutto liscio, pensavo di poter incontrare qualche difficoltà, per fortuna o anche bravura comunque anche della comì che mi ha seguito, è stata molto carina e gentile, non ho riscontrato troppe difficoltà. Sono super disponibili e danno tanto una mano. Dietro ogni ragazzo c'è sempre un adulto e la responsabilità che ha un insegnante, dal mio punto di vista, è una responsabilità enorme. C'è tantissimo impegno e tantissimo lavoro che non resta solo un lavoro scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri, quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico, perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi, perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum, perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma
tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia anche nel mio settore, ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come migliore istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto San Pellegrino, Sofia Nembrini! Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon,
siamo qui con te, raccontaci un po' il GREST di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il GREST comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo GREST? È un GREST, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro GREST, che è un GREST che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del GREST sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del GREST si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del GREST è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo GREST 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il GREST qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del GREST di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa, adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il quarto anno che faccio qua il GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili.
Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono. I bambini non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta. Perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del GREST dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppè e di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il GREST in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto GREST pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-GREST, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il GREST è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione
o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi, quando cominciano a fare questo servizio, abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito. Si andrebbe avanti per inerzia, penso, per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia, forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita. È quello che cresce, insomma, di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'Oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.
Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. 4 passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il ben trovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua, qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo 3 elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono 2 pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, segnalando, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono.
Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio, che hanno antichissime devozioni ma ancora vive, dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzocche e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video? Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le due opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868 passò alla cura della Pieve di Sant'Andrea, ed è allora che annotiamo gli interventi, l'impegno di Don Biagio Pever per migliorare questo edificio. A questo periodo risale anche la realizzazione della stradina d'accesso. Ogni anno, il 5 agosto, alla fine della celebrazione,
La popolazione si recava in processione con le candele accese da questa chiesa, dalla Madonna della Tosse, fino alla pieve di Sant'Andrea. Nel 1924 un altro pievano di Sant'Andrea, Monsignor Mosè da Broi, realizzò l'attuale edificio. Fu un intervento che vide la collaborazione dell'intera comunità, come è testimoniato dalle parole riportate nella lapide sopra il portale d'accesso. La facciata è sobria, notiamo 2 finestrelle neogotiche, il portale, l'oculo e il campaniletto a vela. All'interno ammiriamo l'immagine taumaturgica, la pala d'altare di Luigi Cima con la Madonna della Neve e 2 recenti opere di Anna Maria Trevisan. Tra il 2014 e il 2024 si sono susseguiti 2 interventi di restauro. Il primo si è concentrato sul soffitto, sui paramenti esterni, consolidandoli e proteggendoli. Grande cura è stata posta per ripristinare l'altare maggiore e la pala di Luigi Cima. L'intervento successivo si è concentrato sul tetto, sulle finiture esterne, soprattutto sul portale in pietra e sul ripristino e valorizzazione degli ex voto. Ma è l'intero contesto che ancora profuma di antichità ad essere stato recuperato. Una sosta alla Madonna della Tosse, sia per devozione o per un semplice momento di riposo, deve essere per tutti un attimo di serenità. In questo piccolo luogo di culto si è nei secoli pregata la Madonna della Tosse. Il nome ci ricorda epoche in cui le invocazioni taumaturgiche erano assai diffuse, epoche in cui poco poteva fare la medicina o la farmacopea e allora la devozione verso i santi e certe pratiche religiose, certi gesti diventavano molto importanti. In particolare qui si invocava la Madonna della Tosse per proteggere i bambini soprattutto dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Pericolosa e contagiosa era in particolare la pertosse, che veniva chiamata tos cattiva o tos pagana, proprio per ricordarne la pericolosità e che oggi è stata debellata. Nel corso dell'Ottocento, ma ancora nella prima metà del Novecento, le mamme e le nonne portavano i bambini presso la Madonna della Tosse. Arrivate qui, intingevano il dito nell'olio della lampada posta davanti all'immagine taumaturgica e con quell'olio facevano il segno della croce sulla gola dei bambini, affinché la Madonna li preservasse o li guarisse dalle afflizioni proprio dell'apparato respiratorio. Poi non sarebbero mancate piccole però sincere offerte, segni di devozione per l'aiuto ricevuto. Entrando in chiesa notiamo un dipinto molto scuro che però è valorizzato da un contesto luminoso dato dalla presenza di un fondo a mosaico in cui notiamo l'iscrizione Regina Pacis ora pro nobis. È questa l'immagine della Madonna della Tosse, una tavoletta dipinta ad olio che misura 30 x 36 cm. Vi riconosciamo Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, le loro aureole si incrociano, i loro gesti sono affettuosi. Maria ha un velo da popolana e anche un abito molto semplice, è un'immagine adatta a creare una relazione con le persone semplici che venivano a pregare in questo luogo per chiedere aiuto a Maria. L'opera è stata probabilmente realizzata nel corso del Seicento, però lo strato di nero fumo che la avvolge e anche l'aggiunta di particolari come dei cuoricini rossi rende difficile una precisazione cronologica. Questo nero fumo è anche il segno della grande devozione di cui questa immagine è stata oggetto nel corso dei secoli. Non abbiamo però documentazione sull'artista, si tratta certamente di un artista locale di cui si sono perse le tracce.
Nel 1924 il pievano di Sant'Andrea di Bigonzo, Don Mosè da Broi, fa costruire la chiesa della Beata Vergine della Neve sul luogo di un antico capitello. Serve una bella pala per l'altare, un dipinto che celebri la titolare di questo venerato edificio sacro. Don Mosè va sul sicuro e dà l'incarico ad un pittore affermato e già maturo, Luigi Cima, nato a Villa di Mel in Valbelluna nel 1860. Dopo essersi formato a Venezia e aver vissuto a lungo in quella città, da più di 20 anni è tornato a Villa di Villa. Non ha perso però la sua verve creativa. Dipinge alacremente soggetti sacri per tante chiese, anche nel Trevigiano, ma nel contempo celebra con opere monumentali la sacralità del quotidiano, i paesaggi montani, il dignitoso lavoro dei contadini, lo scorrere delle ore e delle stagioni, con le loro variazioni luministiche e lo sfaldarsi delle tinte, con composizioni che si fanno canto. Il soggetto da realizzare nella chiesetta campestre di Vittorio Veneto evoca un titolo molto antico legato a Maria. La tradizione vuole che a Roma, ai tempi di Papa Liberio, tra il 352 e il 366, ci fosse un patrizio romano di nome Giovanni. Insieme alla moglie desiderava destinare le proprie ricchezze alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ai due coniugi e al pontefice capitò di fare lo stesso sogno. Maria apparve sul Colle Esquilino promettendo un segno per la collocazione del nuovo edificio sacro. Il giorno seguente i tre, recatisi sull'altura cittadina, la trovarono ricoperta di neve e lì costruirono. Su quella prima chiesa sorgerà un secolo più tardi la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Luigi Cima offre una fresca interpretazione di questo miracolo. La Vergine col bambino in braccio occupa quasi tutta l'altezza della tela. Fluttua in un cielo dai colori rosati di un'alba promettente. La brezza le gonfia il mantello. Figure angeliche accompagnano l'apparizione. Il segno miracoloso è già palese. In lontananza qualcuno contempla la distesa di neve che si scorge anche su un pioppo in primo piano, come se, con grande naturalezza, potessimo toccare con mano quella manifestazione divina. 2 anni prima, nel 1922, il Cima aveva dipinto un'opera straordinaria intitolata Ritorno dai campi. Vi compare una contadina con il figlioletto sulle spalle, mentre percorre una stradina di campagna immersa nel verde. A quella donna, semplice e affaticata dal duro lavoro, l'artista aveva impresso una tale bellezza e una dignità da farla sembrare una Madonna. Se non fosse per gli angeli e per la postura di Maria e del piccolo, anche qui si potrebbe pensare ad una scena reale ambientata nella sua Villa di Villa. Maria è una donna concreta, così vicina da poterla quasi toccare, immortalata insieme a suo figlio entro un paesaggio montano. Nel mese di luglio del 2024, a conclusione dei lavori di restauro, nella chiesetta della Madonna della Tosse sono state collocate 2 nuove opere pittoriche appositamente concepite per questo luogo. Si tratta di 2 pannelli ad affresco inseriti entro le nicchie centinate della parete destra. Il contesto agreste su cui sorge l'edificio sacro, l'essenzialità spaziale e cromatica degli interni, l'atmosfera intima e raccolta ne hanno suggerito i caratteri. Il dittico è infatti realizzato in continuità con le finiture parietali e, seppur diviso, si legge come un'unica opera. Raffigura un gruppo di popolane raccolte in preghiera con i loro figlioletti nei pressi della chiesetta. Stanno per affidare la salute dei piccoli alla Madonna. Le ristorano le alberature del sagrato, mentre fasci di luce scendono dal cielo, una promessa di cura e di protezione. La chiesa è titolata alla Beata Vergine della Neve, ma per tutti è la Madonna della Tosse. Qui si praticava la benedizione della gola ai bambini per proteggerli dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. L'artista stessa ci dice che in queste immagini si coglie la tenerezza di tanti momenti di apprensione materna nei confronti del bambino ammalato, per il quale si chiede la guarigione. Sono gesti dettati da quel senso di religiosità popolare, di devozione semplice ma autentica che suscita empatia.
Le figure evocano gli anni 40 del Novecento, un passato non così remoto, quando l'affidamento quotidiano alla Madonna si manifestava attraverso la preghiera personale, quella comunitaria e le processioni. Tocchi veloci e sicuri di terra di Siena bruciata, stesi a pennellessa, fanno sembrare i dipinti una sinopia, dando un'idea di purezza al colore e di essenzialità alla narrazione. Ecco la pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Colonia Veneta, che ha studiato a Venezia con gli spazialisti Edmondo Bacci, Armando Pizzinato e Gino Morandis. Capace ritrattista, ha lavorato per il cinema e la scenografia. Dal 1996 si occupa di arte sacra con importanti risultati. Si pensi soltanto al suo intervento nel 2010 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, dove ha realizzato i Misteri della Luce. Nella diocesi di Vittorio Veneto sono presenti sue opere su tela o ad affresco nelle chiese di Sant'Antonio Tortal, San Fior, Farra di Soligo, Lago di Rivinelago e Oderzo. Il dittico della Madonna della Tosse esprime al meglio la sua poetica. Anna Maria Trevisan privilegia il messaggio essenziale piuttosto che la narrazione, l'atteggiamento dei personaggi e il loro mondo interiore piuttosto che il contesto. La sua è una pittura che opera per sottrazione, rinuncia alla descrizione, ricercando piuttosto la verità del momento rappresentato. Sant'Andrea è la Pieve, la chiesa più antica di questo territorio. Qui si veniva battezzati e si ricevevano gli altri sacramenti che un tempo davvero scandivano la vita degli uomini. L'attuale edificio risale alla fine del 400, ma esiste la lapide che documenta la solenne consacrazione di quello precedente, nel 1303. Importanti tracce archeologiche ci attestano inoltre l'esistenza di antichissimi luoghi di culto in quest'area denominata Bigonzo. È un toponimo insolito, forse derivato da un nome o sottolineatura dell'ampia area prativa, simile ad un contenitore basso e capiente, chiamata Bigoncia. L'ipotesi storicamente più accreditata suggerisce che la parola sia la contrazione di Viarum bis Iunzio, congiunzione di due strade che qui si riunivano per superare la stretta di Serravalle. La lunga storia di questa chiesa è testimoniata anche dalla ricchezza decorativa del suo interno, che conserva importanti opere lignee come un crocifisso di metà 300, un dossale del 400 e un ciborio del 500, completato dal tocco di Tiziano Vecellio. Il fonte battesimale è alto medievale e altri manufatti lapidei sono databili tra 400 e 600. Ma ciò che caratterizza la Pieve di Sant'Andrea sono i tanti affreschi che campiscono le pareti dell'aula. Fanno memoria degli altari realizzati tra tardo 400 e primo 600 e ci svelano un repertorio delle antiche devozioni diffuse sul territorio. Alcune sono davvero insolite, ad esempio quella per Santa Brigida di Svezia, che ricorre ben 2 volte, o a San Giobbe, personaggio biblico ritenuto protettore del baco da seta e dei lavoratori del settore. Particolarmente ampio è il repertorio dei santi taumaturghi. I più noti, San Rocco e San Sebastiano, presenti in opere di epoche diverse, ci sottolineano quanto la peste fosse endemica e spaventosa. A Sant'Antonio Abate si lega alla protezione degli animali, la cui sopravvivenza era determinante per l'economia delle famiglie. Il suo principale attributo è il maiale, il cui grasso veniva un tempo impiegato come lenitivo per i dolori procurati dall'herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Ecco San Lazzaro Mendicante, protettore dalla lebbra, oppure San Bernardino da Siena, che veniva invocato per le malattie della bocca. Queste devozioni taumaturgiche testimoniano quanto la mancanza di medicina e farmacopea portasse gli uomini ad affidarsi con fede sincera ai santi che nella loro storia avevano affrontato sofferenze simili alle loro.
A queste si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo. San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Sant'Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripide dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono,
ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire, patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Santa Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi,
da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale
che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di Palazzo Monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato. È stato consegnato al gruppo di Arsiero il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. Nell'occasione il Comune vicentino ha conferito all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria. La fedeltà alla montagna è la nostra caratteristica, ha commentato il capogruppo di Arsiero ricevendo la tradizionale radice. Ora aspetta a chi verrà dopo di noi continuare su questa strada. L'Università Cattolica ha premiato Teresa Angelini e Giacomo Bocchi per le migliori tesi dedicate allo sviluppo sostenibile e ai territori montani. L'iniziativa, promossa con ANA e Fellowship degli Alpini Rotariani, mantiene viva l'eredità di Beppe Parazzini. Il generale di brigata Francesco Maioriello ha ceduto il comando al parigrado Francesco Suma. La cerimonia venerdì presso la caserma di Prampero a Udine. La visita del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA a Malgazzolle di Fuori, uno dei luoghi simbolo dell'impegno del gruppo Alpini di Arsiero, ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna, riconoscimento tra i più prestigiosi dell'ANA, assegnato ogni anno a chi si distingue per la tutela della montagna, la valorizzazione del territorio, la salvaguardia della memoria storica. Quest'anno la tradizionale radice è stata attribuita al gruppo Alpini di Arsiero, sezione di Vicenza, seconda volta nella storia del premio che l'onoreficenza viene conferita non a una singola persona ma a un intero gruppo. Qui veramente il gruppo di Arsiero in questi 10 ultimi anni, come siamo qui, ha recuperato la maglia e poi ha fatto tutte quelle iniziative di valorizzazione di un posto che è un posto per noi importante, della memoria della Prima Guerra Mondiale in particolare, ma anche di fatti della Seconda. Io credo che questi siano gli esempi veri, forti, e cui mi sento di dire veramente un grande grazie al gruppo di Arsiero che ha portato avanti questa iniziativa, che la sta non solo portando avanti adesso, ma che sta continuando. Il recupero di Malgazzolle di Fuori rappresenta una delle principali motivazioni del riconoscimento, ma il premio guarda l'insieme delle attività svolte.
dal recupero dell'ex cimitero della Prima Guerra Mondiale di Quota Neutra, la manutenzione del monumento ai 6 partigiani fucilati e della chiesa di San Rocco, il recupero del Sentiero degli Alpini, la realizzazione della ferrata sul Monte Cimone, fino alle iniziative di ricerca storica e ai tanti interventi a favore della comunità locale. Il valore del premio, come ha sottolineato il responsabile della commissione esaminatrice al momento della scelta, sta proprio nella capacità del gruppo di Arsiero di fare squadra. Qui ad Arsiero abbiamo visto innanzitutto la forte amalgama tra gli ex capigruppo, dove nessuno si è sentito escluso, ma ognuno ha portato la sua esperienza che ha fatto crescere questo gruppo in 1000 iniziative. E quindi questo ci ha portato a visitare un po' tutti i luoghi che loro hanno messo in moto nei vari anni e soprattutto anche il recupero di tante realtà, comprese la Malgazzolo dove siamo, compreso il cimitero di Cima Neutra. Quindi sono tutti elementi che hanno favorito l'amalgama del gruppo, ma che ha messo in risalto lo spirito alpino nella salvaguardia della montagna, come è lo spirito proprio del premio. La giornata è poi proseguita ad Arsiero con l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, la celebrazione della messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, quindi la consegna della cittadinanza onoraria del comune all'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini uniscono un paese, non esiste destra, non esiste sinistra, noi abbiamo visto proprio anche il paese che si è unito per lavorare per gli alpini e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e di cui siamo contenti. Gli alpini hanno combattuto in montagne molto difficili, sono stati determinanti nelle nostre montagne e ora che non combattono più però lavorano senza che farsi vedere che lavorano, ma lavorano con il cuore, lavorano per il paese e lavorano per le persone che hanno bisogno. Al termine dell'incontro i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Paese hanno consegnato al capogruppo Baldan una lanterna in segno di ringraziamento per quanto le penne nere fanno ogni giorno per loro, una lanterna che in qualche modo richiama il motto della Dunata 2026 a Genova, Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Dopo 3 giornate di appuntamenti, il momento più atteso è arrivato domenica mattina in piazza Francesco Rossi ad Arsiero, in provincia di Vicenza, con la consegna del 44° premio Fedeltà alla montagna dell'ANA. La cerimonia è stata preceduta dagli onori all'Abaro, la deposizione della corona al cimitero militare, la sfilata per le vie del paese, quindi gli interventi delle autorità e il conferimento ufficiale della radice, simbolo del riconoscimento assegnato quest'anno al gruppo alpini di Arsiero della sezione Monte Pasubio di Vicenza. Un premio che arriva al termine di un percorso iniziato oltre 100 anni fa, quando il gruppo venne fondato nel 1924 e che oggi riconosce un impegno quotidiano fatto di volontariato, recupero della memoria storica, cura della montagna e servizio alla comunità. Io credo che sia stato un giusto riconoscimento per il gruppo di Arsiero che già ci aveva provato un po' di anni fa ma che non era stato premiato. Sono anche contento che sia stato premiato un gruppo che dà significato a questo premio, oltre all'alpino, proprio a un gruppo di alpini che insieme hanno deciso di valorizzare il territorio e metterlo a disposizione della comunità. Per il gruppo Alpini di Arsiero la radice rappresenta il coronamento di anni di impegno volontario, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada tracciata da chi, in oltre un secolo di storia, ha trasformato lo spirito alpino in servizio concreto per la comunità. Noi siamo abituati da decenni a operare nella nostra zona per mantenere quei siti che sono stati detti nel premio, diciamo. Poi recentemente ho riportato nel direttivo un capogruppo precedente e un altro che collabora esternamente, quindi è un grosso aiuto. Gente di esperienza che ha lavorato prima e continua a lavorare adesso. Poi ricevere questo premio che forse si meritavano i capigruppi prima di me, io sono un capogruppo da 1 anno e mezzo, ho fatto il vice per 7 anni, ma bisogna ricordare tutti quelli che sono stati prima di noi, che sono presenti anche oggi, oltre i 90enni, che hanno dato una mano, ci hanno avviato, qualcuno c'è ancora, qualcuno è andato avanti. Sono stati consegnati l'8 luglio nella Cappella del Sacro Cuore dell'Università Cattolica di Milano i premi di laurea intitolati alla memoria di Giuseppe Beppe Parazzini, storico presidente dell'ANA, figura di riferimento nel mondo alpino e rotariano.
L'iniziativa, promossa dall'ANA, dalla Fellowship degli Alpini Rotariani e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, valorizza ogni anno i migliori studi dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dei territori montani. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 sono stati Teresa Angelini, laureata presso la sede milanese dell'Università Cattolica del corso di laurea magistrale in politiche pubbliche, modelli e strumenti per il welfare e lo sviluppo sostenibile, e Giacomo Bocchi, laureato nella Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del campus di Piacenza, curriculum zootecnico con la tesi Efficienza energetica nelle diete delle bovine da latte per la produzione di parmigiano reggiano. 2 lavori che, pur affrontando ambiti diversi, condividono un obiettivo comune: individuare soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile con attenzione all'ambiente, alla gestione delle risorse e alla valorizzazione del territorio. È stata un'esperienza che sicuramente formativa e molto lunga, mi ha portato a scoprire degli aspetti del mio stesso territorio che io non conoscevo, ma che grazie alle Olimpiadi che ci sono appena state, appena concluse anche in Valtellina, ha portato insomma la provincia al centro della scena. Una giornata speciale, sono veramente soddisfatta di ricevere questo riconoscimento e sono anche molto contenta del fatto che venga riconosciuta la centralità della sostenibilità in montagna, che è il tema proprio su cui la borsa di studio andava a vertere, quindi sono molto soddisfatta di questo. Sono molto emozionato di essere qui in questa basilica a ricevere questa onoreficenza che mi fa molto piacere, mi riempie di gioia. E ringrazio infatti il Club Rotary, l'Associazione Nazionale Alpini e anche la famiglia Parazzini. Io come lavoro faccio l'insegnante, quindi insegno agraria all'Istituto Solari di Fidenza, istituto professionale, e inoltre sono anche libero professionista, quindi vado anche proprio direttamente negli allevamenti a promuovere il mio studio. I premi rappresentano non solo un riconoscimento al merito accademico, ma anche un modo concreto per mantenere vivo il ricordo di Beppe Parazzini, trasformando la sua eredità di impegno civile e di amore per la montagna in un'opportunità per le nuove generazioni di ricercatori e professionisti. A dispetto di quello che si sente dire, i nostri giovani sono sani per la maggior parte e soprattutto hanno voglia di fare, e quindi il nostro premio ancora quest'anno speriamo che li possa aiutare nei loro progetti, nei loro obiettivi, sempre ricordando quel grand'uomo che è stato Beppe Parazzini. Cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Alpina Julia e della Multinational Land Force venerdì 17 luglio a Udine, alla presenza del comandante delle truppe alpine, il generale di divisione Alberto Vezzoli, il generale di brigata Francesco Maiorello, ha ceduto l'incarico al parigrado Francesco Suma. Per quest'ultimo il comando della Julia rappresenta un ritorno in brigata, dove già aveva ricoperto l'incarico di comandante del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna. È davvero con un'immensa gratitudine e con grande entusiasmo ed emozione che assumo oggi il comando della Brigata Alpina Julia, nomine tanto firmissima, una brigata che fin da bambino avevo nell'immaginario quando andavo in montagna con i miei genitori, essendo nato e cresciuto qua a Gradisca di Sonzo e praticando già quella volta le nostre montagne friulane. Devo dire che poi la vita mi ha portato in tantissimi posti, la vita professionale, una sorta di pellegrinaggio del dovere che mi ha portato dalle Alpi occidentali alle Alpi centrali fino a Roma, ovviamente, dove ho prestato servizio con il mio ultimo incarico di vice caporeparto del 4° reparto logistico dello SME, dello Stato Maggiore dell'Esercito, ed è stata un'attività veramente formativa, assolutamente importante, che penso mi abbia preparato anche al meglio per assumere questa grande unità che, al di là delle tradizioni che sono fortissime, con un radicamento straordinario sul territorio, anche adesso un altissimo contenuto tecnologico, quindi investe non solo sui valori ma anche sull'addestramento e sulla tecnologia, che sono 3 principi che il nostro Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ci ricorda sempre e che sono davvero di guida in tutte le attività che svolgiamo. Alla cerimonia era presente anche il Labaro con il presidente dell'ANA in rappresentanza di tutti gli alpini d'Italia. Quindi un grande grazie da parte nostra al generale Maiorello in questi anni, con cui ha collaborato intensamente con la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Alpini, un grande buon lavoro e spero altrettanta feeling con l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, è un momento importante, siamo 2 facce della stessa medaglia, come mi piace dire, e allora avanti, viva gli alpini, viva l'Italia.
Cos'è questa cosa? È una bella domanda. È un rifugio costruito da ragazzi e ragazze volontari dell'Associazione La Cordigliera. È un rifugio a cui abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni, ristrutturando la baita che c'era prima, Baita Piazzoli, ed è un rifugio che da oggi in poi fungerà da punto di accoglienza per qualsiasi persona che voglia passare. I proventi di questo rifugio, i ricavi di questo rifugio andranno a sostenere le missioni di Peñas, Santiago de Guata e Batallas nell'altopiano boliviano, in Bolivia. Siamo 2 parrocchie dove negli anni abbiamo, dal punto di vista sociale, abbiamo fatto la scommessa di formare e attivare progetti legati al turismo. Peñas, dove c'è il padre Antonio, verso la montagna, lui è un alpinista assolutamente di valore, ha fatto già progetti importanti in Perù dal punto di vista dell'alpinismo, e la mia invece sulle rive del grande lago Titicaca, questo lago sacro nella cultura andina, e io lì ho incentivato invece progetti più legati alla cultura lacustre. Quindi ecco, fra tutti e due riusciamo e siamo riusciti con i nostri ragazzi ad offrire lavoro e pacchetti turistici legati al lago e alla montagna. Abbiamo a nostro carico anche una scuola superiore con tanti alunni, e anche lì di spese ce ne sono a iosa, e tutta la parte che sociale che facciamo verso i poveri, ammalati, abbandonati, famiglie che non ce la fanno. Ecco, tutte queste spese, che non sono uno scherzo tra le 2 parrocchie, verranno in parte sostenute anche da questo lavoro. Io nel 2019 sono stato per alcuni mesi a Peñas, nella missione di Peñas, dove c'è padre Antonio Zavatarelli, meglio conosciuto come padre Topio, e sono stato come volontario fisioterapista perché c'è un progetto sanitario di assistenza sanitaria che appunto si basa molto sulla fisioterapia, che aiuta persone con difficoltà motorie, malattie croniche, patologie acute. Questa comunione di relazione tra Chiesa di Bergamo, Chiesa di Gubbio, Chiesa in Bolivia, la Chiesa di Elalto con le nostre parrocchie, oggi viviamo la festa di questa inaugurazione. Inauguriamo grazie a un gruppo di 40-50 volontari che in questi anni ci hanno messo del loro in maniera molto seria, diciamo che hanno fatto un lavoro encomiabile, e il fatto che ieri, oggi, molta gente del luogo e tanti amici di altri luoghi si siano fatti presenti qui, che bello, no? Quando qualcosa nasce dalla comunione che il Vangelo e la Chiesa ci mettono nel cuore come un valore fondamentale. Rifugio solidale perché cerca di creare una connessione tra quello che c'è in Italia e quello che c'è in Bolivia, quindi tante persone che hanno costruito questo rifugio, e non parlo soltanto di mura, hanno vissuto l'esperienza di missione in Bolivia, ha contatto con popolazioni vulnerabili della Bolivia, persone povere, persone con difficoltà legate alla salute, e quindi il creare una connessione, l'essere solidali e cercare di costruire una realtà qui che possa aiutare in Bolivia. Abbiamo voluto dare un valore molto forte a questo tipo di costruzione perché l'abbiamo fatto in quasi totale autocostruzione. Cosa vuol dire autocostruzione? Vuol dire che ci si mette in un bel gruppo, si fa un'associazione e si cerca di cooperare, che è lo scopo poi di tutte le nostre missioni anche in Bolivia, formare persone, ragazzi, condividere esperienze e manualità, insegnare, per arrivare a un risultato comune, e risparmiando denaro e facendo le cose come una volta. Quindi abbiamo cercato di recuperare le pietre dell'Alben per usarle come fondazione. Abbiamo usato il legno di larice di abete per costruire l'ampliamento,
L'isolamento è in paglia, quindi è una struttura totalmente integrata in questo territorio, visto anche la paglia caratterizza il cibo delle mucche, delle vacche di Malga, e quindi volevamo calare il progetto totalmente in questa realtà, autocostruendolo, e ciò ci ha permesso di rafforzare i rapporti tra di noi per poi portare questi tipi di esperienze anche in altre parti del mondo, perché abbiamo capito che finché tra di noi non riuscivamo a raggiungere quell'alchimia che ci permetteva di raggiungere livelli più alti di comprensione vicendevole, non potevamo insegnarlo a nessuno, neanche insegnarlo, non potevamo portare questo modello a nessuno. Quindi abbiamo fatto l'esperienza, ci è piaciuta tantissimo, è stata faticosissima perché molto del materiale lo portavamo a spalle per 600 metri di slivello, e infatti ci sono venuti delle spalle e delle braccia incredibili, però ecco, questa cosa qua ci ha unito tantissimo. La Cordigliera racchiude giovani che arrivano un po' da tutta Italia, soprattutto dal nord e centro Italia, e sono persone che si sono trovate in missione, alcune, ma tante che si sono avvicinate alla Cordigliera, si sono avvicinate in questi ultimi 3 anni in cui abbiamo iniziato questo progetto di ristrutturazione della baita che c'era, persone che sono passate per caso dalla montagna, amici di amici a cui abbiamo detto dai vieni, dacci una mano, magari sistemiamo un sentiero, abbiamo da fare un piccolo scavo per costruire la parte nuova, eccetera, eccetera. E sono magari persone che sono passate qui e hanno detto però mi fermo un giorno, e poi alla fine abbiamo dovuto spingerle noi giù perché non volevano più andare via. Uno dei miei scopi è cercare di dar voce ai più deboli, quindi agli indifesi, e in questo momento la cosa più indifesa che esiste è proprio il mondo che ci circonda, quindi a partire dalle piante, dal clima, dai fiumi e tutto, gli animali e tutte le persone che sono indifese da questa struttura che ci guida verso una disconnessione. Quindi è un modo per riconnetterci a ciò che ci dà vita, che è in questo caso la natura. Io in Bolivia ho portato uno zaino pieno, che era pieno delle cose che mi servivano per stare lì, per vivere lì, e dico sempre che quello che ho portato indietro è lo zaino vuoto, ma ho portato a casa molte più cose di quelle che avevo nello zaino. Ad esempio quello che ho vissuto e quello che mi hanno insegnato le persone che vivono in queste zone, che vivono con molta più semplicità e che riescono a vivere più da vicino dei valori che nella nostra società spesso per frenesia, per dinamiche diverse perdiamo e rischiamo di perdere. Vuole la fetta di salame o un salame vero? Vedere tante persone che si appassionano a questo luogo, a questa avventura, mi entusiasma e mi sembra proprio una cosa bella a cui dedicare il mio tempo. Viti che parlano. Di cosa parlano queste vite, questi giovani? Io penso che davvero parlino della vita quotidiana, dell'impegno, della capacità di mettere a frutto le proprie competenze. Questi giovani donano il loro tempo gratuitamente, chi parte per la missione lo farà gratuitamente e spesso e volentieri mettendoci del suo. Le vite dei miei amici e delle persone che ho incontrato parlano di un desiderio di amicizia profonda, di relazioni forti, di provare a dedicare il proprio tempo per dei progetti in cui crediamo che possano essere di aiuto e sostegno per le persone che incontriamo un po' lungo il cammino. La parte che mi piace di più di questo gruppo e di queste attività che facciamo insieme non solo è l'idea così di fratellanza universale, ma proprio il fatto che si fanno le cose per stare insieme e quindi l'idea di condivisione fino a se stessa. Siamo belle persone, in un bel posto, con un progetto comune, un ideale comune di bene, un sogno comune e questo ci basta. È bellissimo come persone a caso che sono passate per fermarsi un giorno e io ero una di quelle, poi mi sono fermata sulla scorsa estate 3 settimane, quindi perché non riesci più a scendere? Perché c'è molta purezza, essenzialità nel nostro modo di agire, in come siamo. Sono arrivata
arrivata qua esattamente 4 giorni dopo da quando sono rientrata dalla Bolivia e penso che da quel momento non sono più scesa e ho supportato un po' il progetto e mi trovo proprio a casa in questo posto. Se uno mi chiede perché sono qua è perché torno a casa. Io penso che qui realmente si esprima la fede di un uomo che ha il coraggio di mettersi in gioco, di mettere a disposizione la propria vita, la propria vicenda in aiuto degli altri qui a Bergamo, in Italia, in aiuto degli altri in Bolivia, dove davvero ancora la gente ha bisogno e deve ancora raggiungere scopi e obiettivi. La missione penso sia davvero proprio questo, andare e riconoscere il Signore che è già presente, non tanto portare il Signore, ma far emergere quei germi del verbo che il Signore ha sparso in tutto il mondo e che già sta coltivando. Come boliviano residente a Bergamo da diversi anni è un motivo di felicità per la comunità boliviana che abbiamo questa possibilità di fare più vincoli di fraternità fra Bolivia e Italia. 60 anni della missione di Bergamo con la Chiesa di Bolivia, veramente per tutti i residenti e stranieri qui in Bergamo è una cosa stupenda perché è un vincolo di unità, di fraternità, di fratellanza. Invito a tutti i miei connazionali a fare parte e venire a visitare questo rifugio che ha la bandiera della Bolivia. Con l'amministrazione precedente c'è stata questa opportunità insieme ai ragazzi della Cordigliera di dare questo rifugio in gestione per 15 anni ai ragazzi e sembrava fosse una cosa buttata lì, non è che era tanto creduta cioè era fondata all'inizio, invece oggi è stata la prova che invece la forza e la determinazione di questi ragazzi ha creato e ha portato questo rifugio, ha dato vita a Cornalba, al Monte Albe. Mi sta salendo la pelle d'oca perché è una cosa davvero bellissima, era tutto morto, non c'era il bar, non c'era niente, abbiamo iniziato a aprire il bar, abbiamo iniziato con questo rifugio dei ragazzi, anche ieri con la gara dello Sherpa. C'era tutta la gente di Cornalba felicissima perché alla fine vedevi tutti questa massa, questa ondata di giovani felici, contenti, ha riempito il paese, una boccata d'aria di vita a questo paesino che conta 300 anime. Perché fare tutto questo? Per quello che sta succedendo oggi, per l'amicizia che si crea insieme, per tanti anni vissuti con i ragazzi in amicizia e in semplicità. Amici di Bergamo mi hanno fregato. Mi hanno invitato qui e sono venuto e poi ci si appassiona e non si scende più. Rifugio solidale perché poi tutto quello che si guadagna non va a noi, ma va a chi ne ha più bisogno e nel nostro caso la missione di amici in Bolivia. Si è giovani e bisogna farlo adesso perché è una bella esperienza e va colta al volo. Condividere tante belle cose, i miei amici che sono tutti qua dietro a farmi le foto. E poi in ogni posto d'Italia in cui giro adesso c'è un posto sul letto da qualcuno da scroccare, posso girare tutta Italia a trovare i miei amici. Benvenuti nella nostra chiesa, con gioia vi accogliamo in questa occasione così preziosa e anche unica in realtà. Sono frate Antonio Scabio, guardiano di questa fraternità, già con molti ci conosciamo,
e siamo lieti di accogliervi nella nostra chiesa per la proposta di questo evento celebrativo degli 800 anni del presepe realizzato da San Francesco nel Natale del 1223 a Greccio. Il mio più caro benvenuto al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Corrado, anche al nostro Sindaco, Dottor Antonio Miatto, con la sua moglie, consorte, e poi anche la professoressa Antonella Uliana, Assessore alla Cultura. Grazie di aver accolto il nostro invito, a rappresentanza anche un po' della Chiesa di Vittorio Veneto e della cittadinanza di Vittorio Veneto, e tutti voi, amici carissimi. Veramente il più cordiale benvenuto. La vostra presenza ci onora e invito anche Sua Eccellenza a una parola di saluto. Grazie. Vi saluto, ecco, ho accettato volentieri, anche perché questo anniversario del presepio ci lega a una devozione, perché è una devozione, il presepio non è soltanto un fatto estetico, è una devozione che caratterizza il nostro mondo occidentale. Il nostro mondo occidentale è caratterizzato da alcune devozioni che hanno come obiettivo la vita, l'umanità di Gesù. Quali sono queste devozioni? Pensate il presepio, ma pensate secondo la Via Crucis. E caso vuole che anche la Via Crucis è stata iniziata dai francescani minori e diffusa da un francescano minore, San Leonardo a Porto Maurizio, ma prima ancora nella Gusta. E poi terzo, il rosario, che medita i misteri della vita di Cristo. Ecco, il mondo orientale ha altre, non ha queste devozioni, diciamo, no? Altre devozioni, le icone o altro, no? Che poi abbiamo anche noi mutuato, però è molto importante. Quindi dire, sono 800 anni che ogni Natale noi costruiamo un presepio, alcuni lo fanno così per divertimento, per puramente esperienza estetica, ma il presepio non è altro che contemplare l'incarnazione del Signore Gesù nell'umiltà della carne, come la Via Crucis è contemplare la passione e morte di Gesù nell'umiltà della carne. Sono devozioni cristologiche molto belle, guai se le perdessimo, quindi grazie che avete fatto questa, perché ci aiuta a capirlo e a gustarlo sempre più. Grazie a voi che siete numerosi e ci prestiamo a godere anche di questo momento. Grazie Eccellenza. E passo a presentare coloro che hanno reso possibile questo momento, e in particolare in un ensemble, voce, strumenti musicali, con Elena Modena, Ilario Gregoletto. Elena Modena è laureata in lettere, con menzione di stampa, diplomata in pianoforte, clavicembalo, organo, composizione, prepolifonia, metodo funzionale della voce. Referente progettuale del Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto, da oltre 30 anni collabora con Ilario Gregoletto, suo marito, e ha pubblicato saggi di carattere musicale per Aracne, Pazzini, Zecchini. Voce e strumentista di In Unum Ensemble, è membro in organico della Cappella Marciana, Basilica di San Marco in Venezia. Predilige il repertorio sacro, monodico e polifonico di antica tradizione occidentale. Ha inciso per Rivo Alto, Tactus, CSC, Concerto, Amadeus, C-Voice. E poi Ilario Gregoletto, già insegnante di conservatorio come clavicembalista e forte pianista, ha studiato organo e strumenti antichi a fiato. Noto concertista, fra i primi in Italia si è dedicato all'interpretazione con criteri filologici anche con strumenti medievali a tastiera, a fiato e ad arco, di cui dispone, conservandoli, in una sua collezione personale. Ha all'attivo pubblicazioni di carattere filologico sulla storia degli strumenti musicali, ha inciso per le case discografiche Rivo Alto, Tactus, Brilliant, con strumenti, copie e originali.
Fondamentale la collaborazione con Elena Modena nel repertorio medioevale con strumenti coevi. Ecco, un applauso a questi. E poi a lato abbiamo gli attori Marta Dal Santo e Cristiano Moioli. Marta Dal Santo è nata e cresciuta a Thiene, Cristiano Moioli invece è nato a Bergamo. Entrambi sono attori diplomati all'Accademia Teatrale del Teatro Stabile del Veneto e da qualche anno sono coinvolti in vari spettacoli teatrali e lungometraggi cinematografici. Marta ha lavorato per una produzione cinematografica di Thiene ed è attiva nel campo della formazione teatrale, mentre Cristiano ha lavorato con il Teatro Stabile del Veneto di Padova. Un applauso anche ai nostri. Scusate il nepotismo, ma Marta è mia nipote e Cristiano è il suo ragazzo. Quindi giochiamo un po' in casa. Ebbene, allora, i testi che saranno presentati saranno il racconto del presepe di Greccio, scritto da Fra Tommaso da Celano, del 1228, e la poesia Il Natale di Greccio del professor Filippo Ungaro, professore di Trani, un professore pugliese, che ha omaggiato questa poesia al Papa stesso e ne ha avuto un riconoscimento. E poi ci saranno 2 brevi testi del professor Fra Cesare Vaiani. Riguardo ai brani proposti in programma, si tratta di musiche per lo più di anonimi tratti da fonti italiane quali il Laudario di Cortona, il codice 56esimo di Cividale del Friuli dei secoli XIII e XIV, un inno e un'alleluia del repertorio gregoriano, quest'ultimo dal proprio di San Francesco, 2 carols da codici inglesi del XIV e XV secolo. Ad essi si affiancano il Conductus, Beata Viscera Mariae, di Magister Perotinus, 1160-1230 circa, sommo esponente della scuola di Notre Dame, Parigi. E 2 antifone sul tema della carità e della natività di Hildegarda di Bingen, monaca e abbadessa riscoperta pienamente in questi ultimi anni nella sua eccezionale poliedricità. Ci disponiamo quindi ad immergerci in questo ascolto in cui ci lasceremo raggiungere da quell'evento della notte del lontano Natale del 1223, lasciando che Santo Francesco ci accompagni dentro la tenerezza di quel divino abbraccio. Buon ascolto. Thank you.
L'abbraccio. L'abbraccio è insieme contatto fisico e accoglienza reciproca. Due persone che si abbracciano danno ristoro reciproco all'anima e l'anima, nutrita di nuove energie, vitalizza il corpo. E la persona umana tutta insieme sente questa unità personale e comunionale, perché con quell'abbraccio rigenera nel sé e nel noi la pace. Nell'abbraccio il corpo nutre l'anima e l'anima sostiene il corpo e l'abbraccio avvolge entrambi. Eros e Agape si uniscono potenti per generare amore, di cui l'abbraccio è l'emblema, il simbolo, il sigillo. L'abbraccio nell'accoglienza reciproca, dentro quello spazio di affetto libero, sincero e fiducioso, diviene un'unica casa dove abitare insieme. Nell'abbraccio ritroviamo l'altro e noi stessi, lì dove si alimenta l'affetto, l'amore, il perdono, la gioia dell'incontro, il ritrovarsi dopo essersi perduti, il ricongiungerci dopo esserci staccati. L'abbraccio, dove abita la pace, dove abita la gioia, dove abita l'incontro disarmato e disarmante. L'abbraccio, il luogo della pace. Francesco Santo, amante, poeta, umanissimo e mistico, ci prende stasera per mano per portarci all'interno di quell'abbraccio che lui stesso vuole vivere e sperimentare, di esso godere, in esso tuffarsi e adagiarsi, lasciandosi andare, perché nell'abbraccio torniamo bambini e ritroviamo energie per ripresentarsi con coraggio alla vita, per stare con amore nel nostro quotidiano. Dio infinito si tuffa sulla terra, prende i piccoli confini di un bimbo, perché attraverso di lui l'infinito amore si espanda. Lui si fa bimbo per poterci tutti abbracciare. Quell'abbraccio che restituiva sicurezza, pace, fiducia, consolazione, quando da piccolini il nostro corpo e le nostre percezioni erano troppo piccole per far fronte a un mondo che desideravamo, ma che anche ci inquietava. Quell'abbraccio che anche oggi, divenuti adulti, ci fa sentire al sicuro perché amati. Nessuno è così ricco da non aver bisogno di un abbraccio. Nessuno è così povero da non poterlo donare. Sì, l'abbraccio, come il sorriso. Che la poesia, il canto, il racconto e il fascino ci catturino in quest'estasi che è stare fuori di noi quando accogliamo nell'abbraccio l'altro che ci abbraccia. Francesco Santo ci accompagna questa sera
verso quelle piccole braccia, perché il bimbo divino ci regali il suo divino abbraccio. Il presepe di Greccio. Il racconto più antico dell'episodio del presepe di Greccio si trova nelle prime delle biografie di Francesco, la prima scritta da Fra Tommaso da Celano, a breve distanza dalla morte di Francesco. Infatti egli morì la sera del 3 ottobre del 1226 e solo 2 anni dopo, nel luglio del 1228, Papa Gregorio IX procedeva alla sua canonizzazione. Come era uso, nel contesto della canonizzazione, il Papa comandò a un frate, esperto di lettere ed eccellente scrittore, Fra Tommaso da Celano per l'appunto, che aveva conosciuto personalmente Francesco, di scriverne la biografia. Nacque così la Vita Sancti Francisci, che il Papa stesso approvò nel febbraio del 1229. San Francesco
La mia aspirazione più alta, il desiderio dominante, la volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Meditavo continuamente le parole del Signore e non perdevo mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione avevo impresse così profondamente nella memoria che difficilmente mi riusciva di pensare ad altro. È con questo spirito, degno di perenne memoria e di devota celebrazione, che Francesco celebrò il Natale del Signore, 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei fare memoria del bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. Già l'ombre s'appressavano della sacra notte, quando, desioso di nunziato e novo portento, di pastori folto uno stuolo, in sparse frotte, dalle convalli all'eremo in cor iva contento. Rigor dell'ultimo mese raggelava i loro visi,
ma foco d'amor era in quell'anfratto roccioso dell'Areatina altura, ove il poverello d'Assisi con frate Giovanni la greppia pose premuroso. Tommaso da Celano, raccontando del presepe, mette a fuoco ciò che colpisce in maniera speciale Francesco: la povertà di Gesù nella sua nascita e i disagi del neonato. Tale attenzione è ribadita mettendo a fuoco la semplicità, la povertà e l'umiltà come le virtù caratterizzanti quella scena, ma attraverso la descrizione si capisce che tale povertà, prima di essere quella di Francesco, è la povertà di Gesù. È un'intuizione tipica di Francesco che vede la povertà radicale nell'incarnazione, espressa anche esteriormente nel contesto povero della nascita. La narrazione di Tommaso insiste sull'importanza del far memoria, che è anche un sottrarre alla dimenticanza, un pieno coinvolgimento dei sensi, dalla vista che le innumerevoli immagini di luce danno, all'udito che, con i canti e la voce stessa di Francesco così attentamente descritta, fino al tatto con il bimbo risvegliato e preso in braccio, e il gusto
con il gesto goloso del leccarsi le labbra ogni volta che pronuncia il nome di Gesù. Un coinvolgimento totale che diventa annuncio di gaudio, un tripudio estatico, fisico e spirituale. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati e uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ceri e fiaccole per illuminare quella notte nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Francesco è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucarestia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima.
Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali, perché era diacono, e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. Betlemme, il bambino di Betlemme. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù, passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. E di vil panno, un involto messo sulla paglia, di Gesù, disse il frate, e di sua famiglia dolce, con la mistica pace ch'ogni creatura abbaglia,
e di beatitudine immensa l'anima rapita molce. Canti gaudiosi e non picciola lode al Signore, verso le vivide stelle spiravano in devozione. Mentre gloria rendeva Francesco al Salvatore e dall'Eucaristia meditava in contemplazione. Ciascun dei presenti d'estasi cadde nell'incanto, e da tal altro, uomo di fe e di virtù compito, di veder parve in culla un pupo vero e santo, di real stampo e tra cori d'angioli assopito. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Il fieno che era stato collocato nella mangiatoia fu conservato perché per mezzo di esso il Signore guarisse nella sua misericordia giumenti e altri animali. E davvero è avvenuto che in quella regione giumenti e altri animali colpiti da diverse malattie, mangiando di quel fieno, furono da esse liberati. Anzi, anche alcune donne che durante un parto faticoso e doloroso si posero addosso un poco di quel fieno, hanno felicemente partorito. Alla stessa maniera numerosi uomini e donne hanno ritrovato la salute. Oggi quel luogo è stato consacrato al Signore e sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa ad onore di San Francesco, affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo, la carne dell'agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Egli, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna eternamente glorificato nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
serafico, in braccio prese il divino amore. Con leve gesto lo destò dal celestiale riposo. Presso il bue e l'asinello gli diede soffuso calore, all'umile gente il prodigio lustrando gioioso. Opera mirifica di Francesco in loco montano, in Greccio così nacque il presepe miniero. In gloria ne scrisse Tommaso minor da Celano, ai secoli fama fidando del venerato mistero. Già questo applauso così caloroso ha detto tutta la nostra gratitudine, perché ci hanno portati nel Medioevo di San Francesco e ci hanno fatto così rimanere d'incanto di fronte al presepe, di fronte alla bellezza di questi testi, di questi brani, di fronte alla bellezza che Francesco d'Assisi ci offre, perché lui è rimasto incantato dalla bellezza del Cristo fatto uomo. E allora un po' di questa bellezza l'abbiamo gustata anche noi questa sera. Ancora grazie a Ilario, Elena, Marta, Cristiano. Vogliamo anche ringraziare la Tenda TV, nella persona qui presente, del tecnico che è Stefano Faraon, grazie. Grazie ancora, grazie ai nostri artisti, buon rientro e buona serata.
Nuova edizione del concorso europeo di violino Città di Vittorio Veneto, che cosa dobbiamo aspettarci? Credo che ci sarà la conferma della bontà della scelta di rivolgere il concorso a violinisti cittadini di paesi dell'Unione Europea. Di fatto siamo l'unico concorso e anche conseguentemente il più titolato a dare una vetrina autorevole ai giovani talenti violinisti che sono cittadini dell'Unione Europea. Abbiamo una giuria di alto profilo internazionale presieduta dal noto compositore Fabio Vacchi. Abbiamo tra le novità rispetto alle precedenti edizioni la collaborazione dell'Orchestra del Teatro La Fenice, che sarà protagonista insieme ai 3 finalisti della prova finale che si terrà al Teatro da Ponte il 29 agosto. Ben 12 concerti premio offerti dalla Fenice, Teatro La Scala. Teatro La Scala, Solisti Veneti, conservatori, istituzioni musicali concertistiche di tutta Italia, ma anche dall'estero, un'orchestra ungherese e il teatro di Aachen, Aquisgrana in Germania. Per cui una terza edizione che va a consolidare la posizione di primissimo piano che il concorso di Vittorio Veneto ha attualmente, andando a riprendere quella tradizione nazionale nata negli anni 60, ma adesso dal 2021 con veste e profilo europeo. La cittadinanza ha la possibilità di usufruire di uno spettacolo incredibile, perché si tratta di 6 giorni pieni di grandissima musica, di talento, di professionalità, e con delle collaborazioni davvero importanti, a partire ovviamente dall'Orchestra del Teatro La Fenice, che impreziosirà il concerto finale, studenti di conservatorio del territorio, artisti da tutta Europa, 60 partecipanti, 12 paesi dell'Unione Europea rappresentati, 13 regioni italiane, un evento inaugurale il 12 agosto insieme ai recenti vincitori del concorso, da Mogliano, ma da Riga, quindi dalla Lettonia, che tornano a Vittorio Veneto per dare il loro saluto attraverso la grande musica a questa 34esima edizione. Quindi ci aspettiamo un'edizione davvero promettente dal punto di vista del parterre dei partecipanti, molti dei quali con importanti premi già nelle loro brevi carriere alle loro spalle, e una giuria di enorme qualità selezionata dal direttore artistico Francesco De Angelis, che ancora ringraziamo. Crediamo davvero che si tratti di un'edizione preziosa, dal livello qualitativo eccellente e dalla partecipazione importante, e ovviamente impreziosita dalla possibilità di avere l'Orchestra del Teatro La Fenice in occasione della finale 29 agosto, ore 17, Teatro Lorenzo da Ponte. L'Orchestra del Teatro La Fenice sarà protagonista al concerto finale del concorso europeo di violino. Quanto è importante la vostra partecipazione alla Kermesse? Noi siamo molto felici di partecipare a questo concerto, primariamente perché non potevamo non essere vicini a questa chiamata che ci era stata fatta da parte delle istituzioni, dell'amministrazione comunale, che aveva così richiesto a gran voce la partecipazione in periodi un po' difficili per la prosecuzione di questo concorso. E poi secondariamente perché vogliamo dare un segnale molto forte che la Fenice è di tutti, e quindi a fronte di una chiamata che ci ha dato il territorio Vittorio Veneto abbiamo detto siamo presenti. E quindi l'invito al pubblico qual è? L'invito al pubblico è di partecipare assolutamente in massa, perché ricordiamoci che questa manifestazione rappresenta un grande esempio e un grande livello di competenze e di professionalità per quanto riguarda i nostri giovani e il futuro che essi esprimono.
La città di Vittorio Veneto deve essere veramente orgogliosa di ospitare questo 34esimo concorso europeo del violino. Voglio veramente ringraziare tutti coloro che sostengono, gli sponsor, ma anche le associazioni che ci stanno vicini nell'organizzazione di questo evento. Permettetemi un ringraziamento speciale al direttore generale della Fenice di Venezia, del Teatro La Fenice, il dottor Henry Andrea, perché ha creduto in città di Vittorio Veneto e saranno presenti appunto con l'orchestra durante l'ultimo evento, le ultime giornate del concorso. Alla cittadinanza chiedo di approfittare di questa enorme opportunità, perché sin dai giorni delle eliminatorie, dal 23 al 25 di agosto, la semifinale il 26 agosto, la serata dedicata a Mozart ma soprattutto a Lorenzo da Ponte il 28 agosto e oltre alla finale, si tratta di cogliere la possibilità di ascoltare dal vivo delle eccellenze europee. È un'occasione che davvero pochissime città in Italia hanno, forse davvero si contano sulle dita di una mano, e sono occasioni di grande crescita, di grande serenità e di grande bellezza, per cui approfittiamo quanto più possibile di queste giornate per stringerci attorno al concorso europeo di violino e attorno ai 60 partecipanti che impreziosiranno questa edizione. Buonasera, benvenuti e benvenuti
a coloro che ci seguono da casa. Iniziamo con l'appello, c'è una prenotazione, 2 prenotazioni, e se chiudo la prenotazione del coso. Prego per l'appello. Damiana Mirella, Bassetto Paolo, Arriva dopo. Bevilacqua Silvia. Buoni, un attimo. Bevilacqua c'è? Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Braido Giovanni. Caldarte Antonella, assente giustificata. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Gareggian Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Ancora assente. Toffoli Thomas. Tonon Roberto. E Uliana Antonella. Grazie. Nomino i scrutatori. Un attimo. Mi facciamo partire la registrazione. No, avevo fatto partire. Nomino gli scrutatori Uliana, Bortolotto e Denardi. Grazie. Allora, prima di dare avvio ai lavori di questa seduta, ritengo doveroso esprimere a nome dell'intero Consiglio Comunale il nostro più sentito cordoglio per 2 gravi lutti che hanno recentemente colpito la comunità di Vittorio Veneto. Desidero anzitutto ricordare la figura di Francesca Meneghin, che per molti anni ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale e che la città conserverà nella memoria per il suo apprezzato impegno sociale e politico, profuso con dedizione e spirito di servizio nelle diverse responsabilità da lei assunte nel corso della vita politica. Con altrettanta commozione ricordiamo il nostro concittadino Francesco Vona, di soli 39 anni, operaio, tragicamente scomparso in seguito a un incidente sul lavoro accaduto nell'atto di salvare un proprio collega. Il suo gesto estremo di generosità e coraggio merita di essere ricordato con gratitudine e rispetto da tutta la comunità. La sua morte richiama anche con severità il drammatico e inaccettabile tema delle vittime sul lavoro, che continua a suscitare dolore, preoccupazione e profonda riflessione nella coscienza civile del nostro Paese. Il sindaco ha già provveduto a far pervenire alle famiglie colpite un telegramma di cordoglio. A nome del Consiglio Comunale intendo quindi manifestare ufficialmente la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie di Francesca Meneghin e di Francesco Vona, condoglianze che si chiede restino agli atti di questo Consiglio Comunale. E adesso passiamo ad eventuali comunicazioni. Comunicazione dell'assessore Enrico Padoan, prego. Grazie. Sì, acceso. Grazie. Approfitto per ricordare 3 importanti appuntamenti culturali in corso, in procinto di avviarsi nella città di Vittorio Veneto. Già in corso, inaugurata lo scorso 18 luglio presso Galleria Civica Vittorio Emanuele II, c'è la mostra fotografica Dolomiti, un paesaggio tutelato, con fotografie di Manuel Cicchetti e testi di Antonio Bortoluzzi. Inoltre l'8 agosto presso Palazzo Tedesco alle ore 10:30 si inaugurerà la mostra Prospettive d'autore Elio Casagrande 1920-2004. Si tratta di una mostra antologica appunto dedicata al famoso pittore locale. Il comitato organizzativo composto da Ezio Casagrande, Fulcio Casavecchia e Giovanni Uliana, e la mostra rimarrà aperta
il venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. La mostra a cura di Lorena Gava rimarrà aperta sino al 6 settembre 2026, mentre invece la mostra fotografica di Manuel Cicchetti, del compianto recentemente scomparso fotografo milanese bolognese, rimarrà aperta sino al 18 ottobre. Inoltre approfitto per ricordare l'appuntamento della 34esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, la terza edizione europea, e la cui inaugurazione si terrà il 12 agosto alle ore 21 in aula civica del Museo della Battaglia, insieme ai precedenti vincitori delle ultime 2 edizioni europee, quindi Vikram Francesco Sedona e Eva Ter Sarkisova. Il concorso europeo di violino poi si dipanerà dal 23 al 29 agosto presso il Teatro Lorenzo da Ponte, 3 giorni di eliminatori, il 26 agosto alle ore 21 la semifinale, e il 28 agosto una serata speciale dedicata a Mozart e da Ponte, alla presenza di allievi dei conservatori Stefani e Benedetto Marcello e gli artisti del Da Ponte Opera Festival, e il 29 agosto alle ore 17, sempre presso il Teatro Lorenzo da Ponte, il concerto finale che verrà eseguito dall'orchestra del Teatro La Fenice. Approfittiamo ovviamente per ricordare alla cittadinanza questi importanti appuntamenti, nonché di ringraziare ovviamente sponsor e l'organizzazione, in particolare il direttore artistico maestro Francesco De Angelis. Grazie mille, invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa a tutte le giornate della competizione, della manifestazione. Grazie. C'è un'altra comunicazione dell'assessore De Nardi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io approfitto per ricordarvi invece 2 iniziative che si svolgeranno nel mese di agosto. L'8 e il 9 agosto in Piazza Minucci per la prima volta Vittorio Veneto ospiterà la manifestazione Notti del Vino nell'ambito della coprogettazione con la Proloco. Oltre a musica dal vivo ci saranno 2 visite guidate, l'8 agosto a Palazzo Minucci e il 9 agosto all'Oratorio dei Battuti. Invece, nell'ambito della collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Sant'Augusta, ricordo che quest'anno il programma di festeggiamenti della nostra patrona si svolgerà tra il 18 e il 22. Online c'è già una prima indicazione del programma e nei prossimi giorni saranno comunicati tutti i dettagli anche relativi alla viabilità. Grazie. Terminate le comunicazioni, inizia il Consiglio, che però inizia invece che dall'interrogazione numero 2. C'era una domanda di attualità del consigliere Giovanni Braido ad oggetto pedonalizzazione di Serravalle. Prego, schiacci la prenotazione, prego. Io sto rosso del fastidio. Vabbè. Grazie Presidente. Allora, il sottoscritto consigliere comunale di Vittorio Veneto, Giovanni Braido, premesso. L'incontro con Ascom del 24 luglio in relazione alla chiusura festiva e o varie del quartiere di Serravalle, ritenuto negativo per i commercianti e per parte dei cittadini del quartiere, si chiede se l'assessore al turismo era presente al momento della delibera di chiusura, se la Giunta sapeva del provvedimento previsto dall'assessore alla viabilità, se i consiglieri della maggioranza di centrosinistra sono stati interpellati tutti prima del provvedimento di chiusura, ovvero sono stati chiamati solamente ad una mera ratifica di tale inutile e negativo provvedimento. Grazie. Grazie. Risponde il Sindaco, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Braido per la domanda di attualità presentata, considerato che il tema della sperimentazione relativa alla pedonalizzazione nei giorni festivi di alcune vie di Serravalle sta avendo una notevole rilevanza. Entrando nel merito delle sue domande, sotto il profilo degli atti amministrativi,
L'iter di avvio della sperimentazione è avvenuto con delibera di giunta del 13 luglio 2026 avente ad oggetto atto di indirizzo per la sperimentazione della pedonalizzazione del centro storico di Serravalle, mediante chiusura festiva di via Martiri e avvio di uno studio per la revisione complessiva della viabilità del centro storico nel rispetto delle disposizioni del codice della strada. Naturalmente tale decisione politica è maturata all'interno della Giunta in considerazione di alcune valutazioni contenute nelle premesse della delibera stessa che qui richiamo nei punti principali, ossia il valore strategico. Il centro storico di Serravalle rappresenta uno dei principali nuclei storici, culturali e turistici della città di Vittorio Veneto e costituisce un patrimonio urbano e di particolare pregio, la cui valorizzazione è un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale. 2. Gli obiettivi di riqualificazione. La valorizzazione è perseguibile attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il miglioramento della qualità urbana, la promozione della mobilità sostenibile, la tutela del patrimonio storico-culturale e il sostegno alle attività economiche e commerciali del centro stesso. L'ampliamento dell'apertura degli orari dei musei, cosa che è stata adottata per la seconda estate in giorni predefiniti. 3. Miglioramento della viabilità. La progressiva riduzione del traffico veicolare di attraversamento a favore di un traffico di destinazione costituisce uno strumento finalizzato a migliorare la sicurezza stradale, la qualità dell'aria, la vivibilità degli spazi pubblici, la fruizione pedonale e ciclabile e l'attività turistica del territorio. Lo studio che verrà promosso dovrà in particolare valutare i flussi di traffico in ingresso e in uscita dal centro storico, la fattibilità tecnica, economica e giuridica dell'istituzione di una zona a traffico limitato o di una zona pedonale urbana e gli effetti economici e sociali sulle attività commerciali, sui residenti e sui fruitori del centro storico. Inoltre, tengo a sottolineare che la valorizzazione e il miglioramento della vivibilità del centro storico sono obiettivi condivisi dai residenti e dai commercianti, emersi chiaramente negli incontri pubblici che ci sono stati. Ciò premesso, siamo consapevoli dei disagi che ogni modifica della viabilità può creare ai residenti e alle attività commerciali aperte nei giorni festivi. È per questo che come amministrazione e con la collaborazione delle strutture comunali stiamo monitorando la situazione e applicando progressivi miglioramenti, tra i quali l'accessibilità in via Vecellio, la revisione dell'orario di pedonalizzazione e altri accorgimenti sull'asse viario di perimetro. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di chi abita e lavora nel centro storico di Serravalle e la necessità di dare maggiore risalto al valore storico monumentale di questo prezioso centro urbano. Per dare seguito, consigliere, a questa delibera sono quindi entrate in vigore le ordinanze per la temporanea pedonalizzazione del centro storico nelle giornate festive. Rispondendo nello specifico ai singoli punti, il punto 1, ossia se l'assessore al turismo era presente al momento della delibera di chiusura, sì, l'assessore con delega al turismo Barbara Denardi era presente in giunta e la giunta si è espresso all'unanimità a favore dell'atto di indirizzo adottato. 2, se la giunta sapeva del provvedimento previsto dall'assessore alla viabilità. Come lei sa, avendo ricoperto il ruolo da vice sindaco, nessun singolo assessore ha la facoltà di assumere provvedimenti autonomi. Pertanto l'assessore alla viabilità Marco Dus non ha adottato alcun provvedimento individuale. 3, se i consiglieri della maggioranza di centrosinistra sono stati interpellati tutti prima del provvedimento di chiusura, ovvero sono stati chiamati solamente a una mera ratifica di tale inutile e negativo provvedimento, la valorizzazione e la pedonalizzazione del centro storico di Serravalle sono state ampiamente dibattute tra i consiglieri di maggioranza, che le posso confermare essere tutti fortemente interessati a perseguire azioni in questa direzione. Grazie. Grazie. Consigliere Braido, lei ha facoltà di replicare per dichiarare la soddisfazione o insoddisfazione. Prego. Mi fa piacere di aver sentito la risposta del sindaco, sono sicuro che i residenti di Serravalle saranno molto felici di questa risposta e spero che quando sarà il momento lo dimostreranno. Grazie. Grazie. Allora, adesso passiamo al punto numero 2,
che diventa 3. Interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito al sentiero 1043. Prego, consigliere. Allora, premesso che attraverso una petizione sottoscritta da 1213 firmatari, prima e poi è stata recentemente presentata una menzione al sindaco, alla giunta e anche al consiglio comunale, con la richiesta di ripristinare il tradizionale percorso del sentiero 1043 o attraverso un accordo stragiudiziale ovvero con un'azione legale. Che tale sentiero è chiuso da oltre 2 anni e l'amministrazione è rimasta inerte. Che la mozione è stata votata all'unanimità della maggioranza consigliare, con in primis sindaco e Presidente del Consiglio, che dal 17 giugno ad oggi non si è più saputo niente. Tanto premesso, si chiede se è stato avviato un confronto, che credo di no, ovvero se è stata valutata una immediata azione legale, ovvero se è stata presa almeno una qualsiasi decisione. Ricordo che ci sono stati consiglieri del centro-sinistra, addirittura il consigliere Bevilacqua ha detto che mi dava ragione per la prima volta in 60 anni, e io la ringrazio, per non parlare del consigliere Tonon, ex sindaco. Mi aspetterei un sì o no, sia chiaro, questa interrogazione la presento ogni volta, fino al 29. Grazie. Grazie, risponde il sindaco. Sì, consigliere, lei fa bene a presentarla fino al 2029 l'interrogazione, io cercherò di darne risposta. Allora, l'incontro con i proprietari, come è noto, un incontro è già avvenuto e in quella sede, come avevo già detto in questo Consiglio Comunale, non vi è stata alcuna apertura da parte degli stessi al ripristino dell'originario percorso del 1043, essendosi essi resi disponibili eventualmente a mettere in sicurezza e mitigare il nuovo percorso per la parte ricadente nella loro proprietà, per renderlo meglio percorribile e comunque più sicuro. Vale la pena anche sottolineare che il ripristino del tradizionale sentiero 1043 all'uso pubblico riguarda appunto, come è stato più volte detto in quest'Aula, un tracciato che inizia dalla sommità di via Piai, passa per la proprietà Sopraccolle, arriva fino alle mura storiche di Serravalle, prosegue per l'area comunale su cui vi sono i resti della chiesetta di Sant'Antonio Abate e la terrazza degli Artiglieri e si conclude alla sommità del Monte Baldo. Quindi gli uffici comunali, valutate le possibili azioni da intraprendere, e capite bene insomma che ci sono insomma situazioni molto particolari, hanno proposto di avviare il procedimento volto alla riapertura del percorso attraverso un'ordinanza di riapertura al pubblico transito dell'accesso e di tutto il tratto del sentiero 1043 ricadente nella proprietà privata dei signor Sopraccolle. In quella sede i proprietari potranno rappresentare le loro memorie e deduzioni e chiedere eventualmente di essere sentiti dal responsabile del procedimento. Terminata la fase di partecipazione procedimentale, saranno valutate dagli uffici comunali le osservazioni e le documentazioni eventualmente prodotte mediante adozione del conseguente provvedimento finale. Quindi le posso assicurare che è stato ieri, se non vado errata, è stato avviato il procedimento per la riapertura del sentiero 1043. Grazie. Allora. Consigliere Braido, lei ha facoltà di esprimere soddisfazione o insoddisfazione. Prego. Prendo atto, grazie. Punto numero 4, interpellanza a risposta orale del consigliere Antonella Uliana ad oggetto collocazione del fondo Zagonal. Prego, consigliere. No, ok. Per cortesia rifaccia la prenotazione. Eccola. Grazie. Premesso che la città di Vittorio Veneto ha da mesi acquisito il patrimonio letterario e iconografico dedicato a Lorenzo da Ponte, considerato che, come si legge su QDP News 8 gennaio 26, l'assessore Padoan ha affermato: l'acquisto è stato formalizzato e stiamo ragionando sulla collocazione del fondo. Successivamente, oggi Treviso 4-5-26, la sindaca Bagliana dichiara:
Gli uffici stanno lavorando perché il fondo Zagonel vada a Villa Croce. Siamo convinti di questa idea perché riteniamo che la villa sia la sede più corretta per sistemare il fondo. Preso atto che nel corso di questi mesi nessuna notizia è stata data in merito alla definitiva collocazione del fondo, sono a chiedere all'amministrazione e con me i cittadini che mi sollecitano a farlo. Dove si trova attualmente tutto il materiale letterario iconografico? Se è collocato ancora nell'abitazione dell'ex proprietario, se rimane valida l'ipotesi di sistemarlo nella sede della Galleria Civica, quando e dove intendete rendere finalmente disponibile a tutti un patrimonio che appartiene alla città. Grazie. Risponde l'assessore Padoan, prego. Gentilissima consigliera Uliana, gentilissimi consiglieri e consigliere, grazie per questa interrogazione. Per rispondere ai primi due suoi quesiti, il fondo da Pontiano, acquisito dal Comune di Viterbo Veneto, si trova tuttora per la gran parte in custodia presso l'abitazione dell'ex proprietario, il quale è stato nominato custode in attesa di definitiva collocazione del fondo stesso. Una parte del patrimonio si trova invece adeguatamente custodita presso Galleria Civica. Trattasi dei 32 pezzi della collezione, fra volumi, spartiti, incisioni, locandine, litografie, ritratti e fotografie, parte dell'esposizione Due geni veneti tra storia e mito, dedicata a Lorenzo da Ponte e Giacomo Casanova all'interno dei grandi eventi della Regione Veneto e più precisamente fra le iniziative da pontiane avviate da questa amministrazione. La mostra è stata chiusa al pubblico il 20 aprile ultimo scorso. L'ipotesi di collocare il fondo presso Villa Croce è stata sin dal principio una delle soluzioni vagliate con maggiore attenzione, ma al momento è stata accantonata. Non appare disposto l'erede del professor Giovanni Paludetti, donatore della collezione Fioretti Paludetti, ad acconsentire la collocazione del fondo presso gli spazi attualmente in uso per esposizioni temporanee. Ad oggi, come ricordavo prima, è allestita la terza esposizione dell'anno 26, Dolomiti un paesaggio tutelato. Vi sono state altre 2 esposizioni quest'anno, la già citata Due geni veneti fra storia e mito, e Comics, la mostra dedicata alla storia del fumetto, inserita all'interno di Works, Festival del Lavoro, chiusasi il 6 luglio. Più vicino al microfono. Chiedo scusa. Rileggo? Allora, sì, l'ipotesi di collocare il fondo presso Villa Croce è stata sin dal principio una delle soluzioni vagliate con maggiore attenzione, ma al momento è stata accantonata. Non appare disposto l'erede del professor Giovanni Paludetti, donatore della collezione Fioretti Paludetti, ad acconsentire la collocazione del fondo presso gli spazi attualmente in uso per esposizioni temporanee. Ad oggi è allestita in quello spazio la terza esposizione dell'anno 2026, quella già citata in apertura, e dopo apprezzate esposizioni della prima metà dell'anno, la già citata Due geni veneti fra storia e mito, nonché Comics legata a Works Festival del Lavoro. A complicare le interlocuzioni vi è stata anche l'irritazione manifestata dall'erede a proposito delle scelte passate relativamente al sacrificio dell'esposizione di una parte della collezione Fioretti Paludetti all'interno dei locali di Villa Croce. L'ipotesi di collocare il fondo presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II appare funzionale sia in termini di prestigio dello spazio espositivo sia in termini gestionali. Parimenti funzionale e al tempo stesso simbolicamente di maggior valenza appare l'ipotesi attualmente al vaglio finale, anch'essa sin dall'inizio presa in massima considerazione. Trattasi dell'ex ufficio postale di Ceneda, uno spazio che si è fatta su piazza Giovanni Paolo I, di proprietà del Comune e che garantirebbe all'unica concreta materiale eredità attualmente esistente di Lorenzo da Ponte di trovare collocazione nella sua Ceneda. Tale posizionamento del fondo risponderebbe parimenti a criteri di razionalizzazione della gestione. L'ipotesi, così come quella al momento accantonata relativa a Villa Croce, darebbe vita ad un progetto micromuseale indipendente, eccezione fatta per una gestione integrata, e dedicato ad un pubblico generale, oltre che ad una fruizione accademica di consultazione. Qualora non vi fossero motivi ostativi, e allo stato attuale non rilevati,
Si procederà in tempi assolutamente prossimi all'avviamento dell'iter amministrativo, che includerà un progetto di allestimento da rendere poi esecutivo previo parere della sovrintendenza. Nell'interrogazione scritta la consigliera chiede testualmente quando e dove intendete rendere finalmente disponibile a tutti un patrimonio che appartiene alla città. E a proposito dell'avverbio finalmente, crediamo sia corretto riassumere cronologicamente le principali tappe della questione. A settembre 2024 si hanno notizie pubbliche dell'affidamento da parte dell'ex proprietario a mediatori il compito di curare la vendita del fondo. La stessa consigliera Uliani in questa sede pone pubblicamente in modo preoccupato la questione. Il prezzo divulgato, 120.000 euro, viene confermato da una proposta di acquisto indirizzata all'attenzione dell'amministrazione comunale che aveva provveduto a contattare i mediatori. A maggio 25 il Consiglio Comunale delibera l'atto di indirizzo per un mandato politico all'amministrazione comunale al fine di acquisire il fondo, chiaramente previa perizia indipendente. 5 voti contrari, fra cui quelli del gruppo a cui lei appartiene. L'amministrazione comunale procede da un lato ad incaricare un perito indipendente e dall'altro a richiedere con successo, facendo leva sull'investimento deciso, il supporto della Giunta regionale del Veneto ad una ricca serie di iniziative di respiro triennale per valorizzare la figura di Lorenzo da Ponte. La risposta del perito incaricato giunge ai primi di dicembre del 2025, dopo un'attenta e minuziosa verifica di ogni aspetto legale ed economico relativo al fondo. È stata tutt'altro che un'operazione meramente formale e ad ogni modo, anticipando l'imminente consegna della perizia, la Giunta Comunale prevede un'apposita variazione di bilancio che stanzia l'importo necessario all'acquisizione, variazione approvata alla fine di novembre 2025 dal Consiglio Comunale. A quel punto, ossia, ripeto, 7 mesi fa, si possono approfondire i ragionamenti, già in ogni caso avviati, relativi alla collocazione del fondo, attraverso sopralluoghi, confronti e interlocuzioni. Si tratta di un'operazione inedita che ha richiesto diverse valutazioni e richiede diverse valutazioni, fermo restando, sottolineo, che parte del materiale del fondo veniva comunque già esposto alla cittadinanza per 4 mesi presso Galleria Civica. Quindi la tempistica a nostro giudizio appare congrua, nonché congrua appare la decisione di movimentare il meno possibile il materiale acquisito in attesa della definitiva e, speriamo davvero prossima, ripeto non abbiamo al momento rilievi ostativi, collocazione a Ceneda. Congrua la decisione di procedere rapidamente ad acquisire il fondo, considerati da un lato la collocazione del bene sul mercato e i diversi appetiti di cui abbiamo ricevuto notizia, quindi anche in assenza di un piano predefinito relativo alla collocazione. E ricordata dall'altro l'opportunità non colta nel corso degli anni e non nei mesi passati di ottenere il fondo in donazione, come da lei stessa dichiarato in questa sede ad inizio maggio 2025. Congrua quindi la decisione di salvaguardare l'unico patrimonio esistente legato direttamente a Lorenzo da Ponte, assicurandone il mantenimento alla città di Vittorio Veneto ed ottenendo autorevoli plausi ad ogni livello, nonché un concreto appoggio da parte della Regione del Veneto alla più ampia azione di valorizzazione. Ovviamente congruo il prezzo di acquisto, scrupolosamente ed indipendentemente peritato. Congrue le ipotesi vagliate per la definitiva collocazione, fra cui quella che stiamo concretamente perseguendo oggi. Grazie per l'attenzione. Grazie, prego consigliere per la replica, prenoti. Congruo anche, assessore, che lei acquisti una macchina e la lasci per mesi nel concessionario perché non aveva pensato al garage dove collocarla. Allora, tutta questa serie di congruità le vedete soltanto voi. Io e i cittadini vediamo invece che sono stati spesi dei denari pubblici per acquistare un fondo che si è trasformato da una donazione iniziale, lo sottolineo perché di questo inizialmente si parlava, a una vendita, a un acquisto, senza avere minimamente idea di che cosa farne. Tutto quello che lei ha detto e questo riepilogo interessante che ci riporta alla memoria un percorso che comunque conosciamo tutti molto bene per arrivare a questa finale della congruità che insomma trovo anche abbastanza ridicola. Tutto questo percorso doveva essere anticipato da delle vostre valutazioni. Voi dovevate pensare prima qual era la sede idonea ad accogliere questa collezione e a cosa farne.
Non è possibile che arriviate dopo mesi a dire, beh, Villa Croz non possiamo fare lì perché c'è il signor Paludetti che non ce lo consente. Sapevate anche prima quali sono le condizioni di Villa Croce e della collezione inserita all'interno? Non so, forse lei non lo conosceva, magari l'ha conosciuto dopo. Si sapeva perfettamente, bastava chiederlo, che lì non era possibile collocarla. E poi mi domando, adesso viene fuori questa idea brillante di inserire il fondo Zagonel all'interno del museo della battaglia. Ma con che logica? Con che logica togliere quella che è l'aula didattica, recentemente allestita con i fondi PNRR, per inserire lì un fondo da voi acquisito? Allora, qual è il senso? Io mi rivolgo anche all'assessora al turismo, che so da sempre essere particolarmente sensibile al destino del Museo della Battaglia e che so che divide con lei la preoccupazione per questo museo. Se è d'accordo su questo? Se è d'accordo sul inserire un fondo all'interno di un museo che nulla c'entra con il contenuto che voi intendete collocare lì, dove non ci sono, nella parte tra l'altro dell'ex poste, tutti gli adeguamenti per poterlo in sicurezza tenere, dove dovreste poi pensare a un archivista che lo gestisca, perché certamente non può essere fatto altrimenti. Pensate ad un'altra soluzione, ce ne sono, basta che chiediate. Grazie. Punto numero 5. Interrogazione dei consiglieri Gianluca Posocco e Giovanni Braido in merito al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto. Prego, chi illustra? Sottoscritti consiglieri comunali di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco e Giovanni Braido, in riferimento al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto, premesso che recentemente l'amministrazione di Vittorio Veneto ha affidato la progettazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto, prevedendo un costo complessivo di 10 milioni di euro, che i sottoscritti consiglieri comunali, comunque non a conoscenza delle specifiche tecniche del progetto, sono giunte notizie che ci avvisano che la vasca esterna attuale di 50 metri di lunghezza potrebbe essere sostituita da una più piccola di 25 metri. Chiediamo se l'amministrazione comunale conferma questa informazione e di relazionare nel merito. Sostanzialmente quello che si vorrebbe sapere è che se dobbiamo fare una piscina, per vari motivi, tra i quali motivi turistici, motivi sportivi e quant'altro, sarebbe il caso che fosse a norma, cioè in modo tale da poter fare manifestazioni di livello non solo locale ma anche regionale, perché no, nazionale, se si vuol pensare mini grande. Se facciamo una cosa così non ha senso, sinceramente. Ecco. Grazie, risponde il sindaco Belliana, prego. Ecco, grazie. Beh, innanzitutto chiedo la possibilità di sforare un po' nei tempi della risposta, perché visto l'argomento abbastanza, molto importante, visto l'importanza dell'opera che la città di Vittorio Veneto andrà, il comune di Vittorio Veneto, l'amministrazione andrà a realizzare, andrà a dare l'avvio all'iter di realizzazione, penso che appunto mi occorra un po' di tempo per dare alcune informazioni corrette ai consiglieri comunali e anche alla cittadinanza. Innanzitutto ringrazio per l'interrogazione, io partirei con delle considerazioni da un punto di vista degli atti amministrativi che sono stati fatti. Innanzitutto nel luglio del 25, quindi lo scorso anno, è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il cosiddetto DOC-FAP, che è un documento propedeutico e obbligatorio a dare l'avvio all'iter per una gara di progettazione dell'impianto,
E da questo documento di fattibilità delle alternative sono emerse quasi 5 soluzioni, tra cui quella di tenere la piscina com'è, la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione nelle sedi delle vasche dove sono adesso, oppure l'ultima, quella che noi abbiamo attualmente sposato, è la demolizione delle vasche e il switch delle vasche, quindi la vasca interna andrebbe a collocarsi dove c'è attualmente la vasca esterna indicativamente e viceversa. Questo per far sì che non venga interrotta soprattutto la pratica dell'attività natatoria. Sapete benissimo, per realizzare delle piscine di questa entità, insomma, ci vogliono almeno 2 o 3 anni di lavori, ecco, per l'intero impianto natatorio. Detto questo, noi abbiamo appunto preso in considerazione l'alternativa che ho poc'anzi descritto, quindi nella demolizione e nella ricostruzione delle vasche alternate, con un ampliamento del 15% della superficie anche esterna. La proposta è stata ritenuta la più rispondente alle esigenze, che assicura il migliore equilibrio tra costi e benefici. Questo è un punto importante da considerare, quindi i costi e i benefici, garantendo la continuità dell'attività sportiva durante i lavori, l'abbiamo poc'anzi detto, e poi un nuovo edificio conforme alle normative vigenti e agli elevati standard di efficientamento energetico. Questa soluzione che noi abbiamo attualmente preso in considerazione, abbiamo un importo di spesa pari a 10.500.000 euro. Su tale base, quindi del DocFap, è stato fatto poi il documento di indirizzo della progettazione, il famoso DIP, posto a base delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione dell'intervento. In particolare questo documento ha individuato quale configurazione del progetto la realizzazione di una nuova vasca coperta da 25 metri come attualmente per 16,50 di larghezza ad 8 corsie, quindi 2 corsie in più di quella attuale, affiancata all'interno sempre, parliamo della struttura interna, da una vasca baby e da una vasca ludica, quindi 2 vasche interne piccole, nonché appunto nella seconda fase la demolizione dell'attuale edificio, la realizzazione delle nuove vasche esterne negli spazi pertinenti e di un fabbricato destinato a bar, spogliatoi e sala polivalente. Naturalmente, coerentemente con quanto già previsto dal DocFap, il documento di indirizzo di progettazione domanda inoltre ai successivi livelli progettuali l'approfondimento della sistemazione esterna delle dotazioni sportive del parco. In tale contesto si inserisce anche la valutazione, come ha detto poc'anzi lei, della possibile realizzazione di una vasca scoperta da 50 metri. L'amministrazione comunale conferma infatti la volontà di perseguire tale obiettivo, cioè voglio dire non l'abbiamo scartato a priori, strategico, riconoscendone l'importanza per il potenziamento dell'offerta sportiva dell'impianto e per la valorizzazione dell'intero complesso natatorio. Le valutazioni sviluppate nell'ambito della presente progettazione evidenziano tuttavia che tale soluzione comporta un significativo incremento dei costi di realizzazione, delle opere accessorie e dei successivi costi di gestione, risultando allo stato attuale non compatibile con il quadro economico disponibile. Resta ferma, ciò non toglie che resta ferma la volontà dell'amministrazione di sottoporre realizzazione della vasca a 50 metri un ulteriore approfondimento tecnico ed economico delle successive fasi progettuali, verificandone la sostenibilità anche in relazione alle eventuali ottimizzazioni progettuali e il reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Se noi andiamo a fare una valutazione comparativa tra la realizzazione di una piscina esterna da 50 metri e una piscina da 25 metri ad utilizzo polifunzionale, emergono queste evidenze. L'utilizzo di un impianto natatorio estivo presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto a quello di un impianto coperto e fin qua ci siamo, chi frequenta la piscina sa che nell'impianto coperto entro per il nuoto e di solito rimango qualche ora all'interno della piscina, dopodiché in quello coperto lascio l'impianto natatorio. Viceversa nell'impianto estivo invece assume la funzione di centro ricreativo
e ne diamo un risultato in questo periodo, soprattutto in quest'estate, sono migliaia le persone che sono entrate appunto nella piscina esterna a diverse ore, spesso per l'intera giornata, e la ricerca di un'offerta di servizi orientata al benessere, al relax, alla socializzazione e al divertimento. Di conseguenza cambiano radicalmente le modalità di utilizzo tra gli spazi d'acqua delle piscine esterne rispetto a quelle interne. La vasca da 50 metri, che tutti noi conosciamo bene, la piscina da 50 metri rappresenta una tipologia di impianto concepita prevalentemente per il nuoto sportivo e agonistico. E all'epoca, secondo me, quando venne fatta, questa era la valutazione che i nostri padri, i nostri predecessori fecero, e con c'erano le condizioni per fare questa valutazione, con una superficie di circa 625 metri quadri e un volume d'acqua prossimo a 1000 metri cubi, costituisce un'infrastruttura importante sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello gestionale. Certo è che una vasca da 50 metri che ha lo scopo appunto di impianto sportivo agonistico risponde meno alle esigenze di un'utenza tipica di un centro estivo. Infatti, durante la stagione estiva, il numero di utenti interessati esclusivamente al nuoto generalmente è limitato alle ore meno calde, cioè alla mattina e alla sera. E nelle ore invece centrali, che rappresentano il momento di massima affluenza dell'impianto, la maggior parte della clientela ricerca invece spazi destinati alla balneazione, al relax e alle attività ricreative. Di conseguenza capite bene che nell'impianto attualmente com'è gli spazi dove l'acqua è molto alta, fino a 2 metri, tutti quegli spazi, quell'acqua là non viene usata durante le ore centrali della giornata, e perché appunto non è di facile utilizzo per i bambini, per anche gente di una certa età, e quindi mezza piscina praticamente rimane completamente vuota. La vasca viene pertanto utilizzata quasi esclusivamente per il nuoto continuo, limitando notevolmente la polifunzionalità dello spazio. Le esigenze dell'utenza estiva, l'abbiamo detto prima, l'esperienza maturata ultimamente fa sì che gli impianti natatori di questo tipo, soprattutto potenziati nell'aspetto estivo, siano principalmente orientati a soddisfare i bisogni di salute, benessere psicofisico, socializzazione, piuttosto che la finalità di preparazione atletica. Anche in considerazione delle elevate temperature estive, gli utenti ricercano attività facilmente accessibili, fruibili anche da persone prive di particolari capacità tecniche, privilegiando ambienti nei quali poter trascorrere il tempo libero. Ecco che quindi prendono considerazioni ampie superfici con acqua bassa nelle quali è possibile toccare il fondo, zone dedicate al gioco acquatico, aree per acqua gym e ginnastica dolce, spazi ludici anche mediante spray park e giochi d'acqua, aree verdi di adeguata estensione e qualità. Limiti di una vasca da 50 metri priva delle necessarie infrastrutture. Ecco, tornando alla sua considerazione consigliere, sappiamo benissimo che attualmente per fare delle gare, competizioni nazionali e internazionali, gli impianti natatori devono avere le infrastrutture accessorie di elevata qualificazione, voglio dire tribune, oppure tribune e impianti progettati per ospitare attività agonistiche e manifestazioni sportive. Infrastrutture indispensabili sono naturalmente i servizi logistici dedicati a aree di accoglienza, parcheggi, va bene, impiantisti di dotazione conforme ai requisiti richiesti a amministrazioni di livello importante. Tutto questo premesso, l'esperienza gestionale dimostra infatti che la sostenibilità economica in un centro natatorio estivo deriva prevalentemente dall'utenza ricreativa e familiare, che rappresenta la quota nettamente prevalente degli ingressi. Le conclusioni: il settore tecnico ha condiviso valutazioni con i referenti del CONI. Ecco, ci tengo anche a sottolineare il fatto che abbiamo interpellato, siamo andati anche alla sede centrale del CONI di Padova, ci siamo confrontati con i dirigenti, con gli architetti del CONI, con gli architetti del CONI e con i progettisti, che sono tra l'altro giudicati anche l'appalto della progettazione delle nuove piscine, e naturalmente anch'essi rappresentano praticamente la necessità
che le nuove piscine estive, quelle esterne, abbiano degli spazi d'acqua polifunzionali caratterizzati da differenti profondità e destinazioni d'uso, capaci di accogliere contemporaneamente attività ricreative, motorie e natatorie. Fermo restando che il DocFab è stato anche illustrato che nelle successive fasi della progettazione sarà comunque opportunamente verificata, mediante specifica analisi costi-benefici, la possibilità di realizzare una vasca polifunzionale che prevede anche la presenza di 2 o 3 corsie da 50 metri, soluzioni che consentirebbero di mantenere la funzione natatoria senza compromettere la versatilità e la sostenibilità complessiva dell'impianto. Detto questo, sappiamo benissimo che il costo aumenterebbe da 10 milioni e 500 mila euro a circa 13 milioni e 500 mila euro, anche nella soluzione limitata della realizzazione di solo 2 o 3 corsie da 50 metri. La decisione riguarda soprattutto la definizione della vocazione della futura struttura, se realizzare un impianto prevalentemente destinato all'attività sportiva e agonistica, oppure orientare il progetto verso un centro ludico sportivo maggiormente rispondente alle caratteristiche della domanda estiva, capace di coniugare attività natatoria, benessere, socializzazione e fruizione da parte della famiglia, dei bambini, degli anziani e dell'utenza non agonistica. Oltre a questo, penso che sia fondamentale e penso che sia una nostra responsabilità anche trovare la migliore soluzione tra quella che è la garanzia e il migliore equilibrio tra un investimento iniziale, la sostenibilità della gestione del lungo periodo e la capacità appunto di soddisfare le esigenze prevalenti della collettività. Comunque rimaniamo anche aperti a proposte. Ecco, grazie. Non c'ho neanche voglia di replicare sinceramente, perché non c'è sordo che non sente, muto che non parla e cieco che non vede. È inutile che vado a spendere 10 milioni per una piscina che non è a norma, che non posso farci niente. Cosa vuole che me ne freghi a me di spendere 10 o 13 milioni? Se devo fare una cosa la faccio bene e la faccio per la città, non faccio una piscina per bambini, faccio una piscina che sia degna di questa città, come vorrei un'amministrazione degna di questa città. Allora adesso passiamo allora in commissione di capigruppo è stato deciso di variare l'ordine dei punti dell'ordine del giorno in modo di dare la possibilità agli ospiti che dovranno intervenire, i tecnici, di svolgere adesso i loro punti e quindi dopo li liberiamo, non li costringiamo a stare qui fino a ora tarda come previsto che faremo. Quindi chiuso il punto numero 4, ex punto numero 4, adesso passiamo al punto numero 10, variante numero 4 al piano degli interventi per il recepimento urbanistico edilizio degli esiti della microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Adozione. Allora adesso interviene, ditemi chi interviene. Consigliere Dus, prenoti. Sì, buonasera. Il punto all'ordine del giorno che discuteremo ora è abbastanza tecnico e per questo abbiamo preparato una presentazione che adesso vi illustreremo insieme alla dirigente di settore, l'architetto Madalosso. Brevemente, 2 parole, si tratta di un regolamento per il calcolo della perequazione urbanistica e del contributo straordinario che è stato predisposto con... ma non c'è...
No, invertiamo l'ordine. Un attimo, scusate, quindi questo non è il punto 10, ma è la perequazione, punto ex punto 12. Un attimo che altrimenti dopo non si trovano sulle registrazioni. Bene, ora siamo al punto 12, approvazione regolamento per il calcolo della perequazione urbanistica e del contributo straordinario. Vediamo se siamo pronti. Ecco. PDF. No. Perfetto. Sì, dicevo che è questo regolamento che è stato predisposto dagli uffici e dall'architetto Virginio Chioato, che ringrazio perché sono diversi mesi che stiamo ragionando su questo regolamento, che sicuramente avrà dei margini di miglioramento, però ci premeva comunque presentarlo e approvarlo perché è un atto propedeutico poi per andare a calcolare le diverse richieste che abbiamo sul tavolo di varianti urbanistiche. È uno strumento che mancava al nostro comune e mancavano dei criteri applicativi chiari e uniformi, e il regolamento va a colmare un po' questi vuoti che c'erano. In sintesi provo a un attimo spiegare di cosa si tratta, poi come funziona il regolamento, poi ripeto, abbiamo presentato alcune slide, preparato alcune slide per tentare di entrare un po' sulla questione. L'obiettivo appunto è abbastanza semplice, che quindi è quando noi ci troviamo di fronte a una variante o una deroga o un cambio di destinazione d'uso che genera un incremento di valore per un privato, una parte di quel plusvalore, non inferiore al 50% nel caso della perequazione, deve tornare alla collettività sotto forma di opere pubbliche, aree cedute o versamenti vincolati a specifici interventi sul territorio. Il regolamento definisce una formula di calcolo del plusvalore economico basata sulla differenza tra il valore del compendio post e ante trasformazione al netto dei costi di trasformazione. Una delle caratteristiche che abbiamo voluto inserire e che va a diciamo, esplicitare in maniera tecnica quelli che erano delle enunciazioni nel piano degli interventi è quella riguardante i coefficienti obiettivi. I coefficienti di obiettivo sono vengono calcolati con un valore compreso tra 0,75 e 0,95 che permettono di ridurre il contributo dovuto quando l'intervento persegue delle finalità di interesse pubblico. Quali possono essere? Possono essere il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare, la riqualificazione ambientale e sociale. In altre parole, chi progetta interventi virtuosi, penso al recupero di edifici storici, alla bioedilizia, all'attività convenzionata, alla messa in sicurezza della viabilità, vede riconosciuto questo valore aggiunto con un contributo ridotto. Ecco, poi abbiamo inserito una questione riguardante il pagamento e la possibilità di rateizzazione di questo pagamento. Insomma, ci sono una serie di indicatori che vanno nella direzione di rendere il più possibile chiaro il quantum della perequazione urbanistica e del contributo straordinario per gli operatori e i cittadini in generale. Ora lascerei la parola all'architetto Madalosso, che ringrazio perché in questi mesi, insomma, tra le pratiche, appunto le molte pratiche che stiamo analizzando e le diverse difficoltà riscontrate anche nel tentare di scrivere un regolamento più possibile chiaro e che andasse anche a rispondere, ripeto, a quello che era il nostro programma di mandato, diciamo è stata un'estate abbastanza calda. Buonasera, cercherò di spiegarvi i contenuti di questo regolamento che oggi più che mai si rende necessario per portare avanti anche le varianti del PI.
Allora, il regolamento contiene i criteri per la determinazione del plusvalore e delle modalità operative per applicarlo. Gli obiettivi del regolamento sono disciplinare l'applicazione della perequazione urbanistica, disciplinare il contributo straordinario, definire il beneficio pubblico negli accordi pubblico-privato e garantire criteri uniformi e trasparenti in forza della trasparenza, l'equità, la rigenerazione urbana, interesse pubblico e valorizzazione del territorio. In questo regolamento sono stati recepiti tutti i punti essenziali del documento del sindaco approvato l'anno scorso, che è la base del PI, della redazione del PI. I riferimenti normativi di questo regolamento sono la legge nazionale sull'urbanistica, il DPR 380 del 2001, la legge regionale del Veneto 11-2004, il PAT, il PRG, il piano degli interventi in fase di redazione e il regolamento comunale. Le definizioni importanti per capire di cosa stiamo parlando. Il contributo straordinario è la corresponsione al comune di un valore non inferiore al 50% del maggior valore generato da interventi su aree immobili in variante urbanistica in deroga con campi di destinazione d'uso in deroga. Solitamente queste sono le varianti a sportello alle previsioni del piano regolatore comunale. Perequazione urbanistica è l'equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. L'istituto della perequazione urbanistica trova applicazione prioritariamente nella trasformazione degli strumenti urbanistici, varianti veri e proprie, in attuazione di comparti edificatori e nei processi di pianificazione negoziata. Contributo straordinario. Abbiamo detto prima, quota pari ad almeno il 50% del maggior valore prodotto dalle varianti urbanistiche, deroghe e cambio di destinazione. Può essere corrisposto in denaro, cessione di opere o di aree pubbliche. Perequazione urbanistica, principio equa distribuzione tra i proprietari di diritti edificatori e oneri urbanistici, attraverso la cessione gratuita di opere, realizzazione di opere, monetizzazione. Questi due istituti operano secondo l'obiettivo di assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori riconosciuti dagli strumenti urbanistici e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, nonché secondo il concetto che la trasformazione del territorio ha un impatto sulla società che deve essere almeno in parte ristorato. Tra i principi trovano concreta attuazione con la cessione gratuita al Comune di aree e opere o in alternativa alla monetizzazione in misura proporzionale al plus valore economico derivante al privato dall'intervento proposto, coerentemente con la definizione di plus valore economico che vedremo dopo. Plus valore economico, beneficio economico prodotto dalla trasformazione urbanistica. Il regolamento dà il metodo di calcolo. Plusvalore è uguale al valore del compendio post trasformazione meno il valore del compendio ante meno i costi di trasformazione per il CO, il coefficiente obiettivo. Calcolo della formula è contributo uguale al plusvalore per l'aliquota. L'aliquota per legge, ai sensi del 380, deve essere almeno uguale al 50%. Con la delibera che viene approvata questa sera, il valore questa aliquota viene determinata nella percentuale del 50%. Modalità applicative. Il regolamento stabilisce la determinazione del plusvalore, le aliquote, coefficienti obiettivi, modalità di pagamento e rateizzazione. Perché determinazione del plusvalore? Perché abbiamo visto prima nella formula ci sono le determinazioni del valore post e il valore ante. Per il valore post trasformazione
vengono definiti dal regolamento dei criteri, i criteri di compensazione delle aree agricole, i criteri di compensazione delle aree fabbricabili, edificate. E secondo cosa? Secondo, prendendo come riferimento la stima del valore delle aree edificabili che è alla base per la determinazione dei valori dell'IMU. Disposizioni principali per i pagamenti. I contributi sono aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e aggiuntivi al costo di costruzione, ai classici oneri che vengono compensati per l'attuazione di un intervento. Il plus valore viene determinato alla base di approvazione dell'intervento. La modalità è il pagamento del 30% entro 60 giorni dall'adozione della variante urbanistica e il 70% prima del rilascio del titolo edilizio. Possibilità di rateizzazione fino a 4 rate semestrali e la fideiussione obbligatoria quando le rate hanno un importo superiore ognuna a 30.000 euro. Obblighi del proponente. Per avere la rateizzazione e per pagare la rata di saldo deve fare un atto unilaterale d'obbligo e anche la fideiussione. E rispetto degli impegni e l'eventuale ricalcolo del contributo. Perché questo? Ritorniamo un attimo alla formula, giusto per comprendere. Allora, valore post del compendio post trasformazione meno valore ante trasformazione meno il costo della trasformazione per CO. Il CO è un coefficiente obiettivo che viene definito oggi prima dell'attuazione dell'intervento, che può anche subire delle modifiche. Il coefficiente obiettivo sono degli interventi che il privato si propone di fare e sono, ve li faccio vedere, sono riassumibili come consumo degli interventi relativi al contenimento del consumo del suolo, al centro storico e residenzialità, alla rigenerazione urbana, qualità dell'abitare, ambiente sociale e ambiente naturale. Ossia sono dei coefficienti che hanno un indice di riduzione che arriva fino a 0,75 e interessano sia interventi di restauro, NZEB, eliminazione amianto, sia adeguamento sismico, realizzazione a opere pubbliche o di inclusione sociale, con i tematismi che vi ho detto prima. Questo coefficiente viene determinato all'adozione della variante e viene effettivamente definito al momento dell'approvazione del progetto dell'intervento. Le regole di applicazione, vi ho detto 0,75, il coefficiente è prodotto dai singoli coefficienti, il massimo quindi possono essere adottati più coefficienti, più interventi che generano il coefficiente con un limite massimo del 0,75. Vengono applicati previa un'istruttoria tecnica e il Comune ha la facoltà di accettarli o di respingerli. Ecco, altra considerazione sul valore del compendio sono i costi di trasformazione che vanno in detrazione rispetto ai valori del compendio post e ante. Sono i valori di costruzione dell'intervento oppure ristrutturazione, di demolizione, di bonifica e altri oneri calcolati nell'ordine dell'8%. Entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione comunale e vale per le nuove istanze e per le pratiche ancora in corso di istruttoria. Io avrei finito. Detto. L'assessore, prego. Sì,
Questo punto è stato discusso in 2 commissioni consigliari dove abbiamo discusso abbastanza lungamente su alcune questioni tecniche e abbiamo proposto alcuni emendamenti che ora chiederei al Presidente della Commissione di presentare. Grazie. Né di uno né dell'altro? Allora apriamo la discussione, do la parola al consigliere Roberto Tonon, prego. Sì, grazie Presidente. Questo intervento solo per la presentazione dell'emendamento in modo che quando si discute si possa parlare in base a quella che dovrebbe essere la proposta definitiva. Allora, l'emendamento nasce, come ha detto il vice sindaco, dal fatto che abbiamo fatto 2 commissioni vista la novità del provvedimento, nel senso che questo tipo di regolamento non era ancora mai stato adottato né approvato, approvato in questo Consiglio Comunale. Vado a illustrare quali sono le modifiche. La prima è al punto 3.2 sulle disposizioni. La dottoressa Madalosso cortesemente nella seconda pagina ha evidenziato quali sono i cambiamenti proposti. Al punto 3, diciamo il primo punto, quando si parla della rateizzazione, allora 30% in un'unica soluzione entro 60 anziché 30 giorni, dall'adozione anziché dall'approvazione. Perché abbiamo messo questo? Perché considerata la tempistica che passa fra l'adozione e l'approvazione, 60 giorni dovrebbero essere più che sufficienti come tempo utile per fare in modo che il richiedente si impegni, fra virgolette, nei confronti dell'amministrazione che sta provvedendo a una modifica chiesta appunto dal richiedente, e in modo che possa pagare la prima rata, quella relativa al 30%, ovviamente prima dell'approvazione, perché se no si potrebbe correre il rischio di approvare una richiesta e poi il richiedente, non dico diventa uccel di bosco, ma è difficile costringerlo, fra virgolette, a pagare. Invece così almeno il 30% dimostra la serietà della richiesta. La seconda poi viene aggiunto alla fine di questo punto e comunque entro 5 anni dall'approvazione della variante. Perché 5 anni? Perché è il tempo, fra virgolette, di legge previsto per i PI, per i piani di intervento. Al punto successivo, numero 5, viene aggiunto l'impegno al pagamento della quota a saldo. Perché? Perché si lega direttamente col punto 4 precedente che riguarda proprio la possibilità di rateizzare qualora l'importo da pagare sia superiore a 30.000 euro. È stato aggiunto, meglio sostituito, l'aggettivo bancaria relativo alla fideiussione, ma per lasciare, diciamo così, più libertà di manovra ai richiedenti è stato sostituito con la fideiussione di primario istituto finanziario. Infine, a parte il punto 9 ovviamente viene tolta bancaria perché il punto 5 è stato modificato. Infine, considerata, diciamo, la mobilità sempre più accentuata, sempre più dinamica, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, si è ritenuto di abbassare l'impegno a mantenere la prima casa a 7 anni anziché 15, perché 15 abbiamo ritenuto che fosse un periodo eccessivamente lungo. Ecco, questi sono i punti che la Commissione avrebbe proposto di emendare. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Vediamo di continuare la discussione qualora ci siano
qualora ci siano osservazioni o interventi da fare sull'emendamento. Quindi io chiudo la discussione sull'emendamento e apro il voto, votiamo l'emendamento, poi passiamo alla delibera vera e propria. Apro la votazione per l'approvazione dell'emendamento. Prego, votate. Bevilacqua. Posocco ha votato? Sì. Dare ha votato? Contrario. E Thomas Toffoli ha votato? Non vedo. Sì, ok. Allora hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. L'emendamento è votato favorevole, quindi chiudo. Bene. Allora, adesso abbiamo la delibera emendata, se ci sono interventi sulla nuova delibera. Prego, consigliere Posocco. Grazie, buonasera a tutti. Sì, il mio voto contrario non era una mancanza di rispetto verso il lavoro della Commissione, dei tecnici, che anzi ringrazio il Presidente che sono messi là a valutare questo nuovo regolamento e hanno fatto le valutazioni che la Commissione ha ritenuto portare avanti. Ecco. No, io non sono un tecnico, quindi il mio è un discorso più ampio, giustamente dovrei studiarmi tutte le cose, però tecnico non sono e faccio un discorso più ampio. Allora, la mia domanda che faccio è come questo nuovo regolamento mi va a incidere nella pratica in corso di istruttoria per il recupero dell'ex Carnielli. Perché va a incidere? Senz'altro. Vi spiego il motivo della mia domanda. Vedendo la continua presenza dei professionisti, dei tecnici presso i nostri uffici comunali, i tecnici di ALI, professionisti di ALI, ho provato a fare un accesso atti chiedendo la variante volta a mutare la destinazione d'uso del comparto ex Carnielli. Mi è stato risposto che non c'era nessuna variante volta a mutare la destinazione d'uso del comparto ex Carnielli, ok? Però c'era, l'ha sottolineato anche la sindaca in una risposta recentemente sul giornale, sul Gazzettino, mi sembra, che c'è una proposta che consisterebbe in una diversa organizzazione urbanistica complessiva dell'impianto. Allora, la cosa semplice, conto mio, dire faccio un accesso atti, rispondete correttamente, non c'è nessuna variante di questo tipo, però c'è questa, consigliere, la guardi, faccia le sue valutazioni e risolto il problema. Sarà un qualcosa che migliora? Non lo so, ecco. Allora, io dico, ma perché non me la danno? Oggi tra l'altro ho fatto l'accesso atti chiedendo questa variante. Poi mi convocate la commissione, perché è un qualcosa secondo me di importante, per domani. Stasera però approviamo questo regolamento. Allora io dico, ma sono tutte coincidenze, vedo sul regolamento si parla di bonifica, di Eternit, punteggi alti, per questi motivi, e io veramente vengo, visto che non ho una risposta, non ho quel documento di variante, è diverso dire non ho una risposta, perché la risposta ce l'ho avuta, sì, ecco. Allora dico, questo, so che ci sono altre varianti importanti in zona industriale che andremo
probabilmente arriveranno in Consiglio Comunale nei prossimi mesi, non dico questo, ma questo soprattutto sul recupero dell'ex Carnielli, dico, sarebbe bello Sindaco che illustrasse al Consiglio Comunale prima, che facesse un po' di chiarezza su quello che sta succedendo, perché non so, col vecchio progetto il Comune incassava X euro di oneri, eccetera, eccetera, con questa proposta, con quello che è arrivato, si modifica in meglio, si modifica in peggio, incasseremo meno, incasseremo di più, cosa succede? Magari non sta succedendo niente, però se avessi avuto la risposta, stasera sarei qui rilassatissimo, così voterei magari anche a favore e tutto a posto. Ecco, grazie. Se ci sono altri interventi, fate la prenotazione. Interviene il consigliere D'Arè. Grazie Presidente. Ma diciamo che questo documento che viene portato avanti, diciamo, anche abbastanza velocemente, tra l'altro con una modifica fatta in corso d'opera, dimostra la complessità di questo provvedimento. Perché io voto contrario? Voto contrario perché con questo documento che noi andiamo a approvare, l'amministrazione comunale si lega le mani nei confronti non tanto sull'urbanistica dei privati, ma sull'accordo pubblico-privato su quelle che possono essere le aree di intervento su grandi aree come abbiamo a Vittorio Veneto, vedi Carnielli come aveva detto chi mi ha preceduto, oppure domani potrebbe arrivare la Colussi, per cui questo è troppo perentorio e va a legare l'amministrazione con dei contratti ben precisi, perché una volta approvato questo, chi arriverà, la parte pubblica che arriverà per una contrattazione pubblico-privata, arriva con questo documento e chiede che questo documento sia applicato. Io non lo voto questo documento, non lo condivido, mi dispiace. C'è qualcuno altro che deve intervenire? Non vedo prenotazioni, del resto sono state fatte 2 commissioni su questo argomento, penso che siano state abbastanza sviscerate. C'è l'assessore che vuole commentare gli interventi. Prego, Assessore Dus. Sì, dunque, i regolamenti, questo in linea generale, non vengono realizzati e scritti pensando a un caso particolare, altrimenti sì, si chiamano in un altro nome. Per cui i regolamenti servono per normare quantomeno tutte le casistiche possibili. E questo è stato un po' il nostro lavoro che abbiamo cercato di fare in questi mesi. È chiaro che non è semplice normare tutte le casistiche, l'abbiamo visto perché nelle oltre 140 domande che abbiamo ricevuto, non dico che sia una diversa dall'altra, però hanno grandi complessità, nel senso che appunto hanno tutte una loro caratteristica, perché il territorio è complesso, il territorio, ogni proponente o investitore chiede una cosa diversa dall'altra e così è la natura dell'urbanistica in questa nostra città. Detto questo, ci siamo dati però delle linee guida, ci siamo dati degli indirizzi e questa è stata la consegna che è stata data ai tecnici, sulla quale poi loro hanno costruito l'impianto regolamentare.
Ora, venendo al caso Carnielli, che lei ha citato, sono diverse le considerazioni da fare. Noi ci troviamo in una fase che dal punto di vista amministrativo mi spingerei a chiamare endoprocedimentale, nel senso che sono state presentate delle richieste da privati o, ripeto, investitori. Queste richieste sono state vagliate dagli uffici tecnici e dovranno essere portate poi alla parte politica successivamente. Queste richieste potranno trasformarsi, diciamo, nel percorso del piano di interventi, perché non è detto che quando uno presenta una richiesta, quella richiesta deve essere accolta così com'è. Le amministrazioni, in questo caso la nostra amministrazione ha scelto di aprire questo sportello dei cittadini e quindi accogliere le richieste esterne, però noi avremmo potuto fare un piano degli interventi senza ascoltare nessuno e pianificare come volevamo più o meno la nostra città. Abbiamo aperto questo, diciamo, momento partecipativo perché era da oltre 30 anni che non si discuteva di questa cosa, visto che il PRG è ben datato, e quindi abbiamo ritenuto che ci fossero delle situazioni che erano a dir poco stagnanti e che provavamo, con le difficoltà poi che ci sono in questo mercato di oggi, a sbloccare. Non lo so se riusciremo a sbloccare una, 10 o 100 di queste varianti, perché come ho detto prima, il mercato è in una fase molto delicata, almeno questo è quello che mi viene riferito, gli investimenti sono molto cauti, la parte pubblica ha delle esigenze che a noi interessa che vengano espletate in una certa maniera, per cui abbiamo la necessità di darci delle regole chiare che valgono per oggi e anche per domani, in modo che almeno finché rimarrà in vigore questo regolamento, tutti possano seguire e non andare, diciamo, un po' a mercanteggiare un po' sulle singole operazioni. Perché poi c'è sempre, diciamo, che quando ci sono delle regole bisogna stare dentro dei binari, no? Altre volte invece, quando le regole non ci sono delle interpretazioni e ognuno poi ha la sua interpretazione. Queste regole hanno un fondamento che sono i valori IMU. I valori IMU sono stati disegnati anche questi con dei criteri sulla città. Alcuni di questi valori ci siamo accorti che sono fuori mercato o comunque mal si adattano a delle situazioni esistenti e quindi creano anche dei plusvalori eccessivi su una zona rispetto ad un'altra, però come tutte le regole bisogna a un certo momento creare delle soglie. Tornando alla questione Carnielli, è stata convocata per domani sera la commissione, gli aggiornamenti, quanto mi risulta, sono di due tipi, uno dal punto di vista ambientale e uno va nella richiesta che lei poco fa esplicitava, cioè quella di capire qual è la variante che è stata richiesta all'interno del piano di interventi, e sapendo che sono più di una, perché il comparto non è di una sola proprietà, ma sono diversi proprietari che hanno richiesto appunto diverso tipo di variante. Domani le verrà in commissione Carnielli illustrata la cosa e quindi, ripeto, c'è la massima trasparenza su questa questione, non vedo, cioè, dal mio punto di vista non ci sono, sì, non ci abbiamo nulla da nascondere o quant'altro. Non so se aveva qualcun altro, sì, qualcos'altro da aggiungere. Sì. Volevo aggiungere qualcosa. Ecco, scusatemi. Allora, volevo aggiungere una precisazione. La determinazione del contributo straordinario, c'erano già delle linee guida approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 2016. È l'applicazione comunque della legge nazionale del 380, del DPR 380. E la cosa che viene disciplinata con forza nel regolamento è appunto questo coefficiente obiettivo che va a individuare tutta una serie di elementi che il privato si propone di fare, ma si propone
rispetto a una spinta dell'amministrazione, nel senso che il coefficiente obiettivo è un coefficiente riduttivo all'importo che ne deriva dal calcolo di questo contributo straordinario e fa sì appunto che questo privato vada ad agire realizzando opere sociali, opere pubbliche, opere che comunque ritornano nell'ambiente con la riduzione del CO2, facendo l'edificio NZEB, eccetera, eccetera. Quindi sì, ripeto, si tratta di una evoluzione di una disposizione normativa già attuata con la delibera consigliare del 2016 e con le nuove previsioni urbanistiche, le nuove modalità di valutare gli interventi. Consigliere D'Arè, prego per una replica. No, non è una replica, solo per come secondo intervento e finale anche. La perequazione urbanistica, contributo straordinario, da cosa è normato? Il surplus fatte tutte queste, lo vedo qua il 3.2 il numero. Contributo straordinario devono intendersi come aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Ha un criterio, è soggettivo oppure ha un tabulato o qualcosa? Cioè è quello che ha detto, architetto, è quello che l'ultimo intervento che ha fatto lei, ha detto il contributo aggiuntivo. Da cosa è normato? Il contributo riduttivo. Aspetti un attimo solo. Vediamo la formula, che magari ci capiamo meglio. Eccola qua. Ecco, lei intende questo, il CO che è il coefficiente riduttivo? Sì, ci sono? Dove dice la perequazione urbanistica e il contributo straordinario devono intendersi come aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Perequazione va praticamente a colpire la trasformazione del valore del terreno prima e dopo, da agricolo edificabile. Sostanzialmente è questo. Come facciamo a calcolarlo? Dobbiamo calcolare il valore dell'intervento post, del valore del compendio che assume nel post trasformazione e il valore ante. Okay? Meno i costi di trasformazione. Allora, la formula è complessa. Ci sono diverse anche modalità per il calcolo. Noi qui diamo delle linee guida per la determinazione del valore agricolo facendo riferimento al VAM medio, per il seminativo irriguo 8,5. Diamo dei valori di riferimento che sono quelli delle stime delle aree IMU che hanno portato alla determinazione del regolamento IMU, prendiamo riferimento a quello. Diciamo che comunque i costi devono essere aggiornati ogni 3 anni. I costi di trasformazione li definiamo, sono i costi di bonifica, i costi di realizzazione dell'intervento, eccetera, eccetera, meno il CO che è il coefficiente obiettivo, quello che il privato si impegna a fare
a fini sociali o opere di urbanizzazione, oppure proprio nel suo edificio ai fini di ridurre il CO2, ad esempio. Ecco, lei mi dice da cosa è normato dall'articolo 16 del 380, di PR 380. Cosa? Posso essere? Allora, no, allora, quello che lei mi dice con dei valori chiaramente tecnici e già definiti, che sono le aree agricole, oppure quello che non è chiaro su questo punto è se io ho una trasformazione, non parlo della Carnelli, parlo di tante aree dismesse che abbiamo sul nostro territorio, cui i costi di trasformazione sono estremamente cioè non certi, ecco, diciamo non incalcolabili, perché io posso lavorare e trovarmi poi sotto, magari abbiamo visto sulla nostra vecchia diciamo caserma Gotti, abbiamo acquisito un'area che poi ha avuto aveva dei costi di bonifica che non erano quantificati. Allora io le dico, su questa cosa, se arriva questo problema, non abbiamo una norma, abbiamo un contratto pubblico-privato fatto dall'assessore, dalla giunta, dal sindaco e quant'altro, perché in questo caso lei mi dice la legge che ha appena citato, ma non so se abbia un'applicazione diretta su questo punto. A stima. Esatto, il valore dei costi è proprio determinato puntualmente da una stima, dalla stima della bonifica. D'altro canto, mi scusi, uno che ha un terreno che è da bonificare e vuole trasformarlo in edificabile, sia esso residenziale, commerciale, produttivo, lo trasforma nella misura in cui ha un interesse, altrimenti non fa l'intervento. Allora, se noi nella formula... Se è privato è così, ma se io faccio una trasformazione di un'area per cui diventa commerciale, i miei costi sono superiori, ma il mio interesse è nel patto commerciale che io faccio, non nel costo. È su questo che io le sto dicendo i costi aggiuntivi, perché l'imprenditore che fa l'intervento ha dei costi che possono essere certi o quasi certi o anche magari, però il suo guadagno sta nel fatto che poi ha un'attività commerciale o un'industria che gli permette di sopperire a quelli che sono i costi iniziali, certamente, ma con questo regolamento, secondo me, poi bisognerà andare a trattativa privata, perché così come avete fatto questo, secondo me, questo documento non è normato. Privata, richieste del privato di modificare una zonizzazione o far variante a sportello o articolo 6, cioè sono su iniziativa privata le varianti. A meno, cioè, il comune se fa una variante la fa per individuare un'area di interesse pubblico, ma questo è tutto un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Bene, grazie, ritorniamo alla normalità del svolgimento del Consiglio Comunale. Chiede la parola il consigliere Roberto Tonon, prego. Grazie. Sono comprensibili le perplessità del collega Darè. D'altro canto abbiamo avuto l'opportunità di sentire durante le due commissioni anche il parere dell'architetto Chioato, il quale ha spiegato in maniera molto chiara la, fra virgolette, impossibilità di andare in negativo, come formula matematica appunto. Poi capisco l'investimento, fra virgolette, che può fare l'imprenditore che a lungo termine otterrà, ovviamente lui almeno lo spera, un profitto rispetto alla spesa
di investimento che fa all'inizio. Ma come ha detto anche l'architetto Madalosso, non è che con questo regolamento non sia più possibile ricorrere al SUAP. Lo sportello per le attività produttive è sempre, lo era prima, ieri, lo è oggi, lo sarà anche domani, punto, nessun problema. Per quanto riguarda le attività produttive, questo riguarda soprattutto quelli che sono gli interventi chiesti soprattutto dico non esclusivamente dal privato. D'altro canto ho dato un occhio molto velocemente peraltro sia al regolamento che c'è a Treviso, a quello di Conegliano, a quello di Valdobbiadene, sono, a parte alcune caratteristiche, sono tutte sulla stessa falsariga, tutte. Aggiungo anche che rispetto a questo regolamento diamo una certezza sia al comune che al richiedente di avere, prima di cominciare eventualmente il suo intervento o di chiedere la modifica, quindi il cambio di destinazione, di avere carta in mano, sapere quali saranno le sue spese e quale potrebbe essere il suo, fra virgolette, profitto, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo. Perché? Perché questo è normato. Ha ragione lei quando dice ma io non so alla fine cosa spendo. L'architetto Maddalosso ha ben chiarito che alla fine è rivedibile, mi spiego. Se io presento un preventivo per la bonifica e poi il risultato è diverso, porterò la documentazione che attesta che la mia bonifica aveva un costo maggiore alla fine rispetto a quello preventivato. Siccome è normato negli indici, nei coefficienti di obiettivo, si ricalibra in più o in meno quella che è la spesa. D'altro canto, come è stato ricordato, le prime linee guida hanno già 10 anni, erano già state fatte nel 2016. Adesso vengono, visto che c'è stato a seguito del PAT, bisogna fare il PI, vengono normate in maniera più stringente, ma più stringente per tutti, non solo per il richiedente, anche per il comune. Punto. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi. Interviene il sindaco. Sì, no, intervengo giusto per dire che ho seguito i lavori delle commissioni, ma avevo seguito anche i lavori che stiamo facendo all'interno con il PI e volevo anche ringraziare i tecnici che ci supportano per l'enorme mole di lavoro, perché oltre alle istanze ci sono tutti i regolamenti come questo da avviare e da prendere in considerazione. Come ha detto poc'anzi il consigliere Tonon, siamo sulla linea, sulle indicazioni di istituire questi nuovi istituti urbanistici, che voglio dire non siamo il primo comune a farlo, ma bensì prima di noi sono stati Treviso, Montebelluna, Silea e altri comuni. Naturalmente il nostro viene fatto con delle modifiche rispetto agli altri, proprio perché c'è un'azione migliorativa rispetto a questi istituti fatti su altri comuni. E mi premeva sottolineare che c'è poco di soggettivo in questo, nel senso che i calcoli poi che vengono fatti sono tutti basati anche sulle tabelle di realizzazione delle opere, quindi riferite alla gestione delle entrate, quindi tabelle in cui vengono parametrati i valori effettivi degli interventi. Quindi su quello noi andiamo poi ad valutare gli eventuali costi della realizzazione delle opere. Mi premeva sottolineare il fatto questo sì che non è una contrattazione tra pubblico e privato, ma bensì è regolamentato, come è stato detto poc'anzi, e quindi su basi, voglio dire, normative e anche di tabelle regionali. Grazie.
Bene, allora sì, l'argomento è molto complesso. Come ho detto prima, ci sono state 2 commissioni, per cui c'è stato anche un confronto sostanzioso. Non vedo altre prenotazioni, per cui io direi che la discussione si può dichiarare chiusa e apro le dichiarazioni di voto. Prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi apro la votazione. Consiglieri, votate. Votato. Hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Ha fatto mantiene presenze? Come? Mantiene presenze. Non ho capito. L'opzione mantiene presenze. Perché c'è presente la Cudipani che è uscita, non ha... Sì, no, d'accordo, è giusto, sì, è giusto, no? È un passaggio che non... o l'ho fatto in automatico. Sì. Allora, la delibera è: il Consiglio approva, favorevoli 10, contrari 3, astenuti 2. Non c'è immediata esecutività, trattandosi di regolamento, quindi chiudo il punto numero 12, sì che è diventato 6, vabbè comunque, l'ex 12, e come abbiamo detto in commissione capigruppo, adesso facciamo il punto ex 10 e ci sarà l'intervento del tecnico. Allora, il punto numero 10 è il seguente: variazione numero 4 al piano degli interventi per recepimento urbanistico edilizio degli esiti della microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Adozione. Illustra l'assessore Dus. Sì, anche questo è un punto abbastanza tecnico, però che, scusate il gioco di parole, incide profondamente nel nostro territorio, in quanto riguarda veramente una parte rilevante del nostro territorio, soprattutto la parte a nord. Parliamo di faglie attive e capaci, è un tema che abbiamo già più volte affrontato nel corso di questi anni in questo Consiglio Comunale. È un tema che è stato ulteriormente sviscerato, analizzato e che grazie a questo ulteriore studio specialistico permetterà di definire in maniera più precisa l'ambito territoriale interessato da queste faglie e anche andare poi a regolamentare, come vedremo dopo, gli interventi previsti in queste aree. Anche questo è uno degli argomenti che interessa ai cittadini nel momento in cui hanno poi degli interventi molto puntuali sulle proprie civili abitazioni, sulle proprie attività imprenditoriali, perché ne determinano poi la capacità e la possibilità di poter modificare la propria abitazione o la propria attività. Per cui sono veramente importanti questi studi, appunto perché permettono di andare un po' più in profondità sul tema e capire fin dove si spingono poi e che ripercussioni hanno poi sul nostro territorio queste attività
geologiche, mi viene da dire. Ecco. Lascerei la parola al geologo Lucchetta, che in questo viaggio ci sta accompagnando da tempo, e lo ringrazio perché anche qui, senza l'aiuto di specialistici del caso, è molto difficile diciamo, districarsi in questi ambiti. Se poi, grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. Si sente? Perfetto. Allora, questa presentazione è il ridimensionamento di quella che ho fatto l'anno scorso a ottobre in biblioteca a Ceneda, ovviamente per contenere i tempi. Ho ottenuto le cose essenziali, naturalmente alla fine se ci sono domande perché è troppo concisa sono a disposizione per le risposte se necessarie. Allora, per andare avanti è questo. Allora, che Vittorio Veneto sia stato interessato da fenomeni sismici in passato è noto a tutti. Qui avete il terremoto del 1873, qui quello del 1936. Da questi terremoti storici sono uscite le zone sismiche, note a tutti. L'Italia suddivide il proprio territorio in 4 livelli di zona sismica che graficamente sono mostrati nella figura a sinistra. Le tonalità di colore si abbinano alle zone, quindi dove vedete il colore grigio, penso che si veda il cursore, bene, il grigio è dove il livello sismico è più basso, quindi la cosiddetta zona 4, invece i colori sul violetto sono la zona 1, che vedete che attraversa il nord-est dell'Italia e poi gran parte della dorsale appenninica fino alla regione Iblea in Sicilia. Andiamo avanti. L'ingrandimento su Vittorio Veneto, il contorno nero indica i confini comunali, ci mostra che la gran parte del territorio comunale, almeno la parte centrale e settentrionale, ricade nel colore fucsia e quindi siamo nella zona 1, mentre la parte più meridionale ricaderebbe nella zona 2, quindi il colore rosso. Con la DGR del 2021, delibera di giunta regionale del Veneto 244, Vittorio Veneto è passato da zona 2 a zona 1. Dal punto di vista però dei fabbricati, dei calcoli sismici per gli ingegneri, eccetera, non cambia assolutamente nulla. È solo un cambiamento di nome della zona che vale solo dal punto di vista amministrativo. Questa cartina però rappresenta la pericolosità sismica di base, cioè quella che ci sarebbe se il terreno fosse costituito da roccia compatta e con superficie pianeggiante, ma purtroppo così non è. E quindi entrano in gioco delle condizioni che amplificano il terremoto. In pratica, a parità di evento sismico, essere in una zona o essere in un'altra zona genera degli effetti, chiamati effetti di sito del terremoto, che ne possono amplificare anche di molte volte gli effetti. Tra questi effetti di sito ce ne sono diversi, qui ne vedete illustrati alcuni, non pretendo che riusciate a leggere le scritte perché effettivamente sono un po' piccole. Il fatto di essere su sedimenti piuttosto teneri, piuttosto che soggetti a liquefazione, è un elemento che può amplificare notevolmente gli effetti del sisma. Oppure essere sulla cresta di una collina o di un rilievo, allo stesso modo amplifica enormemente l'effetto del sisma. Ma noi questa sera parliamo di questo effetto di sito. Vedete questa linea rossa con le 2 frecce rappresenta una faglia.
Una faglia è una spaccatura della crosta terrestre lungo la quale ci sono dei movimenti che qui sono rappresentati dalle due frecce contrapposte. I cerchi concentrici che avete qui sotto rappresentano l'ipocentro, cioè il luogo di origine del sisma, e vedete che c'è un legame diretto tra la faglia e l'ipocentro. In pratica l'ipocentro è su una faglia, la faglia in genere si collega all'ipocentro di un terremoto, cioè dal punto di origine di un terremoto. Quindi per poter avere le condizioni reali degli effetti di un terremoto in un certo territorio è necessario tener conto tra tutti gli altri possibili effetti anche la presenza di faglie attive. Per definizione, almeno in Italia, è definita faglia attiva una faglia che sia mossa almeno una volta negli ultimi 40.000 anni. In altri paesi hanno una tempistica diversa, c'è chi si allarga fino a 50-60.000, altri che invece stringono fino a 25-30.000. Comunque in Italia 40.000 è il riferimento normale. Oltre a essere attiva, una faglia potrebbe anche essere capace e quindi in grado di rompere la superficie del terreno fino in superficie. Quindi non c'è una corrispondenza univoca tra faglia attiva e faglia capace. Possiamo avere faglie attive che non rompono in superficie, per esempio quelle che stanno sotto la pianura trevigiana, faglia di Montebelluna, la faglia di Nervesa, tanto per citarne due, e invece ce ne sono delle altre che sono attive e anche capaci, quindi in grado di rompere fino in superficie, e queste sono quelle più pericolose. Lo studio di questi effetti di sito viene praticato attraverso la microzonazione sismica, che si articola su 2 livelli più un terzo livello. Perché specifico 2 più 1 e non direttamente 3 livelli? Perché questo è uno dei fraintendimenti che succedono molto spesso. Il livello 1 si occupa di suddividere il territorio in aree omogenee, vengono chiamate microzone omogenee, che in pratica in caso di sisma dovrebbero comportarsi all'incirca allo stesso modo. Il livello 2 invece aggiunge a queste microzone dei parametri quantitativi, cioè dice il terremoto in questo punto ha una amplificazione locale di X, in cui X è un numero moltiplicatore della pericolosità sismica di base. Su tutto questo però si inserisce il livello 3. Il livello 3 non è in realtà un livello 3, ma possono essere tanti livelli 3, ognuno dei quali si riferisce o a un tipo di fenomeno specifico, per esempio le faglie attive capaci, la liquefazione, il crollo di cavità sotterranee, l'instabilità da frana e chi più ne ha più ne metta, oppure potrebbe essere riferito a un'area circoscritta in cui ci possono essere dentro dei fenomeni particolari. Quindi la microzonazione sismica, lo ripeto, è fatta da un livello 1 e da un livello 2, in cui si possono fare degli ulteriori approfondimenti di livello 3 che però riguardano argomenti particolari. Questo è il livello 1, la carta principale, la carta MOPS del 2016 del Comune di Vittorio Veneto. E qui porto la vostra attenzione, sicuramente avete riconosciuto che è centrata sulla Valle Appisina, porto la vostra attenzione su quelle fasce di color rosa. Quelle sono zone di attenzione per faglie attive e capaci. Sono fasce larghe 400 metri e come vedete vanno a coinvolgere buona parte del fondovalle della Valle Appisina. Quindi diciamo che già col livello 1 il territorio comunale di Vittorio Veneto era già sottoposto a notevoli limitazioni, anche se non sono mai state esplicitate all'interno della pianificazione urbanistica. Andiamo al livello 2. Il livello 2, sempre del 2016, approvato nel 2017, ha preso in considerazione solo alcune parti del territorio comunale, però anche qui vedete con la tonalità rosa, che vedete qui, siamo tra Longhere e Forcal, le zone di attenzione per faglie attive e capaci. Naturalmente queste zone di attenzione sono quelle di prima, ovviamente prese in esame solo per la parte che ha avuto l'approfondimento di livello 2. Detto questo, si arriva al livello 3. Io ho avuto l'incarico a ottobre del 2021 per la parte di coordinamento dei lavori e per la parte di indagini geofisiche per le quali mi sono avvalso
di uno spin-off dell'Università di Ferrara. Mentre per le trincee paleosismologiche, le vedremo dopo, l'incarico è stato dato alla professoressa Eliana Poli dell'Università di Udine, che è sicuramente, almeno a livello del nord-est italiano, la massima esperta di faglie attive e capaci. La struttura tettonica dell'area è già relativamente nota, però sempre a una scala molto ampia. Qui vedete il foglio geologico Belluno, in cui sono sì segnate le faglie che interessano la Valle Apisina, però la carta è a scala 1,50.000, ciascuna di queste linee è larga alcune centinaia di metri. Quindi la posizione è indicativa, sono più o meno là, bisogna approfondire il discorso per andare a cercare dove stanno di preciso. Ed è proprio su questo che si è sviluppata la ricerca, concentrandoci su due linee, che sono le due principali, che arrivano dalla vallata, quindi arrivano da Revine, e poi si dividono proprio a longhere per piegare una verso il Fadalto e una verso Marennes. A Marennes, passato Marennes, poi gira e scende lungo i piedi del Cansiglio per collegarsi a Cordignano. Qui le vedete in sezione, una sezione fatta più o meno all'altezza di Savassa, dove vedete queste linee rosse, queste sono le faglie che arrivano in superficie. Vengono chiamate con la nomenclatura attuale faglie a longhere Fadalto Cadola LFC Nord e Sud, quindi due rami di una stessa struttura. In mezzo ovviamente c'è una fascia di deformazione che prende tutto il fondo della Valle Apisina e poi, procedendo verso ovest, della vallata. Sono state fatte, anticipavo, delle indagini elettriche, ERT, tomografia elettrica di resistività, che è un po' come fare un attack del sottosuolo, ci restituisce dei contrasti di resistività che possono essere poi interpretati come anomalie del sottosuolo. Qui vedete due degli stendimenti fatti ai piani di 9, naturalmente poi l'interpretazione di queste anomalie deve essere fatta dal tecnico, quindi da me, insieme col professor Nasser Abu Zeid, che è il docente dell'Università di Ferrara. Qui vedete proprio lui, Nasser, che sta facendo le misure elettriche a longhere, qui riconoscete il viadotto dell'autostrada. E qui vedete l'esito dello stendimento elettrico della figura precedente, e qui si vede proprio una posizione dentro nel rettangolo di color fucsia in cui c'è qualcosa di strano, di particolarmente strano. Qualcuno di voi potrebbe dire anche questa roba qui a destra è strana. Sì, in effetti è strana, abbiamo scoperto che è un riempimento di una cava, però non sapevamo che c'era. Però qui a sinistra effettivamente c'è qualcosa che non funziona. Quindi una volta identificate con tutte le indagini elettriche le varie anomalie e scelte quelle più interessanti, si vanno a fare le trincee paleosismologiche a cura della professoressa Eliana Poli. Sono state fatte 8 trincee, ce ne sono 5 lungo la linea nord e 3 lungo la linea sud, che è quella indicata in giallo. In cosa consistono queste trincee paleosismologiche? Ecco, qui vi fate un'idea, per chi non ha avuto modo di vederle. Sono degli scavi lunghi 25-30 metri, in realtà uno di questi l'abbiamo fatto lungo 50 metri, profondità 2,5 metri, 3 metri. Quella a sinistra siamo su a Borgo Simoi, questa qui a destra siamo vicino al campo di calcio di Longhere. La scarpata della trincea viene allestita con un reticolo metrico e su questo reticolo metrico viene fatta la descrizione dei terreni con anche il prelievo dei campioni e la datazione a carbonio 14. Per quale motivo? Per poter individuare le anomalie, quindi gli spostamenti del terreno, l'interruzione degli strati, e avendo datato gli strati col carbonio 14 è possibile anche risalire più o meno al momento in cui è avvenuto lo spostamento e quindi a quale fenomeno sismico del passato è da legare quella particolare anomalia. Allora, qui sopra avete l'immagine della trincea di Borgo Simoi in cui dentro le due linee rosse avete la zona di movimento con lo spostamento che è indicato molto bene qua in alto tra i due segmenti gialli. È uno spostamento di 12 cm circa
ma questo lo vedremo dopo. Qui invece siamo in località Torrente Sora, in cui lo spostamento è un po' più complicato, però anche qui si coglie chiaramente che la parte a sinistra è montata sopra a quella a destra. Qual è l'esito di tutte le trincee? Beh, tutte e 8 confermano la presenza di faglie attive e capaci. Si sono osservati rigetti, cioè spostamenti, fino a 49 cm cumulativi, cioè fatti da più scatti. Sono stati misurati singoli eventi da 10 cm. Considerate che 10 cm corrisponde a una magnitudo, Richter, tanto per usare un termine noto a tutti, una magnitudo 6. Quindi non robette. Le datazioni ci danno i movimenti tra 16.000 anni fa fino a qualche secolo fa, con un maggior numero di datazioni tra l'XI e il XII secolo d.C., quindi attorno al 1100 per dire un numero. In 2 casi, in via Cesana e a Marennes, l'ultimo movimento risale a circa 150 anni fa. Se fate la sottrazione si arriva circa al 1873, terremoto dell'Alpago. Quindi potrebbe essere un risentimento di quel terremoto. Quindi qual è la conclusione alla fine? Che tutti e 2 i rami della faglia sono attivi e capaci. Detto questo, si arriva a zonare questo sul territorio. Per fare questo ci sono delle linee guida nazionali che hanno delle loro norme, delle loro regole di applicazione. Qui le vedete, prevedono in particolare 2 diverse zonature, una che si chiama suscettibilità, ZS, che è quella col colore rosa più chiaro, e una zona di rispetto che invece è di colore più scuro. La zona di rispetto è dove effettivamente è stata individuata la faglia con le trincee. La zona invece in cui è stata vista solo con indagini indirette, quindi ad esempio attraverso le indagini elettriche, si chiama zona di suscettibilità. E ovviamente hanno larghezze diverse. Qui sopra avete i parametri metrici che dovrebbero essere utilizzati. La scelta che abbiamo fatto per Vittorio Veneto in accordo con la professoressa Poli è questa. Quindi una zona di suscettibilità larga 160 metri rispetto alla faglia, che qui vedete si vede poco perché ha poco contrasto rispetto al fondo, ma rispetto alla faglia 160 metri di larghezza distribuiti con 1/3 verso sud e 2/3 verso nord, e dove c'è la trincea una fascia di rispetto con una larghezza di 50 metri. 50 metri è un po' di più del minimo previsto dalle linee guida, che sarebbe 30 metri, ma vista la complessità geologica dell'area si è ritenuto che 50 metri di larghezza fosse una quantità congrua per avere un po' di sicurezza in più. Invece i 160 della zona di suscettibilità sono il minimo previsto dalle linee guida nazionali. Tenete comunque presente che partiamo da 400 metri di quelle che sono indicate nel livello 1, nella zona di attenzione, quindi abbiamo avuto una notevole riduzione. Inoltre rispetto a quelle che vi avevo mostrato del livello 1, tutte le fasce rosa che avete visto lì si sono ridotte a queste 2 linee. In pratica sono state eliminate alcune delle faglie sulle quali c'erano dei sospetti, ma per le quali non si è avuta nessuna certezza con le indagini elettriche, e sono rimaste solo queste 2, appunto la Longhere Fadalto Cadola Sud e la Longhere Fadalto Cadola Nord. Qui vedete 3 stralci, proseguendo verso nord, in cui si coglie il loro andamento. Ecco, qui io termino la mia parte, che è quella geologica, e lascio per le ricadute di tipo urbanistico la parola al dottor Matteo Gobbo, a cui lascio il posto. Grazie. Dopo naturalmente se avete domande sono a disposizione. Grazie dottor Lucchetta. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Lucchetta per la esauriente e necessaria spiegazione
del livello di microzonazione sismica e dei contenuti che caratterizzano il territorio vittoriese, contenuti che sono la base fondante della variante tematica che andremo ad illustrare questa sera ed ad adottare. Perché è necessaria una variante urbanistica? È necessaria per due motivi, perché la Regione Veneto si esprime sulla qualità dello studio presentato solamente su procedimenti urbanistici, ovvero su varianti urbanistiche. Secondo motivo, che è ancora più importante, è perché gli esiti di questo studio di microzonazione sismica sono condizionanti in termini di edificabilità. Come vedete, la variante, adesso salto la prima parte perché è stata ampiamente, in maniera molto esauriente, spiegata dal dottor Lucchetta. La variante riguarda una porzione del territorio, la porzione che, come avete ben visto, interessa la parte nord del comune, da Longhere lungo Fadalto fino ad arrivare al confine comunale nord. Quindi le norme che saranno le norme più condizionanti a livello urbanistico ed edilizio andranno a interessare quindi una porzioni mirate del territorio. La variante in cosa consiste? Consiste nel recepimento cartografico degli esiti che sono stati illustrati dal dottor Lucchetta della microzonazione sismica. Quindi noi abbiamo internalizzato nel PI per una gestione, diciamo, urbanistico e edilizia della microzonazione sismica, ovvero di quelle aree che sono state rappresentate in cartografia che presentano queste criticità dal punto di vista sismico. Quindi abbiamo fatto un'aggiunta all'attuale cartografia di piano, quindi alle tavole del PRG divenuto P nelle parti compatibili dopo l'approvazione del PAT, delle faglie attive capaci, quindi sia la faglia Cadola Nord sia la faglia in direzione Cadola Sud sono state rappresentate su base cartografica di piano, quindi in scala al 5000, su base della zonizzazione vigente, in modo tale che ogni parte del territorio interessata dalla microzonazione sismica, in particolare quella dalla faglia attive capaci in quanto pone delle limitazioni in termini edilizi, in modo tale che il cittadino e soprattutto il tecnico possa capire in che porzione di microzonazione sismica ricade il proprio edificio o il proprio terreno ricadente nella zona urbanistica, che sia una zona B, una C1 o 3 piuttosto che in centro storico. Quindi il primo livello di lavoro è stata la sovrapposizione tra gli elementi grafici, cartografici della microzonazione sismica di secondo e terzo livello con la zonizzazione di piano vigente. La seconda parte, anch'essa importante, è stata l'inserimento di un'appendice normativa alle norme tecniche del piano degli interventi vigente, che va a normare gli interventi all'interno delle faglie attive capaci in funzione della nomenclatura della declinazione del DPR 380. Noi abbiamo preso le linee guida nazionali di cui prima il dottor Lucchetta faceva cenno, le abbiamo tradotte in termini edilizi, quindi per ogni tipologia di intervento vi è la condizione abilitante o in alcuni casi, e vedremo poi nello specifico dove, c'è l'inibizione per la nuova edificazione. Quindi in sostanza gli esiti, cioè la presenza di faglie attive capaci nel territorio comunale di Vittorio Veneto determina, in applicazione della normativa statale e regionale, delle condizioni di inedificabilità nel territorio comunale. Salto i livelli di microzonazione perché sono stati ampiamente descritti. A livello cartografico, come è stato prima rappresentato, abbiamo queste due faglie attive capaci, la Longhere Fadalto Cadola Nord e la Longhere Fadalto Cadola Sud, che nel passaggio tra il secondo e il terzo livello assumono un'ampiezza, una profondità diversa e di conseguenza merito del terzo livello aver precisato la profondità, perché in caso alternativo, in caso contrario, il vincolo sarebbe stato molto più diciamo, presente e molto più esteso nel territorio di Vittorio. Quindi è stato ridotto, come mi ho detto, a 160 metri e a 50 metri per quanto riguarda le zone di suscettibilità e le zone di rispetto.
Come vedete, nell'appendice sono state riportate le 2 faglie che abbiamo visto prima nella presentazione del dottor Lucchetta, e nello specifico abbiamo introdotto questa appendice normativa che può essere tradotta in maniera sintetica nella seguente tabella. Abbiamo preso ovviamente le zone di attenzione per instabilità, in questo caso palliative capaci, e le abbiamo ripartite per tipologie. Le linee guida nazionali prevedono la suddivisione in aree edificabili, in questo caso abbiamo preso tutta la zonizzazione vigente del piano, ovvero le zone A, le zone B1, B3, le C1, le D1, le D9, ovviamente tutte le sottozone nell'intervallo e le zone F attuate, e le abbiamo separate perché vengono assoggettate a una normativa diversa dalle aree non edificate con previsioni di trasformazione, che sono le zone C2 non attuate, le schede normative di nuova previsione, le D3 che sono le zone produttive di espansione e le zone F non attuate. Questo sempre in funzione della normativa delle linee guida nazionali. E altra categoria prevista dalle linee guida, l'individuazione delle aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, che sono tutto il resto, diciamo, del mosaico del piano regolatore, che sono le zone E e le relative sottozone. Per queste categorie noi abbiamo declinato, specificato l'intervento e la condizione per poter fare l'intervento. Esempio, nelle aree edificate e ricadenti in zone di suscettibilità o di rispetto di faglia attiva capace, ai sensi della norma nazionale, è inibita la nuova edificazione. Quindi questo per mettere in evidenza come la presenza di faglia attiva capace porta a questa conseguenza urbanistico-edilizia. Ovviamente la presenza dell'inibizione all'edificazione comporta l'attivazione, diciamo, parallela, e questo sarà prevista anche dal redigendo piano di interventi, dell'applicazione di istituti compensativi come credito edilizio o diciamo compensazioni di carattere edificatorio in zone che anche ai sensi della microzonazione sismica o anche per quanto riguarda l'altra componente critica che è il PGRA sono ritenute idonee ai fini edificatori. Per quanto riguarda invece l'edificato esistente, gli interventi sono ammessi, quindi ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, solo con contestuali interventi di miglioramento, di adeguamento o di rafforzamento locale. Tutto sempre in riferimento con il DM 2018 che regola le costruzioni, quindi è il DM di riferimento che ogni ingegnere, ogni geologo conosce e a menadito, sul quale si fa riferimento per gli interventi nell'edificato e nelle nuove edificazioni. Ovviamente la slide ha riportato in maniera sintetica l'approccio e degli esempi di norma. Ovviamente l'appendice è formata da parecchie pagine e per ogni categoria di zona, quindi aree edificate, aree di prossima edificazione e di aree non edificate, vi è la tipologia di intervento che va dalla manutenzione ordinaria alla nuova edificazione, passando per la ristrutturazione edilizia e la condizione di poter fare, quindi è fattibile senza far nulla, è fattibile a condizione che vengano effettuati interventi di miglioramento, di adeguamento, di rafforzamento locale o nel caso peggiore, faglia attiva capace, zona di suscettibilità e zona di rispetto per le aree edificate, vi è la inibizione, quindi il divieto di nuova costruzione. La variante, come tutte le varianti urbanistiche, viene corredata da asseverazioni o valutazioni per quanto riguarda la parte idraulica sismica. Questa, la parte sismica, non serve in quanto è l'esito, è frutto della microzonazione. Per quanto riguarda invece gli aspetti ambientali, sono, diciamo, adempimenti e recepimenti normativi, anzi di apparati e di norme sovraordinate e pertanto non necessita l'attivazione di procedure VAS e VINCA. Per quanto riguarda ovviamente il carico considerativo e il carico urbanistico, si può dire che la variante
comporterà delle limitazioni, quindi una edificabilità minore in quelle porzioni, per fortuna limitate, del territorio, ma che attraversano la parte settentrionale di Vittorio, portando quindi una riduzione del potere edificatorio per il territorio comunale e ai sensi del PRG vigente, del P vigente. E io mi fermo qui, ovviamente rimango a disposizione per quesiti in merito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ingegner Gobbo, quindi l'esposizione è stata completata. Do la parola ai consiglieri, prego. Toccare il punto. Sì, grazie Presidente. Il ringraziamento ai tecnici è sincero perché ho capito, a differenza di 40 anni fa al liceo, qualcosa sulla tettonica delle zolle. Ritengo molto utile questo provvedimento fatto dall'amministrazione perché rispetto ai vincoli del 2016, se non ricordo male, adesso questi vincoli vengono ristretti. È chiaro che la zona non è delle migliori dal punto di vista edilizio, tant'è vero che, come ha spiegato il dottor Gobbo, c'è addirittura in alcune zone l'inibizione nella zona di rispetto e con dei vincoli nella zona di suscettibilità. Però almeno viene, anche in questo caso, viene reso edotto chi vuole fare interventi in quelle zone di quelli che sono preventivamente, viene reso edotto di quali sono i limiti e le attenzioni a cui deve attenersi. Speriamo solo che passino altri 40.000 anni. Grazie. Consigliere Darè. Sì, credo che dopo l'illustrazione del tecnico Lucchetta, credo sia stato esaustivo da tutti i punti di vista, ha fatto capire anche chi magari di geologia non ne sa poco, e quindi ben venga questo provvedimento, anche perché, ripeto, va, come diceva prima il collega Tonò, va a limitare, diciamo, l'area, diciamo, di prima, e quindi è un'area molto più ristretta. Quindi noi siamo favorevoli a questa variante per i più semplici motivi. È chiaro che la nostra è un'area, soprattutto la Valle Pisina, è un'area molto fragile, lo abbiamo visto con i famosi botti nella mia amministrazione, in cui effettivamente ha messo in difficoltà non solo noi, ma anche la parte di là del Falanto, per cui aveva creato dei grossi problemi. Questo studio credo sia una conseguenza di tutte quelle cose, e ben venga, perché così andiamo a, ripeto, a stringere l'area di inedificabilità, e quindi è chiaro magari non è dei migliori, ma chi ha territorio in quell'area magari e ha delle volontà o delle possibilità di farlo, almeno può fare qualcosa, insomma, quindi il mio sarà un voto favorevole. Grazie. Non vedo altre prenotazioni, non ci sono altri interventi dall'assessore. Se ci sono dichiarazioni di voto, prenotate. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiudo la discussione. Prego.
Sì. Consiglieri? Sì, deve averlo fatto prima, se no non va. Sì. Allora, hanno chiudo la votazione. Il Consiglio approva, favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Immediato. È chiuso anche il punto numero 10, ex punto numero 10. Andiamo al punto numero 5/6, riconoscimento debito fuori bilancio. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, sentenza del 2013-2026, illustra l'assessore Giulio D'Antoni, prego. Sì, bene. Sì, buonasera a tutti. Allora, su questo tema c'è un ricorso che è stato presentato da parte di alcuni privati contro la nostra richiesta, o meglio, scusate, contro il diniego di rimborso IMU chiesto da un privato. Quindi il privato ha chiesto di essere rimborsato di un importo dell'IMU versato. E su questo tema noi abbiamo detto che non era accettata questa cosa, per cui gli interessati hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia. Per favore, scusate un attimo, consiglieri, perché già alla voce bassa l'assessore. Io cerco di stare vicino. Prego. Benissimo, quindi dicevo che rispetto a questo diniego del rimborso richiesto dai privati, i privati stessi hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia, diciamo quella che c'è a Treviso in sostanza. Su questo tema diciamo, noi abbiamo insistito sul fatto che il diniego del richiesto rimborso era motivato dal fatto che questo fabbricato, che era una pertinenza del fabbricato principale dell'abitazione, non poteva essere considerato come loro ritenevano. Alla fine, insomma, il giudice ci ha dato torto, per cui con una sentenza del luglio scorso, quindi del mese, il 6 luglio è stata depositata la sentenza con la quale, insomma, il Comune è stato condannato a pagare una somma pari a 1.560 euro per la compensazione, oltre alla compensazione delle spese di lite. Quindi è un debito considerato fuori bilancio, per cui lo sottoponiamo alla vostra attenzione per la presa d'atto e quindi per riconoscere, insomma, questo debito e quindi per poi finanziare questo debito fuori bilancio con l'applicazione di una parte dell'avanzo accantonato per tale scopo. Dove sono andate le mie amiche qua? Sì. Stanno arrivando, sì, ma tanto. Non ti lasciano solo. L'assessore abbandonato a se stesso. Ho finito di illustrare brevemente quello. Bene, l'assessore ha concluso l'illustrazione del punto numero 5. Apro la discussione, resa aperta. Non vedo prenotazioni. C'è qualcuno che deve intervenire? No. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Chiudo la discussione. Apro la votazione. Prego, votate.
Toffoli ha votato, bene. Chiudo la votazione, favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Qui dobbiamo votare anche l'immediata esecutività, quindi riapro la votazione, prego. Manca il voto di nessuno. Chiuso. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti 0. Il Consiglio approva. No, sento i consiglieri un po' distratti, forse siete già stanchi. O facciamo un po' di pausa, facciamo 5 minuti di pausa, sennò... allora se andiamo avanti bisogna fare un piccolo sforzo di concentrazione. Allora, passiamo al punto numero 6. Aggiornamento al DUP, piano delle opere pubbliche e piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028. Vediamo. Vuoi che faccio io le alienazioni e fai il resto tuo? Se mi dai il coso di alienazione. Adesso lo tiro fuori. Di nuovo, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la parte relativa alle modifiche al piano alienazioni, mentre per quanto riguarda le opere pubbliche sarà poi il collega Di Antonio a spiegare, l'unica modifica è il reinserimento, perché era stato tolto, dell'immobile ex scuola elementare di Fais per l'importo di 23.800 euro, che è l'importo in riduzione rispetto all'importo precedentemente iscritto ridotto di quanto previsto dal nostro regolamento per la gara non fruttuosa. Abbiamo reinserito l'immobile che, se ricorderete, era stato eliminato per procedere alla demolizione dell'immobile, perché nel frattempo diciamo che ci sono state delle manifestazioni informali di interesse all'acquisizione, per cui proviamo a vedere se con il nuovo inserimento è possibile riuscire a dare una nuova proprietà e quindi anche una nuova vita a questo immobile. Grazie. Se continuo io, praticamente stiamo aggiornando il documento unico di programmazione che è stato approvato ancora nel dicembre 2025. Quindi una parte l'ha illustrata la collega Denardi, io illustro la parte relativa alle modifiche del piano delle opere pubbliche. In pratica con questa modifica noi facciamo alcuni inserimenti, diciamo l'inserimento di un nuovo piano, che è un nuovo progetto, scusate, che è il recupero dell'area dismessa ex caserma Gotti, l'importo previsto di 290.000 euro e viene avanzato con l'avanzo di amministrazione, come verrà poi ripreso quando esamineremo gli equilibri di bilancio. Quindi questo è un inserimento nuovo per 290.000 euro. Poi c'è un altro intervento che era già previsto nel piano delle opere pubbliche, che era la messa in sicurezza del corpo centrale di Villa Papadopoli. Qui l'importo era di 250.000 euro, integriamo questo finanziamento con ulteriori 90.000 euro che sempre prendiamo dall'avanzo di amministrazione. L'altro punto che era già esistente nel piano è il progetto relativo alla realizzazione del nuovo campo da rugby. Qui abbiamo cambiato solo la fonte di finanziamento, che non è più alienazioni ma è avanzo di amministrazione. Ultimo punto che diciamo, abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche già esistente era la messa in sicurezza di una frana e ripristino delle viabilità in via delle Perdonanze.
L'intervento complessivo è di 490.000 euro e ci è arrivato il finanziamento della Regione per 279.000 euro. Abbiamo inserito l'importo di 210.000 euro con fondi nostri e quindi adesso diciamo, l'opera è finanziata, è inserita nel piano delle opere pubbliche, abbiamo già il progetto esecutivo e quindi a breve, dopo questo Consiglio Comunale, potremo partire con l'intervento, che è un intervento da tempo, insomma, da quasi un anno, insomma, lo stiamo aspettando, avendo realizzato un'opera provvisoria per consentire diciamo, ai residenti nella zona di raggiungere le proprie abitazioni. Adesso è ora che questa opera provvisoria venga realizzata, venga superata con un intervento definitivo più sicuro, che richiede quindi un investimento totale di 490.000 euro. Questi sono i 4 interventi, come dicevo, 3 già compresi, uno nuovo, inserito di nuovo, del piano delle opere pubbliche che viene modificato come ho spiegato. Bene, quindi considero conclusa l'illustrazione del punto numero 6. Apro la discussione. Prego, consigliere Posocco. 2 domande e 3 tecniche solo. Fais, avevamo messo dei soldi in bilancio per la demolizione, quindi questi sono già stati tolti e spostati? Ecco, prima domanda. Seconda domanda, Villa Papadopoli ha detto che il finanziamento di 90.000 euro vengono messi con l'avanzo, gli altri 240 erano alienazioni o erano alienazioni, giusto? Perché non farlo? Le alienazioni probabilmente del terreno C in zona industriale a questo punto no? No, perché se ne mettiamo 90 di avanzo e ne abbiamo 240 di prima di alienazione non facciamo niente. Sì, questa è la domanda. A parte che con 300.000 euro, io bene l'impegno, ma con 300.000 euro facciamo col costo solo dell'impalcatura, sappiamo che facciamo pochissimo, ma comunque l'impegno c'è. Poi un'osservazione sempre sul piano delle azioni, visto che mi date l'opportunità, l'8C, zona industriale via Callarga per capirci, che andrete a concludere la vendita penso a brevissimo, siccome confina con un lotto interessato dal sottopasso, il sottopasso ho la certezza, seppur nel piano opere pubbliche abbia priorità 1, che l'assessore non lo voglia fare, ma siccome, sentendo anche gli industriali che hanno chiesto il casello d'autostrada addirittura, in uno sviluppo futuro della zona industriale, il sottopasso va fatto, senz'altro il prossimo assessore lo prenderà per mano, magari adesso costa 5 milioni, fra 5 anni costerà 10, ma è un'opera in ottica di sviluppo dell'area che va fatta, anche perché comunque abbiamo speso dei soldini. Chiedo un'attenzione alla sindaca, supportato dall'ufficio tecnico, che quando andiamo a vendere il terreno sul frazionamento, se possiamo aspettare a farlo, perché non vorrei che chi compra la terra a confine sulla terra dove dovremo fare il sottopasso, poi ci siano dei vincoli, eccetera, eccetera. Quindi una particolare attenzione al frazionamento, se si può, io non sono, ripeto, il tecnico, se si può evitare, ecco. Basta, grazie. Era una domanda, mi sembra aver capito. Sì. Un sollecito. Prima era la domanda, dopo una considerazione. Consigliere Uliana, prego. Allora, io vorrei avere dei chiarimenti riguardo alla voce nuova biblioteca comunale con 3 milioni per il 27. Cosa significa nuova biblioteca comunale? Avete dei progetti? Che cosa intendete finanziare con questa somma?
domande, non ci sono prenotazioni. Allora, se la Giunta vuole replicare, rispondere agli interventi fatti. Prego, consigliere, assessore. Sì. Quindi per quanto riguarda la Villa Papadopoli, il finanziamento di 250.000 euro è già stato finanziato e l'integrazione di 90.000 euro è stata richiesta dai tecnici che stanno lavorando sulla predisposizione del progetto necessario a mettere in sicurezza una parte del tetto di Villa Papadopoli. Questo a seguito del sopralluogo che è stato fatto ancora lo scorso anno, credo, con la nuova sovrintendente in cui non dico che ci ha consigliato vivamente di intervenire per evitare un ulteriore degrado della villa che per tanti anni insomma, è stata abbandonata e quindi questi interventi vanno solo a fare delle opere per difendere l'edificio stesso da ulteriore degrado e questa sono la cifra che è stata richiesta dai tecnici che stanno lavorando su questo tema complessivamente di 340.000 euro. Non sono entrato nel merito il finanziamento comunque c'era già ed era finanziato nel passato con alienazioni, quindi noi lo integriamo solo per 90.000 euro. Poi andando al discorso che mi ha chiesto, ecco, per quanto riguarda il terreno della zona industriale che è in vendita e il contratto verrà stipulato nei prossimi giorni, preciso che il frazionamento del terreno che è stato fatto tiene conto esattamente di quello che è il progetto a suo tempo predisposto di realizzazione del sottopasso. Quindi io non entro adesso nel merito del sottopasso, si farà o non si farà, non è comunque una mia, come dire, io ho sempre detto che questo sottopasso mi sembrava un'opera inutile qualora appunto non ci fosse uno sviluppo industriale dall'altra parte della ferrovia, comunque non è una mia decisione questa, è una decisione dell'amministrazione, attualmente è una situazione di stallo per carenza di finanziamenti e per anche carenza di privati che si siano proposti di utilizzare quei 10 ettari che ci sono al di là della ferrovia che nel piano delle attività nel pattern non sono stati considerati come possibile area produttiva. Quindi su questo tema, sulla opportunità di fare o meno questo intervento non è oggetto della riunione di oggi, dell'incontro di oggi. Assicuro che il frazionamento che è stato fatto per la vendita tiene conto di quello che è il progetto attualmente che noi abbiamo depositato per quanto riguarda la realizzazione della strada che porta al sottopasso. L'altro tema era quello della biblioteca comunale, anche questa domanda il consigliere me la poteva fare anche a dicembre, no? Quando abbiamo presentato il piano che oggi, le modifiche che oggi portiamo al piano non riguardano la biblioteca. Nel piano delle opere pubbliche effettivamente c'è un progetto per la realizzazione della nuova biblioteca, è stato affidato un doc FAP, quel documento per la verifica delle diverse alternative progettuali, a uno studio che sta valutando tutto il complesso della Villa Papadopoli e anche delle situazioni degli edifici esistenti per darci poi l'indicazione su quella che può essere l'opera che dal punto di vista dei costi e dei benefici è la più opportuna. L'opera chiaramente i 3 milioni non sono attualmente disponibili, sono riportati come possibili alienazioni. Nel momento in cui verranno fatte le alienazioni potrà essere anche finanziata l'opera. Pensavo fosse una cosa che doveva rispondere la collega. Avevamo previsto il finanziamento per demolire entrambi gli edifici che erano uno la scuola di San Lorenzo e poi questo fabbricato, la scuola di Fais. Erano previsti entrambi gli investimenti, adesso è venuto avanti questa ipotesi di una possibile vendita di Fais, per cui i soldi non sono stati utilizzati e sono ancora credo disponibili e sta andando avanti solo il progetto della demolizione della scuola di San Lorenzo.
Ci sono altri interventi? Posocco, eccolo qua. Sì, un'altra domanda perché poi le cose le abbiamo anche sviscerate in commissione. Allora, lei ha detto che Villa Papadopoli e anche la biblioteca sono finanziate in parte con alienazioni, parte già previste, cioè Papadopoli 290.000 mi ha detto che sono previsti con alienazioni e poi la biblioteca parte con alienazioni. Boh, ok. Fatta chiarezza su questo, noi andiamo a vendere adesso un terreno in zona industriale e prendiamo anche un milione di euro, 600 e qualcosa più 2, quella cifra là. Questa cifra qua, che opere fa partire? Domanda, ok? Perché abbiamo la certezza di venderla, ok? E quindi mi piacerebbe capire questi soldi, se già, quali opere, perché ci sono altre anche. Questo, se non fa partire Villa Papadopoli, io dico, visto che abbiamo messo 90.000 euro di avanzo per il tetto, gli altri 240 facciamo partire il lavoro, buttiamo là l'avanzo che ce l'abbiamo e facciamo partire anche il lavoro del tetto, no? Perché se aspettiamo altre alienazioni, ecco, questo per capirci. Grazie. Diciamo, le alienazioni si può stabilire come utilizzarle una volta che sono state incassate, no? Quindi in questo momento non sono incassate, non abbiamo deciso esattamente che cosa fare, cioè non è stato, come dire, formalmente stabilito quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda Villa Papadopoli, non so se mi sono spiegato male, ma prima ho detto, no, che erano stati, diciamo, impegnati nel bilancio 250.000 euro per l'incarico per la progettazione e la definizione degli interventi necessari a mettere in sicurezza quel tetto. E diciamo, dagli elaborati, dal lavoro che hanno fatto i professionisti, hanno rilevato che servono altri 90.000 euro. Questi 90.000 euro li finanziamo con l'avanzo di amministrazione, oggi possiamo fare solo questo e quindi questo ci consente di andare avanti velocemente, mentre diciamo, le risorse che verranno dalle alienazioni, una volta che le avremo incassate, decideremo di cosa possiamo fare con queste. Non è ancora deciso, no? E non poteva essere fatto, ma non poteva neanche essere fatto perché fino a che non porti a casa i soldi non hai la certezza. Esatto, ok. Se ci sono altri interventi. Assessore Di Antoni, lei mi dice che potevo chiederlo prima. Beh, io l'avevo chiesto prima e non avevo avuto una risposta. L'avevo chiesto perché, insomma, un po' mi diverto anch'io a fare come l'assessore Padoan che fa la cronostoria di tutti quanti i vari passaggi con date, affermazioni, eccetera. L'ha fatto prima per il fondo Zagonel. Allora, nel marzo del 25 l'assessore Padoan dice: dobbiamo decidere quale strada prendere, ampliare in loco la rotonda di Villa Papadopoli. Una scelta verrà fatta entro l'anno 2025. Allora, io credo che lei non mi possa censurare se io chiedo a questa data, se avete una progettualità, se avete idee, che cosa intendete fare. Così come credo di poter dire anche la mia, visto gli attacchi che io ho sempre subito da assessore alla cultura, e sto guardando proprio lei, Presidente De Bastiani, ma guardo anche la Sindaca, riguardo al tema Villa Papadopoli. Allora, riguardo al tema Villa Papadopoli, anche qui mi sto continuando a divertire a trovare tutte le affermazioni, mi ha dato un bel insegnamento Assessore Padoan questa sera. Nel maggio del 21, i due consiglieri di allora, De Bastiani e Bagliana, in questa sede, usano queste parole, in particolare lei, De Bastiani: siamo indignati e stupiti che non si intervenga.
Allora, tra l'altro io, insomma non è per togliere i sassolini dalle scarpe, ma forse un po' anche sì, lasciatemelo fare adesso che sono da questa parte della barricata. Io mi sono sentita attaccare anche molto pesantemente da parte sua, Presidente De Bastiani, anche con offese alle quali non ho prestato il fianco per non cadere nelle polemiche. Ma ora sì posso dirlo. E posso dire che quello che all'epoca vi sembrava una cosa urgentissima, improcrastinabile, questione di vita e di morte, adesso che siete qui voi, dopo 2 anni quasi e mezzo, 2 anni, non si vede alba di tutto quello che voi volevate fare. Ma allora io mi rivolgo anche ai giovani consiglieri, anche a quelli più anziani, comunque ai giovani, che pare non intervengano mai, e mi domando se poi ci sono all'esterno le discussioni tra di voi, se ne parlate, se le cose emergono. Non voglio assolutamente criticare nulla, ma è una domanda che io mi pongo perché vi vedo non intervenire. Eppure io vi ho visti molto impegnati durante la campagna elettorale perché volevate la nuova piscina di un certo tipo, perché si parlava della nuova biblioteca. Ne parlavo prima, lo chiedevo prima, non dovevo farla la domanda secondo l'assessore De Antoni. Questa benedetta nuova biblioteca non verrà fatta, perché se evidentemente, allora a questo punto, dopo 2 anni, credo che le cose si possano anche chiaramente dire. Le cose devono essere chiaramente guardate in faccia, non ci nascondiamo dietro i proclami e dietro le parole. Allora io mi domando se voi giovani consiglieri avete chiesto dove questa nuova biblioteca, a cui voi tenevate tanto, verrà fatta. E magari mi rispondete anche voi, mi piacerebbe sentire anche un dibattito tra consiglieri all'interno di questa sala. La cosa incredibile poi, e ditemi se sbaglio, è che un altro tema importante sul quale voi davate battaglia era l'adeguamento per i disabili della biblioteca, l'eliminazione delle barriere architettoniche. È stato fatto? Domanda, sono passati 2 anni, almeno questo è stato fatto? Allora io dico, non avete alba di dove verrà fatta una nuova biblioteca? Beh, voi potreste anche dirmi, certamente, noi abbiamo partecipato a un bando ministeriale con Valdobbiadene e Villa dei Cedri, la nostra idea era quella di farla lì a Villa Papadopoli, ma che meraviglia! Ma lo sapete che i bandi si possono anche perdere? E proprio in previsione del fatto che un bando si possa anche perdere, un percorso, una strada alternativa, una soluzione B, non è pensabile o viviamo alla giornata? Questo è quello che vedo. E poi, permettetemi un altro sassolino, l'archeologico. Allora, anche l'archeologico, la nuova sede dell'archeologico, mi rivolgo anche alla consigliera Bevilacqua, che so sensibile al tema. Anche questo dove è finito? Sparito totalmente dai radar. Anche questo abbiamo appreso che non si farà. A voi sta bene, consiglieri? Perché se l'impianto previsto per il polo museale è per il 28, in 1 anno aprite, Presidente De Bastiani, la nuova sezione dell'archeologico. Sa quante accuse, si ricorda, lei mi ha fatto per questo motivo. Oh, che bene. La sto guardando negli occhi e vedo che ricorda molto bene. Bene, e ora che cosa mi dice? Allora, io lo dico tranquillamente, non ho problemi. Noi non siamo riusciti a farlo. Io, come assessore alla cultura, non ho trovato la soluzione a dei problemi grossi. Però voi ne avevate fatto il cardine della campagna elettorale, della vostra battaglia in questo ambito. E adesso è tutto passato in cavalleria? Dimenticato? Cancellato?
è evidente che la sezione dell'archeologico non c'è alcuna volontà di farla. Così come mi venite a dire adesso interveniamo su Villa Papadopoli, perfetto, ma intervenite con una cifra minima ed è secondo me una semplice stampella per fare in modo che non cada qualche altro brandello della villa. Non venitemi a dire per la messa in sicurezza del corpo centrale, sappiamo benissimo tutti che cosa significa. Una villa Per che favore è concluda, in degrado consigliere, sono già totale. passati... Sono fuori tempo? Dichiarazione di voto, ok, a dopo. Grazie. Dovrò intervenire anch'io, penso. Ho l'intervento del consigliere Carnellos, prego. Sì, interviene un consigliere vecchietto anziano, perché a dire la verità la collega Uliana mi è sembrata notevolmente ingenerosa e notevolmente puntuta. E allora credo di dover intervenire. Allora, io non ero in questo consiglio nel quinquennio precedente, ma un dato di fatto che rilevo è che per Villa Papadopoli nel quinquennio precedente nulla è stato fatto, né poco né tanto. Adesso ci dice, noi in qualche modo 300.000 euro li troviamo per fare in modo che non cada il tetto. Io non sono un tecnico, ma in ogni caso ci darà, ci riconoscerà il fatto, ah sì, quantomeno che non a casche la Giunta ci pensa. L'archeologico, è salta fuori l'archeologico, e anche lui, a dire la verità, alla fine l'ha detto, è passato un quinquennio passato, e dell'archeologico zero e meno di zero. E io da fuori dico, capisco anche, non è semplice, nessuna amministrazione ha la bacchetta magica, magari l'avessimo. La fontana d'Eschei o il vaso di Pandora da cui sia possibile tirar fuori tutto. Fra l'altro, se dovessimo ascoltare quello che emerge e che è emerso anche stasera, addirittura noi basta 10 milioni di euro per la piscina, che per me è anche massa, ma in ogni caso per venire incontro ai desiderata di qualche consigliere dobbiamo tirarne fuori 13 milioni di euro. Allora, siccome le cose vanno ponderate, è indubbio che c'è la necessità di valutare punto per punto cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Biblioteca, anche qui non è stata mossa foglia nell'altro quinquennio e adesso dopo 2 anni si vorrebbe che tenessimo fuori dal cilindro il coniglio. Come sa la consigliera Uliana, in amministrazione non va così, perché si hanno tante volte dei sogni, ma non tutti i sogni possono essere realizzati. Se poi, siccome ha cavalcato, come si può dire, le campagne elettorali, siccome, come si può dire, non è certo alle prime armi, la consigliera sa che ognuno fa le campagne elettorali come ritiene più opportuno. Saranno gli elettori ex post, non ex ante, che valuteranno l'operato di una amministrazione. E le confesso che credo che nelle segrete stanze
anche lei e i suoi colleghi qualche volta avrete detto, a dir la verità, sti qua è più furbi di quel che siamo stati noi. Sti qua è più bravi rispetto a noi, perché quello l'hanno fatto, gli martiri l'hanno fatto, quell'altro è partito, delle asfaltature sono state fatte, ne partiranno anche altre. Sì, sa qual è il segreto? Il segreto è che noi non litighiamo. Noi ci parliamo francamente, ci troviamo anche ovviamente con i consiglieri giovani che portano il loro costruttivo apporto, la loro freschezza e danno input ai vecchietti e credo ad oggi, futuro non sono una maga Circe, non lo so, ma ad oggi la cittadinanza apprezza e ha apprezzato questo modo di operare. Certo, non risolveremo sicuramente tutti i problemi che Vittorio Veneto ha e che sono stati messi questi problemi come la polvere sotto il tappeto perché c'era altro da cui pensare. Ecco, io ho finito e così vorrei dare un consiglio alla consigliera Uliana, che su qualche argomento ha ragione, naturalmente. Tenga a prendere, siccome noi non siamo una caserma, su qualcosa, e lo dico, fra di noi ne parliamo. Non ha. I consiglieri di opposizione non hanno sempre torto, come i consiglieri di opposizione che adesso sono maggioranza, nel quinquennio precedente non avevano sempre torto, come invece è stato facile propagandare. Amministrare è difficile, anche sotto questo profilo, per esempio, i nostri consiglieri giovani se ne stanno accorgendo, perché quando si ha l'argento vivo addosso sembra che tutto sia possibile, sembra tutto facile, ma una cosa è programmare e pensare, un'altra cosa è realizzare, come ha avuto modo lei nel quinquennio precedente, anzi nel decennio precedente, ha avuto modo di constatare. Io sono sicuro che lei lo voleva, finisco, che lei lo voleva l'archeologico, ma ha visto, nonostante la sua volontà, non è stato possibile. Io non dico nulla, non dico colpa di Tizio, colpa dell'assessore, colpa di questo e colpa di quell'altro, dico che non è stato fatto. Grazie, e ho superato il tempo per 21 secondi, chiedo scusa. Consigliere Bassetto, prego. Grazie Presidente. Ci rimango sempre un po' male quando sento interventi che vengono fatti con richieste ai giovani consiglieri, non sapendo mai esattamente a chi si faccia riferimento quando si parla dei giovani consiglieri. Consigliere Uliana, pensavo di intervenire dopo, intervengo adesso, seppur con un intervento molto breve. Tornerò con un'altra proposta di delibera che sarà nei punti seguenti all'ordine del giorno. Lei ha parlato della biblioteca, ha parlato delle piscine, tutti temi su cui ci siamo spesi in campagna elettorale nella promozione del programma elettorale che era stato stilato. Lei crede che io non tenga alla biblioteca? Io sono anni che aspetto la biblioteca, penso che lei se lo ricordi quando era in amministrazione con l'allora sindaco Tonon, già all'epoca si parlava della biblioteca, quindi non è un tema che è qui da pochi mesi. Le piscine sono probabilmente l'impegno più grande per questa amministrazione e non solo per questa, probabilmente anche per quella che verrà.
Ovviamente non è che questi temi siano passati in cavalleria, non sono passati in cavalleria i temi che questa amministrazione all'epoca aveva posto all'interno del proprio programma di mandato. È solo che quando si arriva in amministrazione ci si trovano di fronte a delle situazioni e a delle esigenze, a delle necessità e a delle priorità che portano anche a dover cambiare le proprie priorità che si erano definite. Prego. Ne parleremo dopo, eventualmente, in una delle prossime delibere di questa sera. E dunque ci sono delle cose che non possono essere rimandate, però mi chiedo quante centinaia di migliaia di euro ha stanziato questa amministrazione per portare a compimento progetti già avviati. Cosa dovevamo fare? Lasciarli fermi? Queste sono anche le priorità. Il portare avanti dei progetti già avviati che non possono essere evidentemente abbandonati. E quindi credo che puntare soltanto sul fatto che questi temi siano stati passati in cavalleria, consigliera Uliana mi permetta, però non l'ho trovato, anzi, se posso permettermi, un pochino ingeneroso, questo sì. Torneremo in una delle prossime delibere in modo un po' più dettagliato. Grazie. Grazie, consigliere Bassetto. Un mio intervento, sono anch'io consigliere, molto breve, visto che sono stato nominato più volte. Allora, consigliera Uliana, dopo aver fatto per 10 anni l'assessore alla cultura, sentire che lei rimprovera qualcun altro perché non ha fatto in 2 anni quello che lei non ha fatto in 10 anni, e non dico che bravi, non bravi, mi richiama alla mente il famoso detto, il bue che dice cornuto all'asino. Inoltre, lei continua spesso a far confusione tra giunta e consiglio comunale. C'è la giunta che prende le decisioni e risponde delle decisioni che prende, ci sono i consiglieri comunali che sono consiglieri comunali come lei e che quindi non è che possono assumere provvedimenti diversi, no, non possono prendere provvedimenti diversi da quelli che prende lei. Ho notato che in questi 2 anni lei ancora non ha recepito questa differenza tra giunta e consiglio comunale. Mi fermo qua. Prego, Toffoli. Sì, grazie per la parola Presidente, buonasera a tutti, Sindaco e consiglieri presenti. Parliamo di Villa Papadopoli. A me dispiace che ci troviamo ancora oggi in questa situazione, vedo che Villa Papadopoli purtroppo la stiamo perdendo. La stiamo perdendo perché abbiamo perso un finanziamento, come esposto dai giornali, un bando, avevate partecipato assieme a Valdobbiadene e altri comuni, e che quindi perso un finanziamento perdiamo anche del tempo prezioso per poter avere dei soldi o dei fondi per il rilancio e riparare questa villa. Questa villa che è stata usata, e non è una parola brutta dire usata da tutti i partiti in campagna elettorale, usata appunto per scopo di ogni partito, ma usata per il bene dei cittadini di Ceneda. Non mi dilungo perché è intervenuto Carnellos, Uliana e tutti i colleghi. Io penso che la prima fase sia da metterla in protezione dalle intemperie, dalla pioggia, è vero, perché se andiamo a vedere le foto in che condizioni è, ma non è una casa vecchia, dismessa, di sassi che poi andrà demolita.
è una villa storica che fa parte della nostra storia, è un punto importante della nostra città, della cultura, e che quindi io penso che da domani possiate almeno con un telone grande andare a coprire la copertura in modo che non piova, giusto Giovanni, che abbiamo parlato prima di questo. Questa è la prima fase, poi è ovvio che bisogna pensare a un ottimo destino, un ottimo cambio d'uso eventuale, con il coinvolgimento di tutti. Deve pensare come mettere il tendone, secondo me. Deve concentrarsi. Come utilizzare, ci sono tanti modi. Fai un summit del pensiero. Io penso che ci si deve unire tutte le forze politiche per portare avanti questo progetto di rilancio di Villa Papadopoli, della biblioteca civica, della rotonda della Papadopoli e quant'altro. Inutile, le polemiche vanno bene, le discussioni, ma a me piace la concretezza, come avremmo fatto con Giovanni Braido se fossimo stati eletti in Consiglio Comunale. Permettetemi un po' questo incipit. È vero. Grazie. Grazie. Grazie consigliere. E buon lavoro se saremo uniti. Allora, ha chiesto la parola il consigliere D'Arè, prego. Prego. Posso dire che effettivamente sono contento che vengano stanziati, messi 340.000 euro sul quartiere di Ceneda, perché dopo 12 anni, cioè dopo la mia amministrazione, dove è stato fatto il Museo della Battaglia, le amministrazioni che si sono succedute non hanno messo niente. Quindi spero che questi siano i primi che vadano a rimettere in piedi un quartiere importante dal punto di vista storico, dal punto di vista anche di comunità, e finalmente dopo 12 anni vengono stanziati dei fondi per questo quartiere, quindi io faccio un plauso, però ripeto, le disponibilità economiche che ha questa amministrazione sono diverse da chi è arrivato prima, per i motivi che ben sappiamo, insomma. Ci troviamo a finanziare delle opere molto importanti perché abbiamo lasciato certamente i conti in ordine, e anzi di più, e quindi spero che questi siano i primi che arrivino, magari cercando di attingere a dei progetti nazionali o europei, e chiaramente perché credo che, vista la vicinanza della biblioteca a Villa Papadopoli, si possa pensare a un intervento per allargare e costruire su Villa Papadopoli la nuova biblioteca, se mai riusciremo a vederla o a farla, ma quantomeno l'idea di pensarci per fare un'opera credo così importante, che non è di un'amministrazione, può essere di più amministrazioni, perché i soldi e la coperta è corta su tutti i comuni, quindi chi prima e chi dopo, io dico finalmente dopo 12 anni vengono impegnati 340.000 euro sul quartiere di Ceneda. Chiesto la parola l'assessore De Antoni. Solo per una precisazione, siccome alcuni consiglieri sono intervenuti anche sugli aspetti tecnici legati al documento che stiamo predisponendo per Villa Papadopoli e agli interventi provvisionali che dobbiamo realizzare con le risorse di cui ho parlato prima, ho approfittato della presenza ancora qui in questa sede dell'architetto Madalosso per chiederle in 2 minuti di illustrarci questo documento, quindi il DocFap che abbiamo incaricato di predisporre e gli interventi che sono previsti per mettere in sicurezza la Villa Papadopoli. Vediamo se ci sono altri interventi. La DG che sta provando a... Ci riesce? Chi è che deve intervenire?
Do la parola all'architetto Madalosso, prego. Allora, la progettualità su Villa Papadopoli si articola in due filoni. La prima è la volontà di fare un documento di indirizzo alla progettazione e valutare alternative progettuali su dove fare la biblioteca. Alternative progettuali che vanno a riconsiderare anche progettualità già fatte nel tempo. Sì, negli anni scorsi, esempio il progetto di Follina fatto per quell'ambito. Per fare questo però è necessario fare un intervento mirato sull'immobile per cercare di capire cosa abbiamo come struttura. La struttura che è molto articolata perché c'è un corpo storico che è la parte centrale della villa e poi c'è la rotonda, fatta anche quella in anni diversi, in due parti, il corpo di collegamento e poi la rimanente parte della villa dopo il corpo centrale. Per fare questo abbiamo già dato un incarico per le indagini, anzi già fatto un progetto delle indagini, già affidato e abbiamo l'autorizzazione della sovrintendenza richiesta, cioè appena arrivata e con quelle partiremo. A seguito dei risultati di quelle indagini faremo un DOCFAP puntuale per individuare se è possibile fare la biblioteca e con quali costi, con quale tipologia di intervento, perché oggi quando parliamo di un intervento per una biblioteca dobbiamo considerare gli standard, i pesi e soprattutto se possiamo fare, dico possiamo perché è il frutto delle indagini, del risultato delle indagini, che potremmo dire faremo un adeguamento sismico, un miglioramento sismico, conseguentemente carichi di solai potranno essere D. E quindi collocare anche le varie attività nei vari spazi. Oltre a questo però, sempre nei quindi 340, 250 più i 90, abbiamo la messa in sicurezza del tetto. Anche qui il progetto l'abbiamo presentato ancora a fine dell'anno scorso, integrato o comunque modificato nella formulazione a marzo e di questo non abbiamo ancora l'autorizzazione, perché secondo la sovrintendenza dobbiamo fare un intervento di restauro puntuale e non di messa in sicurezza. Mi spiego meglio. L'intervento di pura messa in sicurezza comporta la realizzazione di interventi che non vanno a incidere sulla struttura muraria, quindi sull'involucro storico. Per fare un intervento che sia sì di messa in sicurezza, ma non fatto per essere poi demolito e fare l'intervento di restauro, abbiamo la necessità di fare un progetto che contempli entrambi e che sia quindi un definitivo ma messa in sicurezza e quindi dobbiamo riformulare il progetto e chiedere un'autorizzazione monumentale specifica. Siamo già d'accordo con la sovrintendenza per avviare questa cosa e comunque nel contempo facciamo le prove. Così è. Lo stanziamento c'è e quindi procederemo in questo senso. Sì. Quindi ho chiesto all'architetto che tecnicamente ha chiarito quali sono gli interventi che stiamo facendo e anche le procedure da seguire per arrivare alla messa in sicurezza, dico io, della villa. Cosa che per tanti anni non è stata fatta, consigliera Uliana, non è stata fatta e la situazione è evidente a tutti e se lasciamo le cose andare ancora avanti così significa proprio che poi quel fabbricato è solo da demolire e non c'è niente da fare. Il problema del museo, archeologico, io le ho già risposto anche nel Consiglio Comunale di dicembre, quando lei ha sollevato il problema. Ho detto
detto che al momento questo intervento, che pure è mantenuto nel piano delle opere pubbliche, non è un intervento prioritario. E lo sa perché non è un intervento prioritario? Perché ci sono da parte della nostra amministrazione milioni di euro che stiamo stanziando per mettere in sicurezza e a far rispettare la normativa per edifici pubblici, dove ci sono uffici pubblici, per edifici adibiti a scuola, per edifici adibiti ad asilo nido. Ci sono una serie di interventi per mettere a norma questi edifici e quindi credo che rispetto a un intervento importante da fare a Villa Papadopoli per fare la biblioteca eccetera, sia prioritario prima sistemare tutti questi edifici che sono in una situazione davvero precaria, sono stati non considerati per tanti anni. Adesso è arrivato il momento di fare questi interventi e mi collego all'intervento, anticipo l'intervento poi che ci sarà posso leggere, ma sono riportati nella delibera che lei sicuramente ha letto, quella relativa alla salvaguardia degli equilibri e alla variazione di bilancio. Lei ha letto quali sono i singoli interventi che stiamo facendo che abbiamo finanziato con la variazione di bilancio per poter fare questi interventi che sono sì prioritari rispetto a qualunque altro tipo di intervento. Il consigliere Bassetto prima ha elencato anche gli investimenti che abbiamo fatto in questi mesi, quegli stanziamenti che abbiamo fatto in questi mesi per completare gli interventi avviati dalla precedente amministrazione. Ricordo solo perché me li sono segnati la palazzina di Via Galilei, dove abbiamo dovuto investire dal 2024 333.000 euro, la discarica di Forcal, che adesso è in corso l'ultimazione, abbiamo appena approvato la perizia di variante ultima, abbiamo messo ulteriori 240.000 euro rispetto a quelli già stanziati dalla precedente amministrazione, Palazzo Piazzoni, dove sono oltre 500.000 le risorse che abbiamo stanziato, e poi la caserma Gotti, e qui volevo sottolineare la caserma Gotti, dove abbiamo stanziato prima 290.000 euro, mi sembra, no, complessivamente 450.000 euro per completare, mettere in sicurezza i due fabbricati che erano implosi e che costituivano un grosso rischio per la sicurezza, per completare una serie di opere, consigliera, che sono anche i punti luce, che sono anche l'ascensore per salire al primo piano. Ha capito cosa è rimasto indietro del precedente progetto? E li stiamo mettendo noi, 450.000 euro. Sono rimasti lì, sono 180 punti luce. No, ma il progetto... Per favore, manteniamo... Queste sono... Allora, perché è facile... consigliere Posocco, non la sento nessuno. Non c'è scaletta Santa Lucia. Ok, scusi, queste cose le dico, no, queste cose ne abbiamo già parlato di questo in un'altra occasione. Nel momento in cui sollevate polemicamente questi temi, mi permettete di essere polemico anch'io quando dico che questi interventi non li ho mai rivendicati. Ho sempre detto, no, consigliere Posocco mi deve dare atto, ho sempre dato atto alle difficoltà finanziarie che c'erano precedentemente, però la situazione esistente oggi è quella che le ho illustrato, per cui le priorità secondo me devono essere scelte in maniera corretta dall'attuale amministrazione, tenendo conto dei problemi, tenendo conto delle priorità e dei rischi che corriamo a non intervenire immediatamente su questi beni. Per questo mi permetto di alzare la voce, però e concludo per un'ulteriore osservazione alla consigliera Uliana. Le ho detto, non l'ho censurata dicendo che poteva chiedermelo anche a dicembre. Oggi noi stiamo semplicemente facendo una piccola variazione al piano delle opere pubbliche. Abbiamo fatto un'introduzione di un nuovo progetto e abbiamo finanziato in maniera diversa gli interventi che erano già previsti. Non è bello sentirsi parlare quando parla un altro avvocato, però lo faccia pure, che tanto spero che gli altri non l'ascoltino. Lasciamo concludere un minimo di rispetto, l'assessore. Mi consento un minimo di rispetto per le persone. No, non occorre fare così. Assessore, concluda l'intervento. Sì, ho concluso il mio intervento. Grazie. Interviene l'assessore Padoan, prego.
Sì, io trovo che da un punto di vista, voglio dire, della qualità del dibattito che si vuole dare, siano da evitare approcci alla politica che siano, voglio dire, semplicemente legati a sassolini da togliersi, da come dire, scavi in situazioni del passato per in qualche modo apparire incisivi, cosa che non accade perché si rimane a dibattiti stantii senza peraltro fare un'analisi concreta di quello che eventualmente nel passato non è andato per il verso giusto. Io sinceramente, consigliera Uliana, mi rivolgo a lei inizialmente per dirle che non capisco sinceramente il suo livore nei confronti e la sua irritazione per aver semplicemente ricordato ai cittadini e alle cittadine quali sono stati i passaggi per l'acquisizione del fondo da Pontiano e per aver semplicemente, insomma, contestualizzato queste accuse che continuamente riceviamo di ritardo all'interno di un percorso che è molto, molto chiaro e molto lineare, se vogliamo. E poi le critiche ci stanno, meno, diciamo così, giustificato secondo me è rivolgersi, come dire, in modo secondo me anche un po' provocatorio, affermando basta che chiediate, nella misura in cui veniamo da un'opposizione che alcuni hanno scelto di rendere pregiudiziale, di rendere, ripeto, livorosa, di rendere volta, appunto, come cito testualmente il suo intervento, a togliersi i sassolini dalle scarpe. Legittimo, il ruolo di membro di una giunta è sicuramente un ruolo di alta esposizione e quindi ci sta, voglio dire che caratterialmente non si riesca a mantenere una visione politica e ci si limiti a battaglie, secondo me, un po' di retroguardia, però non credo sia questo quello che faccia il bene della città. Siamo qui per fare il bene della comunità, i consiglieri e le consigliere sono qui per rappresentare le istanze dei cittadini. Per quanto riguarda la scelta della collocazione, probabilmente abbiamo idee diverse e come amministrazione riteniamo che investire su Ceneda per riprendere l'intervento del consigliere D'Arè sia una scelta importante, strategica e anche di una valenza simbolica molto forte. Poi detto questo, andiamo a ragionare concretamente sul passato, perché se si deve fare un'analisi facciamola. C'è stato un PNRR nel passato, quali fondi rispetto ad altri comuni paragonabili sono stati attratti? Abbiamo attratto poco e quel poco che abbiamo attratto non aveva, voglio dire, copertura finanziaria, tant'è che stiamo investendo in maniera pesante il disco per completare le opere, è così consigliere Posocco. E per quanto riguarda come dire, il tesoretto dei derivati, i derivati sono stata un'operazione, permettetemi il gioco di parole, ma cassata dalla Cassazione, non da noi, ed è stata un'operazione che ha ingessato il bilancio comunale per un decennio, con delle conseguenze evidenti in termini di mancanza di spesa, in mancanza di impossibilità di mantenere un patrimonio e quindi conseguenze in termini di vetustà di tutto il patrimonio immobiliare. Se ha voglia di rispondere, consigliere D'Arè, intervenga. Ci siamo trovati, allora, per favore, scusate un attimo, manteniamo. Scusate un attimo, scusate. Presidente, posso parlare?
No, inutile che parli scusate un attimo. Allora, un attimo di calma. Voi sapete che ci sono 2 interventi, uno di 7 minuti, uno di 5 minuti. Per favore, se non parlate tra di voi, riusciamo ad andare anche avanti più veloce, perché effettivamente avere un brusio di sottofondo disturba e non aiuta la concentrazione. Assessore, concluda il suo intervento. Scusa? Non ho capito. L'assessore Padoano è ancora... Grazie. No, io reputo, voglio dire, corretto ricordare, perché poi nell'azione dell'amministrazione si deve finire per intervenire su quelle che sono diventate priorità, cioè Villa Papadopoli, cioè tanti investimenti in immobili comunali, su quali insomma credo che come amministrazione ci stiamo spendendo non poco. Ed è giusto quindi ricordare quello che è accaduto nel passato per come dire, esporre alla cittadinanza interessata il perché certe scelte sono dovute diventare prioritarie, pur nel rispetto del programma elettorale. E concludo riferendomi un attimino alla sezione archeologica, perché anche qui c'è veramente, credo, da portare, voglio dire, a conoscenza lo stato dei fatti. Io personalmente sono uscito sui giornali con onestà nei primissimi mesi dicendo la sezione archeologica, considerato l'intero, come dire, l'intera situazione degli interventi da portare avanti, non può essere considerata al momento una priorità, salvo la ricerca di finanziamenti, di bandi, di soluzioni. Io mi sono dovuto, voglio dire, imbattere con delle richieste della sovrintendenza che a dicembre 2020 riceveva dall'amministrazione precedente una promessa di intervento per avviare l'allestimento della sezione archeologica, senza che questo venisse minimamente comunicato a nessuno, salvo poi, voglio dire, scoprire che quantomeno rispetto alle amministrazioni precedenti si aveva avuto l'onestà di parlare chiaro, Cioè, l'amministrazione precedente è entrata con un obiettivo e non ha mosso un dito per perseguire questo. E questa era una priorità politica chiaramente stabilita. Che ora si venga a contestare lo stato di fatti, secondo me è abbastanza curioso, ecco, tutto qua. Però, ripeto, è giusto che i cittadini sappiano di quello che era stato promesso a livello elettorale e a livello di istituzioni, che poi non venne minimamente tenuto in considerazione nell'azione concreta degli anni successivi. Grazie. Grazie Presidente. No, io intervengo brevemente perché non volevo rispondere a provocazioni, però mi sembra giusto non lasciare la parola ad altri per difenderci, non abbiamo bisogno assolutamente né di essere difesi né di essere provocati. Il fatto che a volte non interveniamo, magari non ci esprimiamo, magari è anche per una diversa visione della politica e del fare politica. A volte cioè, mi dispiace anche dirlo sinceramente, un po' me ne vergogno anch'io, perché sono seduta qui, c'è un livello di discussione che io reputo abbastanza basso e piccolo e quindi a volte preferisco anche non intervenire e mi dispiace anche scaldarmi perché non è il mio. Comunque al di là di questo, noi, credo di parlare a nome di tutti, stiamo portando il nostro punto di vista, la nostra visione, le nostre idee e cerchiamo di portarli avanti, certo con le difficoltà, con tutta una macchina che c'è dietro. E mi permetto anche di dire il fatto che in passato siano state fatte delle scelte molto discutibili dal mio punto di vista. Questo sì ci ha fatto arrabbiare, ci fa arrabbiare, perché siamo arrivati
dentro le stanze dell'amministrazione comunale abbiamo trovato dei lavori che dovevamo terminare e che ovviamente non potevano, come appunto diceva anche il collega Bassetto, lasciare là, ma per una responsabilità politica, e i giovani sono stati forse molto più responsabili di altri, e questa cosa mi piacerebbe sottolinearla, perché potevamo venire qua e anziché ringraziare a volte del fatto che non abbiamo anche rinfacciato certe cose, si continua a dire i giovani, i giovani sono qui e sono anche a volte presi da priorità che non sarebbero le loro per responsabilità. Ecco, grazie. Grazie. Interviene il consigliere Denardi. Sì, buonasera a tutte e a tutti innanzitutto. Mi viene da ricordare sicuramente un intervento della nostra collega Bevilacqua quando disse a una collega appunto di minoranza non è che devo intervenire solo perché non me lo chiedete voi, quindi ovviamente interveniamo perché lo vogliamo e vogliamo puntualizzare alcuni aspetti che vengono qui presi in considerazione e non solo. Mi viene da dire che la politica non si fa solo in consiglio comunale, qui si vota, si approva, si delibera, ma la politica è qualcosa che è molto più ampio, è un impegno quotidiano anche al di fuori della sala consigliare. Mi sento di dire che è un'amministrazione sicuramente che ascolta i giovani, l'ha fatto dal momento zero, quando in campagna elettorale la sindaca ha fatto una scelta molto coraggiosa, cioè quella di voler creare una lista con un'età media molto bassa. Poi anche qui il concetto di giovani è molto ampio, perché io ho 23 anni, i miei colleghi di lista comunque viaggiano dai 30 ai 36 anni se non mi sbaglio, quindi giovani sì, ma è un concetto molto relativo. E appunto sin dalla campagna elettorale la sindaca ha fatto questa scelta coraggiosa che ha poi ripagato se evidentemente abbiamo ottenuto ben 4 seggi in questa amministrazione. E mi viene poi da dire anche che appunto, come sottolineavano i miei colleghi, l'amministrazione non è facile, ce ne rendiamo conto, abbiamo progetti già avviati che devono essere conclusi, per esempio tutti i progetti PNRR in Val Pisina, che tanto da mettere tra parentesi non ha portato alcuna valorizzazione se non a ulteriori problemi. La Gotti, Forcal, ecco la Gotti anche qui sono stati investiti 3 milioni e mezzo, quindi una somma molto onerosa, e questa sera ci troviamo a votare una delibera in cui investiamo ulteriori 500.000 euro e 290.000 euro, vero Assessore? 450.000 euro, comunque mezzo milione di euro. Ecco, e soldi che probabilmente avremmo anche noi voluto mettere da qualche altra parte. Stiamo portando avanti Sant'Augusta, c'è stata un'opera di riasfaltatura delle strade ingenti, tra cui appunto la storica Via Martiri. Mi sembra che anche parlando di Villa Papadopoli e del suo parco ci siano continuamente opere di valorizzazione, no, del territorio. Per quanto concerne la biblioteca, non è che non lo vogliamo, non è che non lottiamo, anche qui si parla di priorità. In ogni caso mi sento di dire che comunque il nostro assessore con la delega alla biblioteca ha avuto una certa sensibilità quando gliel'abbiamo chiesto ad ampliare gli orari di apertura della biblioteca anche in orario notturno durante i periodi di sessione, cosa molto apprezzata da noi giovani. Per quanto concerne il fondo Zagonel, mi viene anche da chiedermi, forse ha già risposto in altri consigli, non lo ricordo, se era tutto pronto, facile, gratuito, perché non è stato portato a casa prima. E mi viene anche da concludere dicendo sì, ci sono delle priorità, spesso le priorità cambiano. Personalmente, anche come lista, ci siamo impegnati molto duramente verso maggio e giugno a stendere delle osservazioni che sono state portate in Regione per un quesito, appunto, che insomma il progetto di screening che era stato presentato per la Cava Androz, che anche se non è
di competenza del Consiglio Comunale, è sicuramente un progetto che avrebbe cambiato la vita non solo della comunità della Valle Appesina, ma di tutta Vittorio Veneto, e quindi questo per dire che la politica è molto più ampia della sede del Consiglio Comunale. Grazie. E mi chiedo, ovviamente, a parte il consigliere Tomastoffoli e Azione che ha espresso la sua contrarietà a questo progetto, dove fosse la minoranza. Grazie. Io ho sentito... Prego. Non so. Eccoci qua. No, e allora io intervengo allora, rispetto alle osservazioni fatte dalla consigliera Uliana, mi fa specie, consigliera, che vengano da lei, essendo lei stata per 10 anni assessore e quindi sapendo benissimo come funziona l'amministrazione comunale. Il suo intervento me lo sarei aspettata da un consigliere con un'inesperienza maggiore rispetto alla sua. E dico questo perché lei ha dipinto una parte, diciamo, del quadro della situazione che l'attuale amministrazione sta affrontando. Si è dimenticata di più di 3/4, ok? Lei ha preso dei riferimenti, giustamente la biblioteca, lei si è dimenticata di citare gli altri 3/4 dell'azione amministrativa che stiamo facendo, ok? In primis la questione delle piscine. Scusate se torno su questa questione, ma qui l'investimento che stiamo facendo come amministrazione, sotto tutti i profili, anche non solo economico, amministrativo e di impegno anche degli uffici, è altamente... Io non so se voi vi rendete conto dell'investimento che stiamo facendo come amministrazione comunale, come comune, come città di Vittorio Veneto rispetto alla realizzazione di questo impianto. 10 milioni di euro, quando la Regione Veneto stanzia 3 milioni e 5 per tutti, per impianti regionali a livello di tutti i comuni del Veneto. Il comune di Vittorio Veneto sta facendo un impegno di altissimo valore e sembra che questa questione qui non sia minimamente presa in considerazione. Stiamo veramente progettando e realizzando quella che sarà l'opera per i prossimi 50 anni del comune di Vittorio Veneto e mi sembra che questa cosa non sia minimamente tenuta in considerazione. Quindi questa è la priorità che ci siamo dati e sicuramente non sarà esaurita con la nostra amministrazione, ma andrà su, purtroppo, dico perché non riusciamo dal punto di vista di tempistiche, per realizzare un progetto ci vuole 1 anno, per le opere ce ne vogliono 3 di anni, quindi sicuramente, voglio dire, andrà in capo alla prossima amministrazione. Ma vorrei che ci fosse un'onestà intellettuale un po' più alta rispetto a quella che viene spesa qui. Quindi io sinceramente non respingo le sue, tra virgolette, osservazioni, perché non penso che lei non abbia la capacità intellettuale di mettere in fila tutta una serie di opere che stiamo intervenendo. Non da ultimo, è stato prima detto, la messa in sicurezza di immobili del comune, edifici, ne avremo un esempio dopo con la questione della palestra Bortoluzzi, che abbiamo dovuto chiudere per forza maggiore perché ce la siamo ritrovata così com'è. E qui, voglio dire, non scarico la responsabilità, ma gran parte di queste situazioni, di questi edifici dovevano essere stati sistemati ben prima della nostra amministrazione. Adesso noi dobbiamo far fronte a questi, ma non perché la scadenza è arrivata adesso. No, sì, vabbè, uso il tono che preferisco usare a consigliere Posocco. Quindi, tornando a noi, stiamo investendo milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici. Primo. Le opere che stiamo facendo a fronte, l'abbiamo detto prima, non abbiamo l'elenco dettagliato, perché ogni volta dico portate l'elenco in Consiglio Comunale perché è un elenco veramente lungo. Altra considerazione, me ne scusi se glielo dico, ma la scelta che avete fatto voi col PNR, perché lei non ha preso i fondi PNR e realizzato la biblioteca con quei fondi là? Veda il comune di Conegliano. Conegliano ha realizzato con i fondi PNR la biblioteca alla caserma Marras, 8 milioni di euro. L'amministrazione precedente non è riuscita a fare, ha avuto altre priorità. Avete scelto la Gotti rispetto al restauro della biblioteca o la sistemazione della biblioteca. È stata una vostra scelta che oggi non saremo qui a discutere
se allora, come noi avevamo suggerito dai banchi di minoranza, quei fondi di PNRR fossero stati destinati alla biblioteca comunale. Io quello che voglio dire è che sono veramente consapevole e sono anche, permettetemi, orgogliosa del lavoro che sta facendo questa amministrazione di fronte a tutta una serie di problematiche e ne sopraggiungono tante altre, e ringrazio la Giunta che sta lavorando tantissimo, sta affrontando situazioni veramente importanti. Voglio ringraziare anche tutti gli uffici per il lavoro che stanno facendo e stanno correndo. I fronti in città aperti sono tantissimi e voi continuate a dirci di aprire altri fronti. Quindi è sinonimo di irresponsabilità aprire altri fronti in questo momento, perché vorrebbe dire ricadere sulla popolazione, sugli impegni di spesa della popolazione. Sa anche lei quant'è il bilancio di un consiglio comunale, di un comune, scusi? Non è che non lo sappia. Come fate a dire facciamo questo, facciamo l'altro, facciamo su, e i soldi dove li troviamo? Noi stiamo mettendo, ripeto, ingenti somme per arginare tutta una serie di interventi che erano stati iniziati e non finanziati completamente, e dopodiché stiamo mettendo già ingenti somme per l'impiantistica sportiva, il palazzetto dello sport, 600.000 euro, la sistemazione del Barison, altri soldi, la sistemazione della pista di atletica, altri soldi, e via così. Quindi quello che chiedo è di fare le osservazioni sì, ma che siano anche responsabili. Grazie. Interviene il consigliere Tonon. Grazie. Senza foga, perché devo solo fare un elenco a memoria soprattutto del collega D'Aren, che se non c'è, perché giustamente ha ricordato il Museo della Battaglia, un finanziamento regionale, ottima opera, fra l'altro credo di averlo sempre riconosciuto, peccato che poi non ci fosse nessun progetto culturale, ma chi è venuto dopo, tutte le amministrazioni che sono venute dopo qualcosa hanno fatto. Ma dopo di quello, io ricordo, alcune cifre non me lo ricordo, ma se vogliamo parlare di Ceneda, ricordo l'acquisto delle aree per la rotonda di Via della Bresciana, opera poi fatta dall'amministrazione successiva. Ricordo il parco giochi di Via Foscolo, l'adeguamento sismico dell'ex scuola Zanette, i 130.000 euro per la scuola Costella, i 50.000 euro per l'antincendio dell'asilo Nido, ne era del tutto sprovvisto, i 400.000 euro per le abitazioni di Via da Ponte. Cioè, non è che non si sia fatto niente dopo, cioè non c'è stato il vuoto dopo l'amministrazione da Re a Ceneda. In altre parti si è fatto di più perché c'erano più possibilità o più fondi, ma non è che sia stata trascurata del tutto. Chiaro che, come ha appena detto la sindaca, sarebbe bello poter fare di più, ma ci sono anche limiti oggettivi per quanto riguarda le possibilità della macchina comunale. Cioè non possiamo chiedergli se vanno a 120 in autostrada, no, dovete andare fuori norma di più. Appunto si fa quel che si può umanamente. E poi ricordo che l'amministrazione Ignato ha fatto anche 2 progetti, uno diverso da quello che avevamo fatto noi, ma ognuno può portare le proprie progettualità, per la biblioteca e per piazza Giovanni Paolo I, se non ricordo male erano stati dati a Tony Follina, alcune decine di migliaia di euro ciascuno. Progettualità ci sono, dopo i soldi sapevate benissimo che non avevate un euro, così come quando avete fatto quell'ipotesi futuristica, dico io, li chiamavano le Rambler